Buongiorno a tutti. La registrazione è completata, adesso stanno arrivando ancora un po' di registrati, di partecipanti, però diamo inizio alla nostra giornata che, come ogni anno, il forum è ricco di appuntamenti, di ospiti e di occasione per vedere in concreto come si può fare sostenibilità nel nostro territorio e quanto le imprese, le stazioni appaltanti siano attente, pronte a investire in sostenibilità e in impegno alla riduzione dell'impatto ambientale. Allora io mi presento, sono Giulia Tambato, direttore della Direzione Acquisti e Affari Generali della Regione del Veneto, che insieme al mio staff ho creato questa iniziativa 8 anni fa. Siamo oggi alla 8ª edizione del forum, forum che nasce appunto all'interno delle iniziative che l'amministrazione regionale fa sugli acquisti verdi e sugli appalti sostenibili. Ogni anno questa è un'occasione per noi per, oltre a dare un riconoscimento ai premiati, soprattutto dare un'occasione ai tecnici di approfondimenti tecnici sulle normative in tema di acquisti verdi, di CAM e procurement, di Green Public Procurement. Quest'anno la prospettiva è un po' più ampia perché abbiamo a febbraio l'amministrazione regionale ha adottato il terzo piano degli acquisti verdi e infatti la sessione pomeridiana vedrà una serie di focus e di conoscenze, di approfondimenti sui contenuti di questo piano che si pone un po' in modo diverso dagli altri, intessendo una serie di relazioni con le altre politiche ambientali dell'amministrazione regionale. Infatti avete visto nel programma, sono vari gli ospiti che parleranno proprio delle relazioni che gli acquisti verdi hanno col mondo dei rifiuti, dell'edilizia sostenibile, della catena di fornitura, insomma toccheremo vari aspetti. Sono qui oggi a portare anche i saluti dell'assessore Calzavara, che è stato momentaneamente trattenuto, appena visto il messaggio di aggiornamento, che mi ha invitato appunto a portare intanto i suoi saluti di apertura e di benvenuto a tutti gli ospiti, ma anche di trattenere i premiati perché ci tiene particolarmente alla consegna dei premi e a stringere la mano a tutti coloro che hanno partecipato al premio. Quindi lascio a lui dopo l'onore di presentare l'iniziativa e di consegnare i premi. Quest'anno il forum, oltre al nuovo piano degli acquisti verdi, presenterà un'iniziativa di cui siamo molto orgogliosi, che sono gli ultimi documenti redatti con il protocollo d'intesa sul GPP che l'amministrazione regionale ha siglato nel 2019 con le università del territorio, Unioncamere, ARPAV. E ogni anno appunto noi sfruttiamo l'occasione del forum proprio per presentare questi documenti di approfondimento. Quest'anno è il 5º anno e ci sarà proprio una relazione dedicata a questi documenti che vengono diffusi poi a livello di territorio e da tutte le amministrazioni regionali. Quest'anno per la prima volta abbiamo voluto cambiare sede, siamo in questa bellissima sede e abbiamo deciso di organizzare la giornata insieme alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Quindi prima di iniziare con gli interventi e gli approfondimenti, che appunto rispetto al programma verranno anticipati gli approfondimenti tecnici della seconda parte della mattinata e invertito l'ordine, i premiati aspettano l'arrivo dell'assessore. Però prima di iniziare con gli approfondimenti chiamo intanto i padroni di casa, quindi invito il direttore generale della Fondazione di Venezia, Giovanni Dell'Olivo, a portare i saluti. Buongiorno a tutti. È veramente un piacere per noi potervi ospitare in questa sede. Ringrazio la Regione del Veneto per questa iniziativa. È importante sapere che la Regione è così avanzata nel sostenere
queste tematiche che sono talmente care alla Fondazione di Venezia che ne sono praticamente uno degli elementi consustanziali. E grazie ovviamente alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, con Alessandro Costa, che oltre a essere un amico, se posso così dire, personale, è anche una figura che in questo momento sta costruendo con la nostra fondazione dei ponti importanti proprio sul tema della sostenibilità e della diffusione nel mondo della scuola e della formazione di temi di sostenibilità. L'economia verde, e questo ne è una dimostrazione, non è una moda, è qui per rimanere. La transizione ecologica è uno dei driver più importanti dell'economia da qui ai prossimi 50 anni. Noi ne siamo molto consapevoli, siamo tra i primi investitori nella Regione Veneto nell'economia verde. Noi siamo ovviamente investitori istituzionali, non produciamo come dire, economia verde, la finanziamo, la sosteniamo. La Fondazione di Venezia è membro del Forum Italiano per la Finanza Sostenibile e i suoi investimenti sono classificati articolo 8 secondo il Sustainable Finance Disclosure Regulation, cioè l'SFDR, che è esattamente la regolamentazione europea che definisce che cosa è e che cosa non è finanza sostenibile. Un elemento fondamentale però per noi è anche, come dire, in questo momento è capire che esiste nel mondo anche un tema di greenwashing, che è un tema che dobbiamo considerare, che dobbiamo valutare con attenzione. È vero che molto del greenwashing, di chi sostiene che esiste il greenwashing, è capzioso, è un mondo capzioso, e sono proprio quelli che ritengono che l'economia verde sia una moda che in qualche modo destabilizza i modelli, i processi produttivi attuali. In qualche modo questo è vero, l'economia verde ha dei caveat, è sicuramente portatore di maggiore inflazione nel breve termine, ma nel medio termine è, come dire, un fattore imprescindibile delle nostre economie. Se il nostro settore produttivo non si orienta verso la transizione, lo farà qualcun altro e noi saremo follower di mercato e non leader. Questa è una questione davvero cruciale. Io non vi porto via altro tempo, l'unica cosa che mi sento di, come dire, oltre che augurarvi un ottimo convegno, un ottimo forum e, come dire, complimentarmi per chi verrà premiato, è quello di suggerirvi di visitare la nostra mostra temporanea su Edward Burtynsky, Extraction Abstraction, che sembra, come dire, costituire una sorta di allineamento di pianeti, perché mai come in questo momento una mostra del grande fotografo e attivista verde Edward Burtynsky si allinea con le tematiche della green economy e della green transition. Quindi buona visione se andate a vederla e ottimo convegno. Grazie. Bene, grazie. Ed è anche questo è bello, sapere che finalmente tutti i settori della società, quindi dalla cultura alla produzione all'amministrazione pubblica, tutti sono impegnati in modo trasversale, sentono la sensibilità sui temi ambientali, sta diventando sempre più attenta e sempre crescente. Invito adesso Alessandro Costa, che con noi ha organizzato quest'anno l'iniziativa del forum. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti qui. Ringrazio innanzitutto la Fondazione di Venezia, Giovanni Dell'Olivo, per ospitare questo evento. In realtà, se penso a quello che abbiamo organizzato a Mestre come Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, nata poco meno di, o meglio, operativa da poco meno di 2 anni, in realtà questo posto nel M9 è l'hub nel quale abbiamo organizzato di fatto tutte le iniziative che sono passate su Mestre. Ho fatto una anche a Marghera, ma lì parliamo di un altro quartiere. Per cui, se non ricordo male, Giovanni, tra le altre cose, anche la mostra che hai citato, e che anch'io invito tutti quanti ad andare a visitare i Burtynsky qui sopra, è un evento che raccoglie anche il patrocinio della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Ringrazio anche la Regione del Veneto, grazie Giulia, abbiamo fatto
diciamo, ce lo stavamo dicendo prima, abbiamo fatto un percorso assieme, ideato proprio all'interno di questo spazio, in occasione di un precedente evento, e oggi insomma, l'abbiamo messo a terra. La Regione, peraltro, esprime la vicepresidenza della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, quindi è un ruolo assolutamente di primo rilievo. Ne approfitto per farvi vedere, esatto, quella che è la composizione del partenariato della Fondazione, i suoi 46 soci. Saluto anche l'assessore Zaccariotto del Comune di Venezia, che rappresenta l'altra vicepresidenza della nostra fondazione. Una fondazione che si occupa di sviluppare un approccio nuovo, un approccio integrato, un nuovo modello di sostenibilità, per usare un'espressione un po' più, chiamiamolo, istituzionalizzata. Un nuovo modello di sostenibilità per un territorio così peculiare, così complesso come quello di Venezia lagunare, Venezia metropolitana, ma anche di tutto quanto il Veneto, e cercare di farlo in chiave di modernizzazione di questo territorio, modernizzazione socio-economica, modernizzazione ambientale, modernizzazione infrastrutturale. E per fare questo la Fondazione si misura con una serie di tematiche, vedete qui, 9 tematiche, non vi tedio passando alla rassegna analitica di ciascuna di queste, ma sono 9 tematiche che, se osservate, rappresentano da un lato la volontà, l'ambizione di portare delle soluzioni, di portare dell'innovazione rispetto a sfide molto evidenti del nostro territorio. Cito il turismo sostenibile come esempio, o la residenzialità, che di fatto ci va a braccetto. Ma vuole anche cogliere una serie di opportunità che in questo momento storico, in questo contesto territoriale, danno la dimensione di essere pronte per essere colte. Una di queste è la transizione energetica e la transizione ecologica, la transizione ambientale, la circolarità delle risorse, ma se uno guarda alla filiera delle risorse stesse e ne va, diciamo, in un passo più alla fonte, raggiunge quello che è il tema degli approvvigionamenti. Ed è il tema di cui parliamo quest'oggi, perché in una chiave moderna, in una chiave di approccio di sostenibilità, diventata, come citato Giovanni pochi secondi fa, irrinunciabile di fatto, un modo di affrontare il procurato, cioè il modo di affrontare il tema degli acquisti, essi siano materiali oppure immateriali, beni o servizi, è effettivamente l'unica via possibile e l'unica via virtuosa. Per cui la prova provata che in questo territorio, in questa regione, si dà molto peso a questo tipo di approccio, la vediamo nella mattinata con la premiazione di una serie di soggetti virtuosi della nostra regione, ma la vediamo anche al pomeriggio, quando ci sarà un momento seminariale che, se non ricordo male, anche qui ha le caratteristiche per poter conferire dei crediti formativi per i professionisti che vi partecipano, e che aiuta a diffondere non soltanto la conoscenza e la cultura di questo settore, ma anche dal punto di vista operativo la capacità di utilizzare gli strumenti e quindi di cogliere le opportunità che ci sono in gioco. Vi rubo soltanto un secondo, perché in realtà quando parlavo di modernizzazione, l'operazione che sta cercando di fare la Fondazione è quella di, appunto, di traguardare una modernizzazione sostenibile di un territorio che sia ad ampio spettro, quindi che vada ad occuparsi di tematiche molto più ampie di quella molto, diciamo, invece settoriale e verticale per la quale siamo riuniti qui oggi. E questo è rappresentato fino al 6 di ottobre
all'Arsenale Nord, alla Tesa 66, da una mostra, un'esposizione, un'iniziativa che abbiamo fatto raccogliendo di quei 46 soci le idee di una ventina di questi, sono 21 in realtà, che sono proposte, idee, iniziative, progetti, alcuni già in fieri, scusatemi, alcuni già in essere, altri in fieri, ed altri sono anche, diciamo, suggestioni, stimoli, ogni tanto anche delle provocazioni che vengono poi reinterpretate, omogeneizzate in qualche modo attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale che le ripropone e così le abbiamo esposte tutte quante in questo padiglione. Se avete tempo vi invito a fare una gita fino all'Arsenale Nord a Venezia. Se invece volete accedere direttamente ai contenuti o se volete fare anche ambedue le cose, sicuramente va benissimo, vi posso indicare di inquadrare il QR code che avete lì per scaricare quello che è il catalogo, il booklet della mostra stessa. Vi lascio anche l'indirizzo della fondazione, che è info@vsf.foundation, non ricordo se l'avevamo messa sulla slide, eccola lì, e auguro anch'io a tutti quanti un'ottima giornata. Grazie mille. Bene, allora non ho detto prima di passare agli interventi della mattinata. 2 sono i binari su cui ci stiamo muovendo col nuovo piano. Come ho detto, è una giornata in cui la dedichiamo soprattutto al nostro nuovo piano, perché riteniamo che ormai il tema dell'obbligatorietà degli acquisti verdi è diventato obbligatorio introdurre rispettare i criteri ambientali minimi dal 2016, quindi stiamo parlando nel 2024, diciamo che la cultura dell'obbligatorietà degli acquisti verdi comincia ad essere radicata ed essere una cosa abbastanza normale nell'attività degli uffici approvvigionamenti. Quello che invece riteniamo sia ormai maturato è la necessità di fare un salto per la pubblica amministrazione e il nuovo piano che noi abbiamo adottato a febbraio di quest'anno si imposta proprio in questi termini. Il salto in cosa consiste? Consiste da un lato nel guardare agli appalti con uno sguardo di tipo innovativo e trasversale. Questo è il motivo per cui nel nostro nuovo piano ci sono una serie di progettualità che verranno esposte oggi pomeriggio e che danno l'evidenza di come l'appalto non è lo strumento dell'approvvigionamento, è uno strumento anche per fare una politica ambientale se è appunto relazionato con gli altri obiettivi che che una stazione appaltante, quindi un'amministrazione come la Regione, sta perseguendo negli altri ambiti. Infatti le progettualità sono tutte progettualità legate o a progettazione di tipo europeo o alla politica ambientale o alla politica in tema di rifiuti, quindi diciamo diamo una marcia in più all'approvvigionamento e al rispetto dei criteri ambientali minimi, e questo è da un lato. Dall'altro c'è anche il nuovo traguardo degli acquisti sostenibili ce l'ha dato il PNRR, che ha introdotto il DNSH, di cui abbiamo già fatto gli approfondimenti nell'edizione dell'anno scorso, e quindi siete tutti preparati perché so che il pubblico qui ha degli affezionati che ritornano ogni anno a partecipare al nostro forum. Sapete che col DNSH il rispetto dei criteri ambientali è uno degli elementi che deve essere rispettato, ma è arricchito da tutti gli altri temi di tipo sociale, la parità di genere, l'incentivazione all'inclusione, all'assunzione dei giovani, tutti i temi, e all'integrazione, quindi sono tutti temi che vanno a completare la sostenibilità, perché la sostenibilità, come hanno detto anche gli altri ospiti che mi hanno preceduto, è a 360 gradi, la cultura, ma anche la società, l'impresa e il mondo imprenditoriale. E infatti il nostro piano punta anche su delle progettualità e sull'inserimento e valorizzare tutti questi criteri che ci sono nelle normative, che ha introdotto il PNRR e che adesso devono diventare la cultura e l'abitudine del nuovo
by manager delle amministrazioni. Bene, allora iniziamo a scoprire queste novità del nostro modo di pensare alla sostenibilità guardando al futuro e quindi facendo fare agli acquisti verdi un passo in avanti. Anticipo quindi gli interventi che erano programmati dalle 12 all'1, invitando qui ad accomodarsi Roshan Borsato dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Eva Zane della Regione del Veneto, mia preziosissima collaboratrice in questa avventura, Francesco Lembo di ACR Plus, Giovanni Bianchi di Edison. Prego, accomodatevi. Bene. Iniziamo con Roshan, ti presenti da solo. Prego. Benissimo. Allora, io mi presento, sono Roshan Borsato, docente di Ca' Foscari, insegno economia e innovazione, digitalizzazione dei modelli di business e però prima di fare questo vorrei ringraziare anch'io la Regione del Veneto per l'invito, in particolare l'Avvocato Giulia Tambato che da sempre si è dimostrata particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità. Quando la sostenibilità non era un tema così affermato, lei aveva già cominciato a introdurlo nella pubblica amministrazione. Ringrazio la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, Alessandro, anche con te abbiamo parlato di sostenibilità in tempi non sospetti, quindi abbiamo cominciato a immaginare traiettorie in questo senso. E la Fondazione di Venezia, nella persona del direttore generale Giovanni Dell'Olivo, grazie perché è sempre un onore essere qui in questa bellissima sede, ma soprattutto perché ha detto una cosa che a me ha colpito particolarmente, irrinunciabilità. Oggi la sostenibilità è irrinunciabile, è talmente irrinunciabile che sostanzialmente la Regione del Veneto ha cominciato a dire cominciamo a ragionare su un tavolo regionale, ovviamente, per l'economia circolare. Okay? Perché in realtà facciamo un passo indietro. Quando si parla di sostenibilità, quando si parla di transizione sostenibile, ho sempre l'impressione, quando faccio le conferenze, quando faccio i convegni, è che a volte ci sia un po' di confusione. Che cosa sia la sostenibilità ambientale, economica, sociale, come era stato ben detto prima. Ma sicuramente uno dei temi più importanti della cosiddetta sostenibilità ambientale, della sostenibilità economica, dell'Agenda 2030, facendo un passo più in avanti, è quella ambientale. Partiamo da questa, ok? Quindi, noi diciamo, partiamo da quello che è l'introduzione, da quello che è un inquadramento dell'iniziativa che vi vado oggi a spiegare. Partiamo quindi da una DGR che fonda questo progetto di cui oggi vado a parlarvi. La DGR 1257 dell'ottobre 2023 è una DGR che è stata sottoscritta tra importanti istituzioni, tra ovviamente la Regione del Veneto, l'ARPAV e le 3 università del Veneto, Venezia, Padova e Verona, con uno scopo fondamentale, con uno scopo che è stato quello di promuovere modelli di business sostenibili. Ecco, quando noi parliamo di modelli di business sostenibili, per chi non è avvezzo, per chi non è familiare con questi concetti, no, noi tendenzialmente diciamo sempre abbiamo quelle 3 domande a cui dobbiamo rispondere quando facciamo imprese, no? Chi, come e che cosa. No? Allora l'economia circolare ci porterà a ridefinire queste 3 domande e soprattutto a darci delle risposte, come vedremo più avanti, leggermente diverse. È chiaro che noi non potevamo non partire da un contesto istituzionale, che è quello dell'Agenda 2030, che è quello dello Statuto del Veneto, che è quello del Green Deal europeo, e cercando di focalizzarsi su alcuni punti fondamentali. Perché poi, guardate, la sostenibilità ambientale è uno dei temi più complessi oggi. Voi lo sapete sicuramente quando lo affrontate nella vostra quotidianità, quanto è difficile fare dei progetti che abbiano un impatto positivo o quantomeno non negativo sull'ambiente. E allora noi ci siamo concentrati su questo, sulla riduzione delle emissioni, sull'efficiente uso delle risorse e sulla riduzione della produzione dei consumi. No? E questi sono i nostri obiettivi principali. Adesso ve li spiego meglio. Beh, è chiaro che l'economia circolare non può non avere come
come core di visione la riduzione del consumo di risorse naturali. Cioè l'economia circolare è per definizione un passaggio dall'economia lineare a un'economia che ha una sua visione circolare, per l'appunto, tonda, se vogliamo usare un termine che è molto caro alla Ellen MacArthur Foundation. L'uso di risorse rinnovabili, uno sviluppo dell'industria di recupero di alta qualità, il tema del dato normativo. A volte determinati progetti sull'economia circolare frenano perché il quadro normativo non riesce a stare al passo. Quindi, da ultimo, è il tema dei business model circolari, come lo dicevo qualche minuto fa. Cioè, di dire alle imprese che l'economia circolare non è e non deve essere solo ed esclusivamente l'economia dei rifiuti, è qualcosa di più, è qualcosa che parte, come lo vedremo, e questo voi lo saprete e sarete protagonisti in questo senso, parte dall'eco-design, parte dalla progettazione, e non solo della progettazione del prodotto, ma della progettazione dell'intero processo produttivo, e non solo della singola impresa, ma dell'intera catena del valore, dell'intera filiera, di tutti gli attori coinvolti. Quindi, quando noi parliamo di obiettivi principali, la nostra idea, la nostra intenzione è quella di riuscire a mettere in piedi delle strategie che siano condivise, ma soprattutto che siano complementari. Non possiamo più, quando parliamo di economia circolare, ragionare per silos, ragionare per dipartimenti, ragionare in verticale. Ma una delle cose fondamentali che la sostenibilità in generale, ma l'economia circolare in particolare, richiedono è quella di andare a ragionare in modo complementare, in cui ciascun attore del progetto di sostenibilità faccia la sua parte. Okay? E secondo punto su questa slide, che io ritengo essere molto importante, è questo, cioè lo sviluppo dell'industria del recupero di alta qualità. Cioè con questa iniziativa uno degli obiettivi è quello di dare fiducia al mercato, di dare fiducia alle imprese sulla qualità del materiale recuperato, perché ancora quando andiamo in giro, quando facciamo convegni, quando facciamo conferenze, ci rendiamo conto che c'è, a volte anche comprensibilmente, una sorta di diffidenza sulla qualità. Quindi l'imprenditore ci dice no, ma questo scarto è scarto, non possiamo riutilizzarlo, non possiamo valorizzarlo. No? Come questo tavolo lo vogliamo mettere a terra? 3 sono i pilastri fondamentali. Un progetto pilota, lo lasciamo qua per un istante, lo vedremo fra poco. Questo tavolo per l'economia circolare che vi dicevo, va bene? Questo tavolo che si snoda in 2 punti che vediamo immediatamente, perché questo mi dà il là per parlare della creazione di gruppi di lavoro. Ripeto, voi lo sapete meglio di me, cioè l'economia circolare è una materia particolarmente complessa perché richiede tante competenze, richiede tante conoscenze che si intersecano, che si intrecciano, a volte si sovrappongono, no? Allora il tema è: riusciamo a creare dei gruppi di lavoro perché questo si possa realizzare, in cui ciascuno possa dare la propria visione, ciascuno possa dare il proprio contributo. E allora abbiamo pensato di fare questo, abbiamo pensato di dire c'è un tavolo per l'economia, il tavolo regionale per l'economia circolare, molto interessante, fanno parte 3 professori delle università, David Bolzonella per l'Università di Verona, il professor Paolo Gobita per l'Università di Padova, il professor Paolo Pavan per l'Università di Venezia, però ha bisogno di un braccio operativo, che è questo Centro regionale per l'economia circolare, il cui scopo, la cui fondamentale funzione è quella di, in primis, di supportare e di promuovere il tavolo. Come? Pubblicizzando le iniziative, dando un supporto tecnico e scientifico alla regione, perché tante volte uno dei temi più importanti quando soprattutto ci affacciamo, il pubblico si affaccia al mondo del privato, è quello di dare un contributo in tema di partnership pubblico-privato, attraverso delle azioni di sensibilizzazione e di supporto. E di supporto questo è particolarmente importante, perché poi, guardate, l'università, il mondo universitario è un mondo molto complicato da un certo punto di vista, però noi abbiamo l'intenzione e l'ambizione di dare un supporto su almeno 3 temi fondamentali: i sottoprodotti, la cessazione della qualifica di rifiuto e sul tema dell'ecodesign. Va bene? E soprattutto quando parliamo di azioni di sensibilizzazione e di supporto, l'idea è quella poi di costruire un sistema di monitoraggio delle politiche pubbliche in termini di impatto di sostenibilità. Informazione e coinvolgimento, come dicevo
poc'anzi, il monitoraggio, ricerca e lo studio, i tavoli di lavoro dedicati, i workshop per le PMI. Guardate, io vengo dalle esperienze internazionali, un conto è parlare di economia circolare per i grandi gruppi e un conto è parlare dell'economia circolare per le piccole e medie imprese, per le microimprese. Hanno esigenze diverse, hanno fabbisogni diversi, hanno modelli di business diversi. E un forum per l'economia circolare. Il report annuale è chiaro che è più uno stato d'arte, una descrizione che serve per capire come siamo messi e dove stiamo andando, ma questo è rivolto ovviamente al policy maker. Ma il forum per l'economia circolare del forum è un'attività particolarmente importante in cui la società civile ha la sua rilevanza, in cui la società civile ha la possibilità di dire la sua voce, dare la sua voce, con attività di education, di dissemination, di collegamento anche con le altre regioni, perché si cresce e si impara anche attraverso il confronto con le altre regioni, con la parte centrale della nostra nazione. E ovviamente la formazione e il networking. Sono partito dicendo che l'economia circolare è un tema particolarmente delicato. Ma perché delicato? È delicato perché richiede tante conoscenze, richiede tante competenze. Oggi lo viviamo noi nel mondo universitario, il tema delle conoscenze, il tema delle competenze è un tema molto delicato. È un tema che molte volte le imprese ci dicono non riusciamo a trovare le persone di cui abbiamo bisogno. Questo vale anche per gli studi professionali, tante volte fanno fatica a trovare le persone di cui hanno veramente bisogno dall'oggi al domani. Quindi l'idea è quella di dire prendiamo dei percorsi formativi. Attenzione, sì, certo, per studenti, sì, certo, per professionisti, sì, certo, per ITS anche, ma anche per i formatori, anche per i docenti. Il modo oggi di formare, il modo oggi di insegnare deve essere assolutamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Vi faccio una provocazione, che faccio anche tante volte nei miei ambienti universitari. Oggi, nel mondo dell'open knowledge, dove ChatGPT in 5 minuti ci risponde a tutto quello che vorremmo, dobbiamo ripensare al modo di trasmettere le conoscenze, altrimenti la gente, i ragazzi stanno a casa e in ChatGPT hanno le loro competenze, o meglio, hanno le loro conoscenze. Come le università vogliono ripartire le proprie competenze, le proprie conoscenze e la propria identità? Abbiamo immaginato questo. L'Università di Padova in particolare si concentrerà sui modelli organizzativi, perché è chiaro che per l'economia circolare non può non richiedere un ripensamento, quello che in accademia chiameremo il change management, va bene? Delle persone, dei team, con una spiccata attenzione ai focus della leadership all'interno delle aziende. Attenzione, l'Università di Verona parlerà della filiera dell'agri-food, particolarmente importante per una regione come la nostra, e su tutto il tema del packaging e degli imballaggi, con un'attenzione in particolare al tema dell'acqua. Voi sapete che a livello internazionale una delle prossime grandi sfide dopo il 2030 sarà il tema dell'acqua, no? E qui parliamo dell'Università di Venezia, perché qui parleremo della gestione circolare dei servizi, del ciclo del carbonio in ambito urbano, ma soprattutto dei flussi di massa e di acqua e di energia all'interno delle aziende. Vado velocemente alla mia conclusione. Come sarà formato questo centro regionale? La Regione del Veneto ovviamente avrà la fondamentale regia, come abbiamo visto prima ci sarà ARPA, ci sarà l'Università di Padova, ci sarà l'Università di Verona, ci sarà l'Università di Venezia. Metteremo un rappresentante della Commissione europea, perché è importante che la Regione valorizzi le proprie iniziative anche a livello europeo, e ovviamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ci dirà e ci aiuterà a fare delle nostre policy, delle best practice a livello nazionale. Infine, what's next? Quello che vi avevo anticipato prima, il progetto pilota. Avvieremo una serie di testing su delle aziende campione, divise per le imprese che abbiamo, per i settori di mercato che abbiamo appena visto, quindi agri-food, manifattura e vitivinicolo. Cerchiamo di capire qual è il grado di circolarità di queste aziende e di capire quali sono le esigenze finanziarie e tecnologiche. Concludo dicendo semplicemente questo: ogni transizione non avviene a costo zero, non avviene gratis, richiede degli investimenti, richiede del supporto anche da parte del pubblico, inevitabilmente. Quindi tutto questo poi ci aiuterà, questo progetto pilota ci aiuterà a tracciare il nostro futuro, il futuro della nostra regione. Io vi ringrazio.
Grazie Roshan. Abbiamo iniziato a vedere come le nuove prospettive, le nuove strategie che il mondo dell'economia circolare, degli acquisti sostenibili sta iniziando a tracciare. Quindi abbiamo visto, ci ha appena presentato, un nuovo percorso che si sta avviando con la Regione e che è quello del tavolo dell'economia circolare. E un tavolo che ha dato parecchi risultati, si sta, diciamo, avvicinando alla sua conclusione con le ultime produzioni che abbiamo fatto, che è sempre un tavolo che abbiamo inaugurato, come dicevo prima, nel 2019 con le università, con ARPAV e Union Camere, proprio perché l'università è il motore della ricerca, quindi se la sostenibilità vuole camminare, deve camminare con una prospettiva di innovazione, quindi l'università è un po' il motore della ricerca e dell'innovazione, ma c'è anche a fianco a noi i tecnici ovviamente dell'ambiente e i tecnici di ARPAV che ci aiutano e che poi sentiremo anche oggi pomeriggio. Quindi ora ascoltiamo i risultati di un altro tavolo regionale, ce li presenta Eva Zane. Grazie, ringrazio cumulativamente tutti che quest'anno hanno contribuito alla coorganizzazione del forum, di cui personalmente sono molto contenta. Sì, la mia presentazione riguarda le linee guida regionali sul Green Public Procurement, quindi dei documenti, però consentitemi una brevissima premessa per contestualizzare il lavoro che facciamo come direzione acquisti. Quindi riprendo un po' quello che ha detto l'avvocato Tambato sullo scopo degli appalti. Non voglio preoccuparvi con il titolo, sarò molto breve, ma noi in direzione ci occupiamo di appalti pubblici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire utilizzare uno strumento che è veramente importante per impiegare i fondi pubblici in maniera efficiente, sostenibile e strategica, e sottolineo questo aggettivo. Quindi noi abbiamo un compito di dare maggior valore alla spesa pubblica per contribuire a un'economia sostenibile, inclusiva, competitiva, basata su quello che è l'innovazione e sulla digitalizzazione. Quindi si parlava prima di salto, sì, dobbiamo fare un salto di qualità nel modo in cui vengono effettuati gli appalti pubblici. Quindi la soluzione dell'appalto deve soddisfare le esigenze primarie dell'ente, deve essere conforme a livello formale, ma non deve essere solo questo. Deve essere in grado di generare il miglior valore aggiunto in termini ambientali, di qualità, di efficienza economica, di impatto sociale e non ultimo deve fornire nuove opportunità per le imprese. Quindi dobbiamo passare da un approccio puramente amministrativo ad uno strategico, come dicevo prima, orientato alle esigenze per consentire quindi di ottenere delle offerte di soluzioni maggiori, cioè un numero maggiore di offerte. Dobbiamo quindi allontanarci dall'approccio bidimensionale tradizionale, quindi non ci dobbiamo concentrare unicamente sul costo finale dell'appalto, sugli eventuali servizi aggiuntivi e non dobbiamo dare una definizione delle soluzioni rigida da fornire. Dobbiamo invece valorizzare i risultati economici, sociali, ambientali che siano vantaggiosi nel lungo periodo. Quindi ci troviamo di fronte a una sfida complessa che però deve e può generare un effetto, un impatto rilevante per quanto riguarda l'efficienza della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è il supporto di una transizione verso un'economia efficiente,
sotto il profilo energetico, sotto il profilo delle risorse e deve promuovere una società più equa ed inclusiva. In questo contesto non semplice, uno dei nostri strumenti è stato quello del protocollo d'intesa sul GPP, firmato, sottoscritto nel 2019 dall'Università degli Studi di Padova, dall'Università Ca' Foscari di Venezia, dall'Università degli Studi di Verona, dall'Università UAV di Venezia, da ARPAV e da Unioncamere. Quindi il nostro obiettivo era quello di fare rete, di lavorare su questi temi insieme con le istituzioni del territorio. Che finalità ha avuto questo protocollo che, come è stato detto, quest'anno è giunto al 5º anno? Prima di tutto quello di creare sinergie tra istituzioni territoriali e condividere i risultati raggiunti come, nel nostro caso, come stazioni appaltanti. Il Veneto ha aderito, ha proposto e promosso il protocollo perché è un'attività legata al piano d'azione regionale sul GPP, che questo pomeriggio verrà ampiamente descritto, e anche è un'attività che rispecchia l'impegno che ha preso la Regione con la sottoscrizione del protocollo d'intesa del Ministero dell'Ambiente nel 2017. È concluso anche questo, però dovrebbe essere rinnovato. Le attività che ci hanno visto protagoniste sono state condivisione di atti di indirizzo, linee guida, bandi tipo, capitolati, attività di formazione, sensibilizzazione e informazione, collaborazione alla pianificazione e organizzazione di eventi sui temi del GPP e della sostenibilità, collaborazione come supporto tecnico alla Regione nella definizione dei criteri ambientali minimi proposti dal MASE. Noi come Regione partecipiamo ai tavoli dove vengono redatti questi documenti, collaborazione nella stesura e nei contenuti del piano d'azione regionale per il GPP e, se del caso, partecipazione a progetti finanziati dall'Europa o da altri enti. Quindi, riassumendo, gli indirizzi operativi sono stati quelli di organizzare eventi dedicati alla promozione del GPP, come ad esempio questo di oggi, contribuire con le proprie competenze, le diverse discipline, alle attività appunto del protocollo ed attivare annualmente 2 tavoli di lavoro per redigere, pubblicare dei documenti di indirizzo sia per il territorio regionale che anche per il territorio nazionale. In conclusione, quello che abbiamo voluto fare è stato quello di valorizzare e promuovere gli acquisti, gli appalti pubblici nella logica del GPP e non solo. Ho riportato l'indirizzo a cui potete accedere per vedere un po' tutte le nostre iniziative e tutti i nostri documenti. Ecco, i documenti, allora, abbiamo capito che sono frutto di collaborazione tra i firmatari del protocollo e ci siamo impegnati a condividere buone pratiche, definire linee di indirizzo, proporre iniziative legate alle strategie adottate sia a livello nazionale che regionale e anche, direi, internazionale. Una serie di documenti, in tutto sono 10 quelli che abbiamo prodotto, una serie di documenti sono dedicati all'applicazione dei criteri ambientali minimi, quindi in particolare specifiche tecniche e clausole contrattuali che sappiamo essere obbligatorie, questo ce lo dice il codice dei contratti, applicare questi criteri nelle gare per specifiche categorie merceologiche. I documenti sono costituiti da degli estratti dei documenti di gara, quali un disciplinare, un capitolato tecnico. Sono strumenti pensati per essere utilizzati in modo semplice da tutte le stazioni appaltanti, sia piccole che grandi, naturalmente apportando delle modifiche per adeguare, diciamo, alla realtà.
della stazione appaltante. I documenti sono conformi al codice dei contratti del 2023 e rispondono chiaramente sia al piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione nazionale che al piano regionale d'azione sul GPP. I documenti tecnici, invece, la seconda serie di documenti che abbiamo pubblicato, riguardano sempre chiaramente temi di interesse per il Green Public Procurement e nascono con l'intento di contribuire in particolare, cioè non ci siamo fermati solo su questo piano, ma al piano d'azione per l'economia circolare europeo del 2020. Questo piano ha degli obiettivi: assicurare lo sviluppo di prodotti sostenibili a circolarità dei processi produttivi, responsabilizzare i consumatori, adottare politiche mirate per i settori chiave e ridurre la produzione di rifiuti, che sono un po' anche i nostri obiettivi. L'attenzione quindi nostra si è incentrata su dei settori che utilizzano più risorse ed hanno un elevato potenziale di circolarità, quale ad esempio il settore della plastica, con tutta la questione delle microplastiche, della plastica a base biologica o della plastica biodegradabile, degli imballaggi, del sistema alimentare con particolare attenzione allo spreco alimentare e del sistema tessile. Naturalmente questi documenti poi non rimangono nel cassetto, ci hanno permesso di collaborare un anno con il MASE sui temi dello spreco alimentare, di entrare nella collezione della campagna europea Buy Better Food, sempre sul tema alimentare, e poi di partecipare a dei contest, eccetera. Allora, vengo qui alla presentazione veloce dei nostri documenti. Nel 2020 abbiamo pubblicato il documento guida relativo all'affidamento e la concessione di servizi di somministrazione automatica di alimenti, bevande fredde e calde, di acqua affinata da rete idrica, che ci ha dato lo stimolo per inserire negli uffici regionali di colonnine di acqua di rete per evitare lo spreco di plastica, utilizzo di bottiglie, bicchieri, tazze. E il documento più tecnico è stato quello di un vademecum per una gestione sostenibile dei nostri rifiuti, in particolare nei nostri uffici e da casa, che sembra banale, ma ancora non è proprio la prassi, la gestione corretta del rifiuto. Nel 2021 abbiamo pubblicato un documento guida per il servizio, la gestione e la manutenzione del verde pubblico, la fornitura di prodotti per la cura del verde, il documento tecnico, il rapporto tra Green Public Procurement e la plastica, quindi una guida per un consumo e una produzione responsabile di questo materiale. Nel 2022 un documento guida per l'affidamento ai servizi di pulizia e sanificazione di edifici pubblici e un documento tecnico che ha messo in relazione il GPP con un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell'ambiente. Nel 2023 un documento guida per per gli arredi di ufficio, per l'acquisto e la fornitura di arredi di ufficio, e un documento tecnico per l'approfondimento su un sistema tessile sostenibile. Ecco, con questi documenti noi vediamo come il GPP sia trasversale. Noi parliamo di tantissimi documenti e di tantissimi temi. E anche per far questo, non solo la rete che abbiamo costruito con il protocollo, ci avvaliamo anche di esperti di settore, quindi questi documenti sono validati da esperti di settore. Quest'anno, per esempio, sono stati approvati da poco un documento guida per l'affidamento della fornitura e della posa in opera di prodotti per l'arredo urbano
e di arredi per gli esterni in relazione al DM del 7 febbraio 2023, in relazione al documento sugli arredi d'ufficio che abbiamo fatto l'anno scorso, e un documento sul Green Public Procurement e gli eventi sostenibili, sempre in relazione al decreto del 7 febbraio 2023. Allora, 2 parole molto veloci su questi 2 nuovi documenti. Il primo che si rifà al documento guida, che si rifà al DM del 7 febbraio 2023, un DM che ha abrogato il precedente decreto ministeriale del 2015, ha tenuto conto di quello che è l'evoluzione normativa del settore degli arredi urbani e per esterni, del progresso tecnico, dello sviluppo di mercati di riferimento e si è prefisso lo scopo di promuovere l'uso efficiente di materiali e allungare la vita utile dei prodotti realizzati chiaramente con un minor impiego di materiali e che fossero facilmente disassemblabili e recuperabili al termine della vita utile. Quindi queste linee guida, come gli altri, orientano le stazioni appaltanti nella scelta di prodotti e soluzioni progettuali capaci di garantire adeguati risultati sotto il profilo ambientale, ma anche funzionale, ad esempio in relazione a quella che è l'accessibilità. E viene data poi importanza all'aspetto estetico e paesaggistico proprio per valorizzare il territorio e fornire un miglior servizio alla collettività. Come dicevo prima, ci ha supportato in questo lavoro l'Associazione dei direttori e tecnici dei pubblici giardini, che è un'associazione con la filiale chiaramente in Veneto, che promuove lo sviluppo del verde pubblico e la collaborazione tra i tecnici di settore e che costituisce un punto di riferimento tecnico per sensibilizzare alle tematiche del verde pubblico, del paesaggio e dell'ambiente. Il secondo documento che abbiamo redatto quest'anno riguarda appunto il GPP e gli eventi sostenibili. Quindi un manuale che si inserisce nelle azioni di coinvolgimento e supporto alla promozione degli acquisti verdi previsto dal piano d'azione regionale e valido supporto anche alle stazioni appaltanti per l'applicazione del DM, che è obbligatorio per tutti gli eventi organizzati dalla pubblica amministrazione. E si rivolge però anche ad associazioni, comitati, imprese che vogliono migliorare la sostenibilità dei propri eventi e che vogliono informare tutti gli stakeholder dell'impegno su questo tema. Velocemente, questo documento, come gli altri tecnici, è suddiviso in 3 parti. Una parte introduttiva che fa riferimento ai goal dell'Agenda 2030, al PNRR e riforma 3.1 che riguarda proprio il tema specifico degli eventi e alla certificazione internazionale ISO 20121. Una seconda parte di approfondimento su quelli che sono gli allestimenti sostenibili, quindi parliamo di eco-design, universal design, design for disassembly, della sostenibilità degli imballaggi usati poi per gli eventi, della gestione dei rifiuti, dell'economia circolare, degli impatti ambientali e dell'analisi del ciclo di vita per la riduzione degli stessi, del calcolo della carbon footprint, con un focus poi su come comunicare la sostenibilità degli eventi e con un successivo elenco di buone pratiche, eventi già organizzati in termini di sostenibilità. Terza ed ultima parte, le indicazioni per le stazioni appaltanti, indicazioni che permettono un'applicazione corretta dei CAM e con un approfondimento su quelle che sono le clausole sociali e sulla tutela dei lavoratori, sulla certificazione prevista da questo tipo di CAM e un accenno al progetto Life Green Fest, che è un progetto europeo proprio specifico sul tema eventi.
In questo caso ci ha supportato la società Punto 3 che da 20 anni supporta imprese e territori con strategie per lo sviluppo sostenibile in numerose aree. Quelle per noi di interesse sono le aree del Green Public Procurement e degli eventi sostenibili di cui sono veramente grandi esperti. Ecco, vi saluto, vi lascio anche un riferimento ad altri manuali che abbiamo contribuito a redigere assieme al gruppo di lavoro del progetto Prepare, un LIFE per le politiche sulla qualità dell'aria e che riguardano i CAM edilizia, CAM servizi energetici, CAM illuminazione pubblica, verde pubblico e veicoli. E un accenno alla nostra piattaforma regionale di e-learning a cui tutti possono accedere e trovare dei corsi sul tema del Green Public Procurement e sui temi che appunto afferiscono a questo. Vi ringrazio e lascio la parola all'Avvocato Tanto. Bene, questi sono appunto il nostro consolidato percorso di stare a fianco alle pubbliche amministrazioni e dare degli strumenti concreti per aiutarle ad applicare i principi dei criteri ambientali minimi. Quindi con questo duro lavoro che ci ha segnato in questi ultimi anni, che ha prodotto questi documenti, ma ovviamente il lavoro è stato intenso ma collaborativo da parte di tutti i partecipanti al tavolo. Abbiamo sempre cercato di individuare l'ultimo CAM approvato, quello dell'anno prima, e fare un focus di lavoro, di approfondimento e una guida che potesse essere immediatamente operativa. Adesso invece continuiamo a stare a fianco alle pubbliche amministrazioni guardando in là. Quindi iniziamo con una, spero, bella carrellata di testimonianze del Nord Europa che ci porta Francesco Lembo. Grazie mille per l'invito innanzitutto. Devo dire che per me non è facilissimo capire, inquadrare qual è il valore aggiunto che può portare in questa discussione, perché occasione è stata per me, soprattutto nei primi interventi, capire come un'occasione di apprendimento, non solo di condivisione. Vengo subito a chi sono e perché parto in questa maniera. Allora, sono Francesco Lembo e rappresento ACR Plus, il nostro contatto diretto è grazie a Alessandro Costa e alla Fondazione Venezia Città Sostenibile con la quale abbiamo cominciato delle relazioni di scambio già su diversi eventi. Questo è proprio il tipo di lavoro che fa l'associazione che rappresento. Siamo una rete di enti locali presenti in 22 paesi in Europa, una rete tematica che lavora su materia di economia circolare e tutte le sue diverse declinazioni, e lo facciamo attraverso due livelli sostanzialmente di lavoro, vado semplificando. Uno orizzontale è quello della costruzione di comunità di pratica tematiche per scambio tra pari, soprattutto amministrazioni locali, tecnici, centri di ricerca o privati che lavorano su diverse declinazioni dell'economia circolare, un lavoro un pochino più verticale che è quello di contatto con le politiche europee, sia con un approccio bottom up, quindi di condividere le lezioni imparate attraverso l'applicazione di sperimentazioni locali, sia al contrario quello di tradurre, semplificare e rendere più digeribile quello che è l'aggiornamento della normativa europea, del quadro di politiche europee, che, e qui mi ricollego anche agli interventi precedenti, soprattutto a quello di Roshan, che è proprio forse il punto principale della presentazione che volevo condividere, che quando ci si muove dal terreno del Green Public Procurement a quello del Circular Public Procurement o del procurement dell'innovazione, il quadro legislativo europeo dà alcuni elementi, ma è sostanzialmente anelastico. I veri protagonisti sono non tanto le amministrazioni nazionali, ma le amministrazioni locali, che hanno contatto
con il tessuto sociale di riferimento, possono investire più o meno in dialogo continuo con attori degli ecosistemi locali e, come nel caso del protocollo, che mi sembra assolutamente una buona pratica che andrebbe inserita in questa presentazione per essere portata in altri contesti, cercano di stimolare formazione, allineamento su obiettivi, condivisione di pratiche politiche. La rete per cui lavoro parte proprio dall'assunto che l'ente locale sia l'attore principalmente, l'unico attore capace di mediare tra interessi diversi per poter facilitare pratiche di economia circolare. Lo può fare attraverso diversi strumenti. Il public procurement è uno di quelli finanziariamente più rilevanti sicuramente, ma ci sono una serie di incentivi fiscali, una serie di facilitazioni, campagne di comunicazione, informazione al cittadino, tutto il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti che, come già detto, non riguarda solamente la raccolta e la gestione dei rifiuti, ma riguarda proprio le modalità, ha un impatto sulle modalità di consumo e di produzione, e una serie di altri strumenti. In questo caso vi invito a venire sul nostro sito per dare un'occhiata a pratiche e progetti sviluppati. Adesso ci concentriamo un pochino di più sul contatto con il Circular Public Procurement, sul quale ancora non abbiamo definizioni scientifiche, ma abbiamo proposte di definizioni. Quella che vi propongo viene... in realtà la cosa che mi incuriosisce è che si avvicina molto a quella delle linee guida regionali. Comunque, anche se non abbiamo delle definizioni scientifiche, abbiamo delle pratiche che stanno lavorando su definizioni. Questa viene da il progetto ProCirc, è un progetto prima dal progetto Circular PP, un Interreg Baltic Sea Region, poi dal progetto ProCirc, un Interreg Northwest, un gruppo di attori regionali e municipali che molto attivi sullo sviluppo di pratiche locali di procurement di innovazione e procurement circolare, che hanno provato a sviluppare una definizione attraverso l'esperienza delle pratiche locali e delle sperimentazioni. Le caratteristiche non è lontana dalla definizione delle linee guida regionali, veramente parliamo di un procurement circolare come processo in cui prodotti, servizi o progetti vengono acquistati secondo principi di economia circolare, che sono stati già nominati, non li ripetiamo adesso. In questi processi gli aspetti tecnici del prodotto sono il più possibile circolari, tenendo conto di manutenzione, restituzione e fine del periodo di utilizzo, includendo incentivi finanziari per garantire un uso circolare, quindi tutto quello che riguarda il passaggio dal product to service. Circular procurement attiene aspetti tecnici sicuramente, e qui ci possiamo mettere anche i criteri ambientali minimi, il life cycle costing, le misure con cui i prodotti o i servizi vengono progettati, fabbricati, erogati secondo principi di circolarità. Ci mettiamo un'altra sfera, che è quella dove vorrei dare più sollecitazioni oggi, che è quella degli aspetti organizzativi orientati ai processi, cioè come vengono coinvolti gli attori locali, come cambiano approccio all'appalto pubblico o alla definizione di bisogni le organizzazioni coinvolte in processi di procurement, e ovviamente aspetti finanziari ed economici, nel modo in cui vengono coinvolti sia fornitori e partner in attività di appalto pubblico per incentivare finanziariamente la circolarità. Questo ci vediamo, forse un caso concreto riesce a mettere, che su cui vado più avanti, riesce a renderlo più chiaro. Quando parliamo di circular procurement o quando analizziamo le pratiche delle città e delle regioni con cui abbiamo lavorato a monitorare delle sperimentazioni, il primo punto di vista non è tanto la definizione tecnica della gara d'appalto, ma è proprio il ripensare il modo di fare gli acquisti. Quindi capire come all'interno, e questo è un discorso molto legato a sistemi di cambiamento organizzativo, di formazione e di condivisione degli obiettivi di un'organizzazione, quando c'è un grande allineamento tra strategie di economia circolare o strategie ambientali che poi a cascata toccano tutti e coinvolgono tutti i dipartimenti della pubblica amministrazione, ma anche sono conosciuti e riconosciuti da imprese e altri attori locali. Quindi ancora prima della definizione dei bandi è proprio un processo mentale, un approccio che prima pensi a valutare se acquistare, valutare cosa acquistare, valutare le alternative all'acquisto, valutare quando è possibile includere dei servizi invece che dei beni da poter essere acquistati,
valutare infine come acquistare, a chi rivolgersi, perché nel caso di, se guardiamo a business model di economia circolare, sicuramente un appalto che debba coinvolgere imprese con competenze in leasing, manutenzione, refurbishment di, abbiamo parlato di arredi urbani o di anche elementi di arredamento degli edifici pubblici, è uno degli esempi di cui che vi faccio vedere fra pochissimo. Sono imprese che parlano linguaggi diversi, hanno competenze diverse e probabilmente hanno bisogno anche di un'articolazione diversa dei processi di appalto, dei processi di coinvolgimento e di engagement verso l'appalto. In alcuni casi probabilmente bisognerà anche pensare che il processo di acquisto deve coinvolgere tipi diversi di imprese, perché alcune sedie le dovrò comprare, alcune invece magari le potrò trovare di seconda mano, altre sedie del mio ufficio pubblico invece le potrò risistemare perché il parco sedie che ho in un magazzino è ancora in buonissime condizioni. Arriviamo alla fine a come acquistare, quindi l'aggiudicazione dell'appalto come inizio di una relazione, non come fine di un processo, ma l'aggiudicazione dell'appalto come inizio di la parte più impegnativa di un processo e di una relazione tra cliente e fornitore che vede conoscenza reciproca. Insisto ancora sul concetto di procurement circolare come un processo continuo che non si esaurisce con la pubblicazione della gara d'appalto, ma il circular procurement parte dalla definizione di strategie e obiettivi di economia circolare o di politiche ambientali che permeino non solo l'amministrazione pubblica, ma che siano chiari e riconoscibili anche per altri attori del territorio e soprattutto per le imprese che poi dovranno partecipare. Quindi valutazione e applicazione di quali modelli di business sono pertinenti, considerazione di tutte le R della gerarchia dei rifiuti, non si parte dal riciclo, non si parte dal riuso, ma si parte dalle ipotesi più legate non solamente all'ecodesign ma anche al diverso tipo di utilizzo che, se vogliamo, ancora un gradino antecedente all'ecodesign. Non solo voglio il prodotto che sia disegnato nella migliore maniera possibile, ma voglio capire effettivamente ho bisogno di quel prodotto, riesco a fare una valutazione più legata possibile ai miei bisogni locali. Quando manca poco tempo avvertitemi se vado troppo lungo. Durante la pubblicazione della gara di appalti chiaramente bisogna stare attenti alle specifiche basate più possibile sulle prestazioni, considerare requisiti relativi a contenuto riciclato, tutti i criteri ambientali, life cycle, cercare di utilizzare strumenti più evoluti legati al life cycle costing che tenga in considerazione tutta la fase di vita dei servizi o dei prodotti che bisogna acquistare, considerare la fine della vita del contratto, analizzare le lezioni apprese sui risultati e insistere molto sul monitoraggio, che in tutta Europa è la fase più debole rispetto ai servizi alle attività di Green Circular Public Procurement, per poter riuscire in qualche modo a sostenere il miglioramento continuo. In Europa, cosa ci dice l'Europa? In realtà su Circular Procurement non ci dice moltissimo, perché la direttiva sugli appalti del 2014 ci dà alcuni elementi che devono essere molto stiracchiati per poter essere applicati su buone pratiche locali. Quindi sicuramente abbiamo un'apertura a consultazioni preliminari di mercato e dialogo continuo con le imprese per preparare l'appalto. Sicuramente abbiamo un invito a utilizzare tecniche di life cycle costing per le specifiche tecniche e per la definizione di criteri ambientali minimi. Sicuramente abbiamo un invito a valutare non solamente l'offerta tecnica, ma anche la capacità, le risorse umane delle imprese e l'esperienza dell'impresa che partecipa ai bandi di gara. Sicuramente le offerte economiche più vantaggiose vanno individuate con un approccio sull'efficacia in termini di costi, legata il più possibile al ciclo di vita e non al prodotto stesso. Sicuramente si possono stabilire anche delle condizioni particolari relative all'esecuzione di un appalto che includono non solo considerazioni economiche ma anche considerazioni legate a innovazione, ambiente, criteri sociali, occupazione. Questo già con i criteri di NSH è abbastanza chiaro e riconfermato.
Abbiamo nel Circular Economy Action Plan del 2020 un piccolo passo oltre in questa direzione, perché abbiamo un'apertura, un impegno della Commissione a produrre criteri minimi obbligatori che stabiliscano un po' un level playing field a livello europeo tra diversi paesi. Siamo in un mercato comune, che non diano livelli d'accesso diversi su altri paesi. Abbiamo un grande impegno della Commissione su sviluppare linee guida, attività di capacity building, comunità di pratica, diffusione di buone pratiche, proprio perché cambiamento organizzativo e formazione sono un elemento fondamentale per attivare sperimentazioni locali. Abbiamo sia nel settore delle costruzioni e nel settore per il tessile abbiamo due impegni un po' più specifici. Nelle costruzioni c'è un grande impegno della Commissione, uno sviluppo di strumenti legati al life cycle costing, ci sono sulla piattaforma Levels ci sono diversi strumenti e criteri che la Commissione europea suggerisce come base alle amministrazioni pubbliche, alle stazioni appaltanti per guardare agli appalti nel settore delle costruzioni. C'è la strategia europea per il tessile sostenibile, vedremo cosa ne sarà adesso dopo le elezioni, che teoricamente si impegna a sviluppare dei criteri verdi obbligatori per gli appalti sul settore tessile. Detto questo, detti questi elementi facilitanti rispetto a principi di circular procurement, va riconosciuto che se c'è una via indicata da seguire non ci sono né strumenti di riferimento obbligatori e non ci sono neanche griglie di riferimento che possano effettivamente guidare il lavoro. E qui ritorniamo al punto di partenza già ripetuto da diversi interventi, cioè la normativa spesso è anelastica, le amministrazioni locali la sorpassano, vanno avanti, innovano prima e a volte a prescindere dalle facilitazioni date dalla normativa europea. Casi particolari, per rendere un po' più concreto il discorso e partire soprattutto da casi. Ho cercato di prendere appalti non di enormi dimensioni, proprio perché il messaggio che vorrei passare è che circular procurement legato a procurement dell'innovazione è un sistema accessibile, chiede investimento di tempo, chiede investimento di formazione, chiede investimento in informazione, ma non chiede enormi investimenti finanziari, quindi sono sperimentazioni che si possono fare. Sono molto curioso di vedere quali sono i casi delle premiati, perché troveremo sicuramente buone pratiche di questo simili. La prima che volevo vedere, questa è dal Governo delle Fiandre, dall'Agency for Facility Operation, che è l'ufficio che si occupa di arredi di tutti gli uffici pubblici regionali, dove parte con una procedura competitiva con negoziazione, cioè invece di un tender con specifiche dirette sull'acquisto di nuovo arredo degli uffici, si parte da un accordo quadro che poi diventa aperto a tutte le autorità locali, perché l'Agenzia regionale delle Fiandre poi si occupa degli arredi di tutte le autorità locali, di tutti gli uffici pubblici della regione. Primo step del dialogo aperto e di Public Procurement for Innovation è negoziazione con i fornitori e che porta, dopo una serie di tavoli di dialogo condivisi, a redare un addendum all'accordo con delle caratteristiche particolari molto interessanti, cioè ci si mette dentro non solo criteri minimi ambientali, ma un sistema di credito che poi rappresenta, tutto sommato a costo zero, la vera innovazione circolare dell'appalto. Come funziona questo sistema di credito? Inserito poi nelle modalità di gestione del servizio appaltato. I mobili a fine vita di tutti gli uffici pubblici vengono ritirati dal fornitore che si è aggiudicato l'appalto, che si avvale anche della collaborazione o di un'organizzazione no profit. Ogni immobile ritirato diventa un credito per l'amministrazione locale che conferisce questo mobile. Questo credito può essere riutilizzato con l'azienda che ha aggiudicato l'appalto per ritirare altri mobili che vengono ricondizionati poi dall'appaltante stesso. Il fornitore diventa poi titolare dei mobili che ritira, li può anche rivendere a terzi per rendere il modello di business più sostenibile. Negli anni, questa è un'esperienza del 2021 se non mi sbaglio, il primo anno vediamo se abbiamo risultati, nel 2020 scusate, il primo anno di sperimentazione non abbiamo i numeri enormi, già nel 2021 i volumi continuano ad aumentare, non ho i dati degli anni successivi, ma
dialogo con l'amministrazione regionale sono continuati a crescere, è stata un'esperienza di successo, non solamente per l'impatto ambientale, ma anche proprio per il numero di mobili rinnovati e il cambiamento nell'amministrazione pubblica. Importantissimo parlare un pochino di lezioni che si sono apprese attraverso una sperimentazione di questo tipo. Importanza di comunicare efficacemente l'accordo quadro a tutti gli attori coinvolti, dagli enti locali alle ONG, al cittadino che deve percepire perché l'amministrazione pubblica fa uno sforzo di questo tipo. Una maggiore consapevolezza e un'acquisizione di competenze dell'amministrazione regionale, perché per esempio scoprire che i mobili ricondizionati non necessariamente sono più economici di mobili nuovi, ma hanno bisogno di un sistema che li renda economicamente vantaggiosi per consolidare il business model, e questo sistema si costruisce solamente andando avanti insieme, costruendo un mercato di riferimento con associazioni no profit, con tanti enti locali che fanno aumentare il volume dei mobili che possono essere ricondizionati. Il riutilizzo con piccole riparazioni è l'elemento che rende economicamente vantaggioso e compensa gli articoli più costosi per l'amministrazione locale. E se il mercato è sufficiente maturo, è molto importante anche dopo i primi anni includere nella gara d'appalto la rendicontazione dei dati ambientali, perché bisogna costruire processi di apprendimento. È vero che è importante sperimentare, ma poi bisogna consolidare sulla sperimentazione per aggiustare il tiro. Secondo caso, qui invece è la municipalità di Apeldoorn in Olanda che deve costruire una pista ciclabile. La municipalità di Apeldoorn parte dalla consapevolezza di non sapere quali sono i criteri per costruire una pista ciclabile che sia il più circolare, il più sostenibile, il più inclusiva possibile. Con molta onestà parte invece con la definizione direttamente di criteri di un appalto, parte con aprire per un open agreement con un gruppo di imprese volontarie. Chiaramente anche qui c'è un dialogo precedente, c'è una consapevolezza, c'è una relazione con imprese che sono consapevoli della strategia di economia circolare del comune di Apeldoorn, c'è già un dialogo avviato, c'è un tessuto ricettivo per questo tipo di lavoro. Si parte da un accordo di collaborazione, quindi con imprese che senza nessuna garanzia di un ritorno finanziario si impegnano a partecipare a 2 o 3 mesi di tavoli di dialogo con l'amministrazione locale per definire quali sono i criteri di un appalto sostenibile, circolare, innovativo e inclusivo. Si parte da criteri che sono molto flessibili, come il cemento deve soddisfare gli stessi requisiti di qualità del cemento normale, la pista ciclabile deve essere il più circolare possibile. Definiamo insieme cosa significa il più circolare possibile, perché io, amministrazione locale, parto dal punto di vista che da sola probabilmente non sono capace a definire quale sia il criterio di circolarità migliore rispetto ma ho bisogno di coinvolgere altri attori e la loro conoscenza. Secondo step, dopo una fase di progettazione condivisa, le imprese coinvolte sono autorizzate a partecipare ovviamente all'appalto per la costruzione della pista ciclabile. Ovviamente le imprese che hanno investito in un lavoro di mesi sulla definizione di criteri condivisi sono le imprese che sono meglio posizionate per aggiudicarsi quell'appalto. Hanno lavorato insieme, hanno condiviso, conosciuto i criteri che saranno parte dell'appalto, hanno sperimentato in laboratorio le caratteristiche del cemento migliore che possa rispondere ai criteri dell'appalto. Sono state le imprese che si sono poi aggiudicate questo appalto. Anche qui alcune lezioni importanti da imparare: apertura e trasparenza dell'amministrazione regionale, un accordo di collaborazione che è stato fondamentale per consolidare fiducia tra le parti, perché sono imprese che si sono comunque impegnate senza nessuna garanzia di un riscontro economico. L'innovazione anche qui è sull'acquisizione delle competenze quest'altro punto, perché l'innovazione delle tecnologie del cemento è, da una parte, volatile, può prendere direzioni diverse, dall'altra parte è difficile catturarla con criteri che vadano tradotti in appalti o linee guida che poi siano valide nel tempo, hanno ritmi di innovazione molto alti, dipendono da
catene di approvvigionamento, ci sono diversi criteri, si può preferire di avere catene di approvvigionamento con materiali locali, si può voler favorire lavoro locale, si possono voler includere criteri di economia sociale o di inclusività e di attivazione di catene di valore sul territorio. Non è un terreno che è facile inquadrare attraverso una ricerca universitaria. Quando la ricerca è conclusa potrebbero già esserci nuovi elementi, quindi probabilmente il modo migliore per avere l'appalto più circolare è dialogo attraverso attori che conoscono la catena di valore sul territorio. Ci vogliono degli strumenti per poi formalizzare questo processo di apprendimento dell'amministrazione pubblica, grande collaborazione tra tutte le parti e chiaramente, allora in termini di investimento, anche questo secondo me è un messaggio importante, richiede tempo un processo del genere, richiede un impegno dell'amministrazione pubblica, non necessariamente richiede più investimento finanziario di un appalto di tipo classico, perché bisogna vedere come l'appalto più classico viene costruito, se c'è una richiesta a una consulenza esterna per la definizione di criteri ambientali. Ultimo punto, qui non stiamo parlando di un appalto classico, ma stiamo parlando un pochino di un percorso che è simile a quello del protocollo regionale, cioè gli ecosistemi più funzionanti sono quelli che creano una panoramica delle strategie e di obiettivi organizzativi partendo da linee guida di policy, identificano gli stakeholder e gli interessi chiavi per comprendere il sistema e per mettere in atto quegli obiettivi, identificano ruoli, responsabilità e competenze necessarie e si impegnano per rivedere l'organizzazione interna in modo da averla il più funzionale possibile rispetto a obiettivi di economia circolare. Colding, attraverso un lavoro di consulenza esterna, ha fatto una revisione interna di ruoli organizzativi, in 4 anni ha rivisto più o meno completamente l'organigramma per renderlo il più funzionale possibile con micro unità che facessero l'assistenza allo sviluppo e all'analisi dei bisogni di procurement. Ha fatto Colding, ha accompagnato questo lavoro con formazione, attività di team building, charter condivise sugli obiettivi e l'analisi dei fabbisogni dei diversi dipartimenti. È stato un lavoro sicuramente estensivo, ma ha portato veramente a una condivisione degli obiettivi che poi operativamente si traduce in operatività circolare. Alcuni riferimenti, poi credo le presentazioni rimarranno disponibili, quindi ci sono strumenti sul life cycle costing, ne potete andare, ce ne sono alcuni dati dalla Commissione, ma ce ne sono anche altri, poi i link li andate a vedere. Risorse e comunità di pratica, avete il mio indirizzo mail alla fine della mail, ma potete vederlo, spero rimanga disponibile anche agli atti. Rappresenta una rete di enti locali, il nostro lavoro è quello di costruire comunità di pratica, di prendere conoscenza da attori che incontriamo durante incontri di questo tipo e di condividere la conoscenza dei membri della nostra rete. Abbiamo comunità informali come SIPRON che gestiamo più direttamente, ci sono promosse dalla Commissione europea e da altre reti internazionali altre comunità di pratica tematiche più o meno specifiche legate al circular procurement, al procurement dell'innovazione, a cui vi invito di accedere per scambio di informazioni e capire come costruire piste operative. Grazie per l'attenzione e spero rimarremo in contatto. Benissimo, grazie Francesco di averci dato una carrellata su quello che succede anche al di fuori dei nostri confini nazionali. E introduciamo adesso, chiudiamo questa prima sessione, so che è in arrivo l'assessore, mi hanno appena aggiornato sui suoi tempi, quindi prima di passare alle consegne dei premi chiudiamo la parte degli approfondimenti invitando proprio un'impresa a raccontarci quello che fa e in particolare chiediamo abbiamo ospite l'ingegnere Bianchi di Edison a cui chiediamo come per un'impresa privata cosa significa applicare il GPP e il Green Public Procurement. Prego. Sì, grazie, buongiorno. Sarò velocissimo. Tra l'altro mi ero preparato per presenziare in tarda ora con un pubblico stremato
praticamente da solo, però va bene. Allora, sono direttore tecnico di Edison Next B2G, che vado velocissimo, la società di Edison Next, che a sua volta fa parte del gruppo Edison. Edison Next, vabbè, ha un panorama di prodotti che spaziano consulenza, energia rinnovabile, economia circolare, produzione di gas. In particolare la mia società, Edison Next Government, è quella che ha come cliente interlocutore l'amministrazione pubblica. Quindi noi ci occupiamo di efficientare gli impianti sia edifici pubblici e sia gli impianti di illuminazione pubblica e semaforica. Quindi, vabbè, questa è la presentazione generale che salto. Adesso queste slide le passerò velocemente, sono solo per, diciamo, focalizzare un po' l'argomento che vorrei trattare. Innanzitutto Edison Next Government è la società che sta gestendo gli impianti di illuminazione pubblica di Mestre di Venezia da più di 20 anni, quindi non vi dico quante ore abbiamo passato con i colleghi progettisti per la vostra città, questa è una captazione benevolenza, vabbè, comunque. Allora, giusto per focalizzare, l'obiettivo è quello di entrare in un caso molto particolare, che è quello proprio della gestione degli impianti di illuminazione pubblica e vedere come l'amministrazione pubblica, appunto, gli obiettivi del Green Public Procurement, che sono stati presentati, possono essere, come possono orientare, diciamo, non solo la domanda ma anche l'offerta, e quindi specialmente nel partenariato pubblico-privato, che è quella collaborazione, appunto, che si può esplicare con un contratto con un operatore privato, e in particolare prendiamo come esempio, questo è proprio il discorso della finanza di progetto, cioè quella nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, che è quel processo in 2 fasi in cui bene si vede come i CAM, che sono i criteri ambientali minimi proprio introdotti dal piano nazionale, sono efficaci, un efficace strumento diretto per l'amministrazione pubblica per veicolare, appunto, tutte le esigenze ambientali. Ecco, diciamo che questo tipo di collaborazione si esplica chiaramente attraverso una procedura di evidenza pubblica che è regolata dal Codice degli Appalti, e all'articolo 57 del Codice degli Appalti è previsto proprio l'applicazione dei CAM, quindi l'operatore economico privato è vincolato al rispetto dei CAM. Una breve panoramica sui CAM che riguardano proprio l'illuminazione pubblica. I CAM sono appunto relativi a una ventina di categorie merceologiche, ma per l'illuminazione pubblica ce ne sono 2, uno che regola proprio il servizio e uno che regola l'acquisizione delle sorgenti luminose e la progettazione. Ecco, la struttura base è quella di servizi base obbligatori e servizi migliorativi, quindi in un'operazione di finanza di progetti in cui c'è una società che propone all'amministrazione pubblica un intervento. Poi, se questo intervento, questo progetto di efficientamento in questo caso, viene valutato di interesse pubblico, l'amministrazione acquisisce il progetto e effettua una gara d'appalto. Quindi i CAM intervengono sia sulla fase, diciamo, di regolatoria del progetto, e poi permettono all'amministrazione in una valutazione, appunto, di valutazione della gara col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di migliorare ancora le prestazioni e le richieste al privato. Questa è l'ultima, giusto, di inquadramento. Anche i CAM proprio entrano nello specifico della gestione degli impianti, suddividendo queste 6 aree. Per ciascun'area c'è una valutazione, proprio un punteggio che viene dato allo stato di fatto, alla proposta della prima fase, che comunque deve rispettare dei requisiti minimi, e poi dagli strumenti per, in fase di valutazione della gara, di migliorare le offerte, quindi convogliando gli interessi dell'amministrazione verso il settore o l'altro, nel senso la riqualificazione energetica, la riqualificazione urbana o l'installazione di sistemi intelligenti.
Adesso vorrei fare un focus sull'energia, sull'efficientamento energetico, giusto per vedere come i CAM intervengono in tutte le fasi. Quindi partiamo, la produzione dell'energia, in questo caso non entriamo in questo caso, ma più che altro sull'offerta di energia verde. Ecco, è previsto dai CAM che l'operatore possa offrire l'energia proveniente da fonti rinnovabili e questa energia viene certificata attraverso questi certificati GO di garanzia di origine emessa dal gestore dei servizi energetici, che certifica appunto la produzione da fonti rinnovabili. Quindi questo è un primo atto concreto che l'amministrazione può fare per richiedere energia verde e verificare che effettivamente sia fornita energia verde. Perché come vedremo, oltre ai CAM, appunto ne avete parlato anche voi, c'è un sistema nazionale che è sempre più esigente sia nel dare i requisiti, ma anche nel controllarle e garantire che le aziende siano, appunto, per evitare il greenwashing, siano effettivamente rispondenti a quello che promettono. Quindi una volta che diciamo, viene approvvigionata l'energia, che in un appalto di gestione completa, quindi che parte dalla progettazione, il rinnovamento dell'impianto, l'efficientamento, ma anche la gestione, la manutenzione e l'approvvigionamento di energia, l'energia serve per fornire il servizio che è illuminare la città. Quindi il primo punto è di scegliere dei prodotti performanti. Ormai il LED è pervasivo e i CAM prevedono una classificazione degli apparecchi in modo da garantire che come prima offerta perlomeno siano rispettati degli indici. Infatti c'è l'indice, adesso non entro nel tecnico, indice UPEA, che è l'indice di performance degli apparecchi di illuminazione, performance energetica, che già definisce dei limiti minimi di efficienza degli apparecchi. Quindi una volta che io ho utilizzato un apparecchio efficiente, devo anche garantire che la progettazione sia efficace, nel senso che la luce che produco in modo efficiente sia utilizzata bene, e quindi i CAM introducono anche quest'altro, l'utilizzo dell'altro indice, IPEI, che è un indice di performance dell'impianto. Quindi anche l'operatore si trova cioè l'amministrazione ha uno strumento per valutare e confrontare i vari progetti su basi, diciamo, concrete e quantificabili. Un ulteriore passo, io utilizzo energia verde, utilizzo apparecchi performanti, utilizzo bene la luce e poi devo anche gestirla. Quindi l'uso razionale dell'energia adesso cioè vuol dire accendere e spegnere gli impianti quando devono essere accesi e spenti, e un passo ulteriore anche dove è possibile ridurre il flusso luminoso, quando, diciamo, le condizioni del traffico lo permettono, le norme lo permettono. Quindi ci sono degli strumenti che permettono di fare dei passi avanti sull'uso razionale dell'energia, appunto nello specifico negli impianti di illuminazione pubblica. Oltre a quelli classici ormai consolidati da anni, che sono l'orologio astronomico, permette di accendere e spegnere secondo la stagione e quindi di ottimizzare l'accensione, ci sono dei sistemi automatici che prevedono una riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne, quindi ulteriore risparmio. Attualmente anche attraverso i CAM si stanno introducendo dei sistemi adattivi, cioè che fanno un ulteriore passo avanti, cioè a seconda delle condizioni del traffico e ambientali permettono di ridurre ancora. Ci sono delle telecamere, dei sensori che misurano appunto il traffico, misurano le condizioni ambientali e permettono di fare un ulteriore passo verso l'utilizzo razionale dell'energia. Poi c'è un passo ulteriore che non è legato ai CAM, che è la condivisione con le comunità energetiche rinnovabili. Questa energia ottimizzata, usata al meglio, può darsi che sia disponibile nei momenti in cui non serve. Quindi il meccanismo delle comunità energetiche permette a chi, per esempio, ha un campo fotovoltaico e vuole illuminare la sua città di notte, l'energia è disponibile di giorno, non di notte. Facendo queste comunità e utilizzando ormai le tecnologie che vengono definite smart grid, cioè la possibilità di misurare e gestire i flussi di energia non solo dal produttore fino al consumatore, ma anche bidirezionalmente, e contabilizzare l'energia, permettono di utilizzare l'energia in momenti diversi, anche con una serie di incentivi.
Diciamo, i CAM sono uno strumento utile, non posso negare che quando sono stati introdotti un po' di anni fa sembravano un'intromissione notevole nel nostro lavoro, ma in realtà si sono innanzitutto dimostrati utili, soprattutto perché danno la possibilità a un'amministrazione di valutare in modo concreto, quindi se una società crede al proprio lavoro, ha un prodotto efficace, a un prodotto competitivo, non deve temere di confrontarsi, anzi questo è un aiuto per magari chi diciamo non ha dei livelli qualitativi eccessivamente elevati. Però ecco, ad esempio, il problema è il mercato competitivo, assolutamente competitivo e aggressivo, quindi l'utilizzo dei CAM può diventare anche uno strumento per i ricorsi. Adesso sono casi pratici che succedono, cioè consegnata una gara nella fase di valutazione, per mezzo dell'accesso agli atti, i vari competitors possono consultare i vari progetti offerti e quindi sistematica un'analisi, un passaggio ai raggi X del progetto alla ricerca della pagliuzza di quello che non è conforme ai CAM, per esempio. Quindi questo causa ricorsi, lungaggini procedurali oltre quelle ammissibili. Poi la maggior parte di questi ricorsi si risolvono in niente di fatto, però ci sono proprio per l'eccessiva specificità di questo strumento, quindi l'altra faccia della medaglia. E poi c'è sempre anche in questo ambiente molto competitivo l'altra criticità è che magari qualcuno, per prendere quei punti che i CAM permettono di dare, spinga troppo in là la propria offerta. E questo diventa un rischio, perché chiaramente può aggiudicarsi la gara per pochi punti, poi dopo l'amministrazione si ritrova invece con promesse difficili da mantenere. Gli esempi classici sono che poi magari non hanno un grande impatto, quindi uno dice vabbè, uno la spara grossa, vince la gara, però dopo ci sono i problemi. Ad esempio, quando vengono attribuiti dei punteggi troppo alti alla reperibilità, al pronto intervento, è capitato di vedere interventi in pochi minuti che sono praticamente infattibili, però intanto, quindi vuol dire che anche nella valutazione di questi strumenti utili che sono i CAM ci deve essere un razionale, oppure promettere di effettuare i lavori di efficientamento in tempi improponibili. Anche questo. E poi l'altro discorso importante, poi adesso chiudo, salto, è il discorso di valutare la qualità della prestazione non solo sotto il profilo energetico. Adesso un'esigenza che stiamo vedendo nascere dalle amministrazioni, dai cittadini, è di avere luce per le strade, non solo per motivi di sicurezza, ma di vivibilità. La tecnologia così spinta, che è quella dei LED, permette di convogliare la luce proprio sulla strada e quindi vedete, forse magari non qui a Venezia, ma a Mestre, ma in altre città, l'effetto tunnel. Per raggiungere il massimo dell'efficienza energetica, per risparmiare il più possibile, per guadagnare, la luce viene sparata solo sulla strada e quindi si perde tutta la vivibilità della città. La creazione di un ambiente gradevole dove si possa vivere. Questo poi anche culturalmente nelle varie regioni d'Italia ci sono esigenze diverse, quindi questo è un problema da ripensare, perché diciamo, questo tipo di appalto, di gestione nasce sempre sulla base dei costi storici per l'illuminazione pubblica, quindi su questa base diventa il tetto massimo da non superare, quindi le società fanno investimenti nell'efficienza, per questa competitività esasperata si tende a spingere al massimo, però dopo si perde in qualità. Quindi questo penso che sia un argomento da pensare tra le amministrazioni e i privati per proprio evitare questi. Anche il discorso dell'inquinamento luminoso, che assolutamente ha senso non disperdere la luce nel cielo, perché è energia persa. Però diciamo che forse la parola inquinamento è stata un'idea geniale, insomma, e questo è un altro di quelle esigenze giuste
condivisibili, che però forse hanno, diciamo, un po' travalicato quella che poi invece è l'esigenza di vivibilità della città, insomma, tutto questa competitività, queste richieste causano un aumento dei costi di gestione, cioè le aziende devono dotarsi, soprattutto poi per le varie richieste sui, diciamo, tutte le esigenze di sostenibilità, di report da produrre, certificazione ESG da mantenere, un aggravio della struttura. Però da un altro punto di vista questo diventa anche un aspetto positivo, perché causa un aumento della competitività e quindi dell'efficienza del prodotto, della qualità del prodotto. Genera anche delle barriere per gli operatori meno performanti che non riescono a strutturarsi per stare al passo con questa evoluzione, per queste richieste. E quindi diciamo che tutta questa spinta all'innovazione, questo stimolo all'affinamento e all'arricchimento delle competenze ha un effetto, alla fine un effetto positivo, e quindi una maggiore efficacia sul mercato, una maggiore risposta alle amministrazioni. Poi vabbè, qui salto, diciamo, sono le varie esempi di certificazioni che contribuiscono, diciamo, leve indirette che comunque le amministrazioni possono richiedere come rating ESG, e sono quelle che contribuiscono poi alla complessità delle riportistiche e delle dimostrazioni di tutti i requisiti richiesti. Ecco, diciamo che ho finito. Bene, ringraziamo anche la testimonianza dell'impresa che ci ha fatto vedere che il mondo delle imprese è pronto e preparato a sostenere il mercato della sostenibilità e a darci un contributo. Abbiamo finito la sessione, invito i relatori ad accomodarsi. Nel frattempo ci ha raggiunto anche l'assessore Francesco Calzavara, che invito a scendere qui con me, perché inizia la fase appunto di presentazione dei premiati che sono qui mescolati nel pubblico e che riceveranno il loro riconoscimento quest'anno. Buongiorno Assessore. Prego. Vuole fare un saluto prima? Sì? Un discorsetto? Facciamo un discorsetto, siccome c'erano delle cose. Scusate, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma si sono accumulate alcune questioni e quindi oggi... Però ci tenevo a essere qui oggi innanzitutto per spiegarvi perché abbiamo voluto venire all'M9, insomma, uscire da quelli che erano gli uffici della Regione e quindi far sì che questo premio, che nelle precedenti edizioni vedeva sempre l'utilizzo delle sale regionali come momento per ritrovarsi e che, per come l'ho vissuto io, in alcuni momenti rischiava di diventare quasi autoreferenziale, oggi era secondo me il momento di aprirlo veramente alla comunità, e quindi sia a tutte le enti, amministrazioni che si occupano del pubblico, ma anche delle tante società che abbiamo conosciuto nel corso degli ultimi anni e che si aprissero al territorio dando questa idea di un premio che effettivamente rappresenta delle eccellenze nella nostra regione e che testimonia quel percorso che la regione da più di 20 anni ha visto portare avanti attraverso il Green Public Procurement, che è un percorso che la nostra regione cerca costantemente di aggiornare. Quindi per me era anche il momento oggi, per questo ci tenevo un po' a leggervi quello che faremo nel corso dei prossimi mesi, perché testimonia l'attenzione che la Regione ha su questi temi che non sono legati a, come dire, all'essere di moda parlare di ESG, ma è un percorso che è nel sentiment della Regione, in particolar modo dell'Avvocato Tambato che da anni segue questo percorso, ma che devo dire, vedo, e io l'ho vissuto nel corso degli ultimi 4 anni, anche all'interno di una macchina complessa come quella della Regione, una sempre maggiore attenzione, una sempre maggiore sensibilità nei tanti rami che una Regione come la nostra ha. Oggi il focus della giornata sarà proprio concentrato a presentare il nuovo piano d'azione regionale adottato con DGR numero 177 del 27 febbraio 2024,
che prevede delle nuove collaborazioni trasversali tra le diverse politiche regionali ambientali e la valorizzazione di queste con l'ausilio degli strumenti degli appalti pubblici. Il piano prevede la realizzazione di azioni incisive per il raggiungimento di obiettivi strategici di carattere economico, rafforzando l'uso e la diffusione delle migliori tecnologie ambientali e l'innovazione, promuovendo l'equità di genere e generazionale, la rimozione delle cause di esclusione per le persone in condizioni di svantaggio e la tutela dei diritti umani nella catena delle forniture. Il tutto in linea con le politiche europee, con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e col Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione del MASE. Il Piano d'azione regionale sul Green Public Procurement Veneto mette in campo per il triennio 2004-2026 una serie di azioni innovative, volte a far crescere la cultura degli acquisti verdi presso tutte le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e i principali stakeholder. Il documento è strutturato in 30 obiettivi, un'azione pilota per il background migratorio e 23 azioni per 5 aree di intervento: acquisti, formazione, sperimentazione, networking e comunicazione. L'obiettivo è quello di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, rafforzare l'economia circolare e tutelare la biodiversità. Il piano poi integra, supporta e orienta piani e progetti regionali di altre politiche settoriali come la gestione dei rifiuti, l'edilizia sostenibile, land of waste e sottoprodotti, la cooperazione territoriale. Non mancano le novità poi con la sinergia con la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che ringrazio per il dopo, in anticipo, quindi grazie per il sostegno che ci ha dato all'iniziativa odierna, che mira alla realizzazione di un nuovo modello integrato di sviluppo sostenibile territoriale, quale best practice di valore globale, che possa essere riferimento per altre realtà urbane nel resto del mondo. Ma prima di passare agli approfondimenti tecnici sul nuovo piano regionale, questa iniziativa apre con la meritata valorizzazione delle realtà economiche, sia private che pubbliche, del nostro territorio con la consegna dei premi Compraverde. Ricordo che i premi Compraverde Veneto alle stazioni appaltanti e alle imprese sono sostenuti da Union Camere, Confindustria, Confartigianato e CNA Veneto. Questo appuntamento, ormai da 7 anni, si conferma come iniziativa che permette di conoscere le eccellenze del Veneto che si impegnano a innovare nel settore degli appalti pubblici e nei propri sistemi produttivi, anche qualificando le proprie catene di fornitura con prodotti, processi e competenze green. Dimostrazione concreta, non solo a parole, che è possibile sostenere la transizione ecologica e che il nostro territorio è attento e sensibile anche a questi temi. Prima di passare a presentare i premiati di quest'anno, mi fa piacere ricordare anche alcune delle imprese, grandi, medie, piccole e artigiane, premiate negli anni precedenti, alcune delle quali sono tornate a candidarsi con iniziative diverse anche in questa annualità. E questo ci fa comprendere come questo riconoscimento non sia solo una targa da esporre, ma dimostra che l'attenzione e la sensibilità ai temi ambientali è la dimostrazione concreta che le iniziative dirette a ridurre gli impatti ambientali crescono anche grazie a questi riconoscimenti che sono uno stimolo al miglioramento continuo. Abbiamo qualche azienda che appunto ormai è diventata un abitué, da Pasubio, Bus for Fun, Golin Pallets, Latte Busche, Frealdo, la Prima Plastics e molti altri, San Benedetto. Compraverde by Green Veneto continuerà quindi a essere un appuntamento per approfondire temi importanti che si intrecciano con le opportunità contenute anche nel piano di ripresa e resilienza nazionale, in particolare con la missione Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica e la missione Coesione ed Inclusione. Infine, per concludere i miei saluti, ricordo che per l'amministrazione regionale il forum è anche l'occasione per valorizzare i risultati raggiunti dalla partnership con le università del territorio regionale, Union Camere e ARPAV, che dal 2019 sono impegnate con la Regione in iniziative di promozione del Green Public Procurement. I risultati della suddetta collaborazione vengono approvati ogni anno e presentati in occasione del Forum Compraverde. Quest'anno sono stati approvati da una recente deliberazione, la 605 del 4 giugno 2024, con la quale è stato adottato un documento guida sui criteri ambientali minimi per l'affidamento della fornitura e posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni, un documento sul Green Public Procurement e gli eventi sostenibili. E con questi 2 documenti siamo arrivati a ben 10 documenti, frutto del lavoro di squadra costituito dalla rete tra le istituzioni pubbliche che si sono impegnate con l'amministrazione regionale in questo percorso.
Questa iniziativa, unitamente a tutte le altre che l'amministrazione regionale sta portando avanti nel settore della sostenibilità, sono azioni dirette a costruire e implementare la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, che è stata approvata dal Consiglio regionale il 20 luglio 2020 con la delibera numero 80, che ricordo supporta l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed è perfettamente integrata all'interno del programma di governo del Presidente Luca Zaia. Quindi vi ringrazio veramente per la vostra partecipazione oggi, credo che uscire dalle mura regionali e aprirsi a un luogo così bello sia la testimonianza dell'attenzione che la Regione ha su questo premio, facendo sì che sia sempre più sentito a livello regionale e sempre maggiori sia enti che aziende possano concorrere attraverso la loro innovazione, che ricordo in Veneto è fortissima, perché se continuiamo ad essere una delle regioni performanti a livello nazionale in termini di PIL e di esportazione è perché le nostre aziende hanno una grande capacità di invenzione, hanno una grande capacità di andare a raccontare il giro per il mondo, e quindi dobbiamo trovare anche momenti relativamente semplici come questi, ma che vedo che sono sentiti se poi si ritorna a ricandidarsi per avere un'altra targa, e quindi sono quelle targhe che sono medaglie che aiutano poi a far sì che si dimostri come il Veneto non è il Veneto che si pensa a quello dei capannoni, del consumo del suolo, quello che una certa narrazione vorrebbe anche raccontare, ma è un Veneto sempre più attento ai temi ambientali, della sostenibilità, che deve naturalmente coniugarsi con la sostenibilità economica, ma che in Veneto credo sempre di più trova una felice attuazione. Grazie a tutti. Passiamo ai premi. Passiamo con le imprese che devono andare a casa a lavorare, i veneti raccolgono la targa e poi ripartono. No, dai, invertiamo, una volta facciamo con le aziende, abbiamo cambiato il luogo, cambiamo anche un po' di protocollo. Mentre i direttori generali delle ASL rimangono qui con noi, saluto il dottor Bramezza e lo vedo. Sì. Allora, iniziamo con le categorie delle micro e piccole imprese. Chiamo Riviera Distributori a ritirare il premio. Riviera Distributori da oltre 50 anni ricerca le migliori tecnologie nel settore della distribuzione automatica di snack e bevande. Il premio, l'avete trovata la targa? Perfetto. Il distributore Riviera Distributori ritira una rappresentante dell'azienda. Per l'impegno trasversale a ridurre l'impatto ambientale, che si traduce in una serie articolata e diversificata di azioni che vanno dalla riduzione della compensazione delle emissioni al coinvolgimento della comunità locale nell'ottica della responsabilità sociale dell'impresa. Rivoluzione verde e transizione ecologica è la categoria per la quale si sono candidati. Chiediamo di illustrarci meglio il progetto alla rappresentante. Prego. Drammatico, terribile. Niente, noi siamo una piccola impresa familiare, siamo una terza generazione, se posso chiamare anche Sì, certo. il mio collega e compagno in questa avventura, che è il signor Riccardo Conselvan, così è più timido di me. Niente, noi abbiamo intrapreso questa transizione subito dopo il Covid. Diciamo che per me è stata una conferma di un animo che mi sono ritrovata fin da quando ero bambina, perché ogni cosa che accadeva nella mia quotidianità mi domandavo sempre: ma tutta questa plastica dove finisce? Ma perché dobbiamo svuotare il water con l'acqua potabile? Cioè, erano domande che ogni giorno mi ponevo e a cui non trovavo risposta. Quando poi sono diventata mamma e ho visto nelle mie figlie un coinvolgimento diciamo a livello ambientale molto forte,
ho rivisto un po' quell'espressione, quell'animo che avevo quando ero bambina, e insieme al mio collega, che è anche mio compagno, mio marito, ed è la terza generazione dell'azienda a tutti gli effetti, abbiamo pensato che l'azienda potesse veramente in qualche modo portare un cambiamento, e il cambiamento siamo noi, sono le persone, sono le scelte che facciamo quotidianamente ogni giorno, e da qui abbiamo intrapreso il percorso di transizione. Un percorso non facile, perché le aziende più piccole ovviamente sono limitate a livello organizzativo e a livello anche a volte di fondi, però sentito. Quindi le scelte che vengono fatte non sempre su una questione, noi siamo impresa, non siamo una Onlus, quindi ovviamente c'è anche la parte di utili che deve essere considerata, perché l'azienda deve fare sostenibilità, ma la sostenibilità deve essere sostenibile per un'impresa, che è la parte più difficile. Infatti ringrazio anche il professor Borsato per quello che ha detto prima sulle piccole imprese, perché deve essere, e anche il dottor Costa, che se non sbaglio ci siamo già conosciuti l'anno scorso al Premio Impresa Ambiente. È una scelta che è stata fatta, una scelta che viene portata avanti negli anni, è stato un inizio che ci porta ovviamente a considerare di fronte a un bivio sempre la scelta più etica e sostenibile a livello ambientale, sociale, perché come abbiamo già detto la sostenibilità non è solo ambientale ma è economica e anche sociale, soprattutto sociale, perché parliamo sempre e comunque di persone, quindi per noi le persone sono al primo posto, l'ambiente è al primo posto, e con le nostre forze cerchiamo di fare quello che c'è possibile, insomma. Grazie. Bene, grazie a Riviera Distributori che si è candidata, ha vinto questo premio. Passiamo alla categoria delle imprese artigiane. Abbiamo anche delle piccole imprese artigiane che ogni anno partecipano. Quest'anno il premio l'ha vinto SAC Serigrafia. Sempre un premio, invito SAC Serigrafia, il rappresentante, perfetto. E categoria risparmio energetico e fonti rinnovabili. Piccola realtà artigianale scelta come partner dei principali gruppi di industria internazionali in un'ottica di sostenibilità, e SAC vince per un progetto di monitoraggio e gestione del consumo energetico e delle condizioni ambientali all'interno dello stabilimento. Si è candidata con un premio per il risparmio energetico e fonti rinnovabili. Grazie. Grazie a tutti, è sempre un'emozione, è la seconda volta. L'anno scorso abbiamo partecipato col progetto del giardino verticale, che finalmente quest'anno inauguriamo, quindi un giardino verticale proprio per dimostrare che i capannoni, le pareti verticali dei capannoni non possono essere solo di cemento, ma possono anche essere di piante che vanno a recuperare il CO2, e quindi noi abbiamo creato su tutta la parete della nostra struttura, soprattutto sulla parte più anziana, quindi anche per un discorso anche estetico, abbiamo ricreato tutto questo, diciamo, prima un cappotto in silicato, quindi via la plastica. Poi abbiamo messo queste piante con i sensori CO2, quindi andiamo a recuperare una parte del CO2 che logicamente producendo andiamo a creare. Quest'anno invece abbiamo, visto che ci siamo stuzzicati un po', perché a forza di questi convegni, così genere, l'appetito viene, abbiamo cercato di analizzare tutto. Quindi, uno, per ottenere certificazioni, due, perché abbiamo visto che anche una chiave, cioè una carta in più da proporre nella supply chain, perché noi lavoriamo con molte aziende internazionali, e quindi hanno detto, perché non anticipiamo un attimo i loro bisogni e ci facciamo un attimo differenziare. E quindi abbiamo continuato con le nostre certificazioni green, e soprattutto abbiamo detto, ma abbiamo tutti questi dati qua, come possiamo anche
ottimizzare tutto il processo interno e migliorare le condizioni di vita interna. Quindi con un software di Energy Manager stiamo gestendo tutti i consumi, noi abbiamo anche dei forni interni, quindi abbiamo un'uscita e un'entrata di aria calda d'estate e fredda d'inverno. Abbiamo cominciato a monitorare, abbiamo scoperto certe cose che assolutamente non davamo per scontato. E quindi è un'ottimizzazione dal punto di vista dei consumi, un'ottimizzazione dal punto di vista, cioè un miglioramento dal punto di vista sia di vivibilità interna e dall'altro lato un miglioramento per quanto riguarda la sostenibilità sia ambientale che sociale. Quindi, grazie ancora. Bene, adesso passiamo alla categoria delle medie imprese. Invito l'impresa Galdi SRL a presentarsi anche con più braccia, perché si sono candidati con una serie di progetti e il Comitato ha ritenuto degni di premio in tutti i progetti, sia quello per la rivoluzione verde che quello per la coesione e inclusione, sia quello per il risparmio energetico e per le riduzioni dello spreco alimentare. Dovrebbero avere 4 targhe. Complimenti. Galdi offre tecnologie e soluzioni di confezionamento dell'industria alimentare, in particolare si rivolge alle aziende di trasformazione del latte, delle uova, delle bevande come l'acqua e i succhi di frutta e investe da anni in progetti di sostenibilità. Impegno che è stato formalizzato anche col passaggio alla società Benefit. Però adesso chiediamo alla presentare. C'è una foto con tutti e 4 che testimonia la forza dell'azienda. Grazie mille, veramente. Diciamo che è stato difficile per noi, nel senso che scegliere una categoria non sapevamo a quale partecipare. Abbiamo detto ci proviamo, partecipiamo tutte e 4 perché Galdi è appunto un'azienda che da anni investe nell'ambito della sostenibilità e appunto, come diceva, è diventata anche nel 2022 società Benefit e questo ha formalizzato, diciamo, l'impegno che già sussisteva da molti anni. I progetti che l'azienda porta avanti sono molti e quindi appunto per esempio per la categoria transizione ecologica ci siamo candidati con un progetto in particolare sul riciclo dell'acqua, perché appunto è un progetto che è nato come progetto di miglioramento continuo già dal 2011 e che prevede appunto un impianto chiuso di riciclo dell'acqua e di riuso dell'acqua poi derivante dai gabletop che vengono collaudati appunto in azienda e quest'acqua che viene riciclata viene poi appunto utilizzata per ulteriori collaudi. L'azienda però è impegnata appunto molto sul fronte del benessere dei lavoratori ed è molto attenta al territorio e in particolare appunto dal 2022 ha aderito a un progetto che si chiama Girls Code It Better, che permette alle ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado di avvicinarsi alle materie STEM e conoscerle, quindi magari gli istituti tecnici sono già più avvezzi a queste materie, licei ed altre tipologie di istituti non le conoscono ancora e quindi l'azienda si è sentita anche per tipologia di attività di essere molto vicina a questo progetto, considerato soprattutto che l'ambito metalmeccanico in cui operiamo è un ambito dove le ragazze in ruoli tecnici sono molto difficili da riscontrare, esatto, da catturare, ecco. E quindi ci siamo sentiti molto vicini a questa causa che continuiamo a portare avanti e anticipo che porteremo avanti insomma anche prossimamente, quindi continua l'impegno. Ecco, poi sull'ambito del risparmio energetico e fonti rinnovabili ci sono delle azioni che continuano da tantissimi anni e nel 2023 in particolare l'azienda ha deciso di installare un sistema di power management che permette di monitorare l'utilizzo dell'energia all'interno degli edifici aziendali piuttosto che di rilevare anomalie nei consumi energetici e insomma questo permette
un rilevamento più scrupoloso di quello che è il consumo energetico e quindi anche di efficientare poi tutto il sistema energetico aziendale. E, diciamo che sempre ritornando al tema del benessere dei lavoratori, e nell'azienda c'è un bistrò. A fianco all'azienda sorge un altro edificio che si chiama Galdi Village, che è dedicato appunto proprio al welfare aziendale e territoriale, e lì appunto abbiamo la, tra virgolette, nuova mensa, che non si può chiamare così perché è un vero e proprio bistrò. I pasti vengono realizzati quotidianamente, abbiamo un cuoco che utilizza prodotti freschi e ogni mattina ci cucina i pasti aziendali, e con, diciamo, questo... in questo modo abbiamo fatto anche, aderito al progetto Too Good To Go, che ci permette con le rimanenze della giornata, alimentari della giornata, di non sprecarle, ma di permettere ai colleghi, attraverso una magic box dove non sappiamo cosa ci troveremo dentro, però insomma è anche divertente, di portarsi a casa appunto la sera il pasto, ecco. Quindi vi ringrazio veramente a nome dell'azienda. Qua il pacchettone. Andiamo avanti? Sì. Mungo, categoria sempre medie imprese. Mungo SPA, presente, perfetto. Mungo Italia è un'azienda leader della progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di fissaggio, quali tasselli, siliconi, ancoranti chimici, e il progetto aziendale è incentrato su innovazione tecnologica, qualità dei prodotti e attenzione per l'ambiente. Vince il premio per la rivoluzione verde e transizione ecologica. Grazie davvero, grazie alla Fondazione e alla Regione. Sì, noi siamo un'azienda di sistemi di fissaggio, quindi siamo nella filiera dell'edilizia, siamo tra i protagonisti più leggeri. Noi entriamo in cantiere quando escono le betoniere e i posatori delle barre di acciaio per le armature. Facciamo sistemi di fissaggio, quindi tasselli, siliconi, schiume, che spesso hanno un impatto rilevante sul benessere abitativo poi dell'edificio, che però viene spesso ignorato dai clienti, dai costruttori, a volte, anche se qui siamo davanti a una platea qualificata che sa di cosa sto parlando. Si tratta di riuscire a portare innovazione e salubrità di prodotti, soprattutto dal punto di vista delle emissioni di VOC, anche su prodotti che spesso vengono sottovalutati da questo punto di vista, quindi schiume poliuretaniche a bassissimo contenuto di isocionati, tasselli in acciaio con trattamenti che non usino le classiche procedure di tempra ad alto impatto ambientale, plastica diciamo riciclata, diciamolo, si è detto oggi che è una parola spesso da non usare per non comunicare in modo sgradevole all'utilizzatore finale la qualità comunque di un prodotto riciclato, invece può essere assolutamente ottenuto anche nel nostro settore. Oltretutto questi prodotti, oltre ad avere delle caratteristiche chimiche attente all'ambiente, concorrono a installare correttamente delle componenti delle case, come ad esempio gli infissi, che in questo periodo, grazie al superbonus edilizio o altro, sono stati molto discussi, spesso ignorando che un infisso perfetto, a grandissima tenuta rispetto alle intemperie, installato in una casa perfetta, ultima generazione, classe A4, con un cappotto meraviglioso, magari in silicati e non in plastica, ma installata scorrettamente, crea un abbassamento drammatico delle performance ambientali dell'edificio. Quindi anche il modo in cui vengono installati i serramenti concorre alla resa finale ambientale dell'edificio, abbassandone i consumi e mantenendone la salubrità per chi poi lo andrà ad abitare. La nostra azienda sa benissimo che questo è un'attenzione non ancora diffusa capillarmente sugli utilizzatori finali, però ci siamo presi l'impegno di cercare di comunicarlo
e renderlo sempre più nella consapevolezza anche dei nostri clienti. Bene, adesso passiamo dopo Mungo, sempre un'altra impresa di medie dimensioni, Eurotours, con un progetto sul risparmio energetico e fonti rinnovabili. Eurotours è una società leader nel campo dei servizi, del trasporto scolastico, con presenza capillare non solo nelle regioni Veneto e Friuli, ma è focalizzata anche sul raggiungimento di elevati standard qualitativi di servizio, sicurezza nei trasporti, benessere dei propri dipendenti e attenzione alle tematiche ambientali. Buongiorno, innanzitutto ringrazio il Comitato Tecnico per aver letto e insomma anche apprezzato il nostro elaborato che abbiamo presentato. Come accennato, io sono qui in rappresentanza della società Eurotours, che è una media impresa sita in Mogliano Veneto, che si occupa da oltre 50 anni di trasporto persone tramite autobus, quindi trasporto passeggeri, e che da circa un ventennio ha trovato nel servizio di trasporto scolastico il suo core business, cioè l'attività principale, che attualmente viene svolta per oltre 75 pubbliche amministrazioni nel Triveneto, quindi comuni e società sanitarie. E abbiamo partecipato per dar credito insomma, agli investimenti che l'azienda ha promosso negli ultimi 10 anni e inoltre anche per dimostrare che è possibile fare attività di impresa e generare lavoro comunque anche con un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale. Quindi nell'elaborato avevamo presentato insomma, il grande rinnovo del parco veicolare che è intervenuto negli ultimi 10 anni, che ha reso l'azienda Eurotours un'azienda leader nel Triveneto con una delle flotte aziendali, parliamo di oltre 250 veicoli, quasi tutti omologati in classe ambientale Euro 6D o classe ambientale Euro 6E e anche alimentati con carburanti alternativi al gasolio. E ci siamo accorti che l'azienda poi in generale si è accorta che questi investimenti portavano anche dei vantaggi proprio direttamente all'utenza, siccome mezzi più nuovi voleva dire anche mezzi più sicuri, quindi con magari l'utilizzo di ADAS e anche più comfort, anche per il personale che poteva ad esempio utilizzare nel lato pratico proprio ad esempio il cambio automatico o altri sistemi di questo tipo, e anche per le stazioni appaltanti che comunque erano ben contente di dedicare la spesa pubblica a un'azienda che utilizzava comunque mezzi moderni, sicuri e a basso impatto ambientale. Oltre al rinnovo del parco veicolare, poi l'azienda si è impegnata nell'ottenimento e nel mantenimento di certificazioni ambientali, quali la 14001, l'EMAS, e anche ad esempio con l'installazione di pannelli fotovoltaici per la ricarica dei macchinari di officina o comunque altri macchinari. Quindi grazie mille. Grazie, complimenti. L'ultimo premio lo ritira una impresa di grandi dimensioni, la Crocco SPA, si è già candidata, se non sbaglio, nelle precedenti edizioni. Invito Crocco, che è un'azienda leader nel settore dell'imballaggio, flessibile a livello nazionale e internazionale, produce film estensibili per alimenti. Quest'anno ha presentato il progetto Greenside, un progetto di eco-design e eco-efficienza che ci narreranno. Buongiorno a tutti, grazie mille per il premio, ormai siamo diventati degli abitué, questo insomma, ci fa molto onore, è anche premio per lo sforzo che viene prodotto ogni anno dall'azienda. Noi facciamo packaging di plastica, subito, ma sostenibile. Allora, volevo diciamo, aprire una piccolissima parentesi sui materiali che noi trattiamo, la plastica. Così, vituperata. In realtà bisognerebbe fare un discorso molto ampio sulla reale sostenibilità dei materiali e sull'approccio di pancia che spesso viene attuato nella valutazione degli impatti di materiali. Noi auspichiamo che si proceda con una valutazione SEA, quindi un impatto complessivo dei materiali,
fate conto che noi fino a 5 anni fa utilizzavamo solo plastica vergine, oggi più della metà della nostra produzione è materiale riciclato e vi dico solamente quest'ultimo progetto che stiamo portando avanti. Quest'anno è partito il primo progetto con plastica da riciclo chimico. È un progetto pilota. Crocco è la prima azienda italiana che ha portato avanti questo progetto. Il materiale viene realizzato in un impianto pilota a Ferrara. 400 tonnellate di materiale quest'anno verranno utilizzate per produrre un imballo monomateriale a contatto alimentare. Questo genere di tecnologia è il futuro, permetterà fra 10 o 15 anni di trasformare le discariche che noi abbiamo nel nostro territorio, dimenticate, in miniere. Vale a dire che noi andremo fra 10 o 15 anni a riaprire le vecchie discariche interrate per andare a recuperare il materiale che potrà essere riciclato chimicamente e utilizzato all'interno dei nostri imballi. Quindi l'ottica, il futuro e gli investimenti sono a lunghissimo termine. Speriamo di prendere ancora quindi questi premi e quindi grazie mille a tutti quanti. Bene, una buona notizia anche per i colleghi dell'ambiente. No, ma sì, poi per quelli che si occupano di rifiuti in regione che non avranno più problemi fra qualche anno di dove andarli a posizionare. No, forse l'avevo detto l'anno scorso, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo trovare un modo di dare ampia visibilità a quello che succede qui oggi, perché sennò il rischio che diventi un articolo domani sul giornale, un post su un sito e qualcos'altro. Secondo me questa fotografia di Veneto, pubblico e privato, merita una visibilità e ci impegniamo a farla. Promuoverla. Lei troverà i soldi, ho qui anche il dottor Masullo che è il direttore dell'area finanziaria che si impegna a trovare un po' di risorse, perché credo che dovremo dare ampia visibilità. Ognuno di voi nelle proprie politiche aziendali credo metta in evidenza questo tipo di sensibilità, però dare l'idea di un insieme secondo me rafforzerebbe il Veneto, il premio, ma credo che dia anche valore a tutto quello che fate ogni giorno per dare proprio questo messaggio di attenzione alla sostenibilità. Quindi qualcosa faremo adesso mezza idea magari mi viene anche, sì, o ce l'ho. Senz'altro. Sì. Bene, passiamo sì, agli enti. Sì, un attimo, mi sono state segnalate oltre ai premi anche le imprese hanno avuto anche alcune menzioni. C'è FIMAP che chiamo un attimo a prendere la menzione. Si è candidata l'anno scorso con un premio, quest'anno ha vinto una menzione. C'è diritto alla parola anche alla menzione o non? Cosa? Cioè può dire qualcosa può anche... dire qualcosa, sì. prego. Allora. Meno parole. Un minuto per la mozione. Eccoci qua, prego. Quello che serve. Buongiorno a tutti, grazie per questo riconoscimento. FIMAP è il terzo anno che partecipa a questo evento e quest'anno abbiamo pubblicato il primo bilancio di sostenibilità aziendale, quindi che racchiude un po' tutte le iniziative fatte dall'azienda. E quindi anche quest'anno abbiamo continuato a puntare sulla strada delle certificazioni di sostenibilità, quindi la carbon footprint di prodotto, la certificazione anche sull'azienda, la carbon footprint di organizzazione e la certificazione sulla plastica riciclata Remade in Italy, che diciamo rivendichiamo come ancora i primi nel settore per i nostri prodotti, che sono appunto lavapavimenti e spazzatrici, che troviamo un po' in tutti i cantieri anche della regione. Grazie a voi. Grazie. L'ultima menzione la ritira un'impresa startup innovativa, quindi quest'anno abbiamo anche una categoria nuova, il Circular Fiber è presente.
si è candidata per la categoria della riduzione dello spreco alimentare. La Circular Fiber è una startup impegnata nella trasformazione sostenibile degli scarti agroindustriali con un focus particolare sugli scarti di carciofo. Buongiorno a tutti, grazie per questo riconoscimento. E come giustamente è stato anticipato, la nostra startup si occupa di riciclare i sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei carciofi per elaborare farine da utilizzare nei prodotti più vari, quindi farina per pizza, taralli. E il nostro lavoro è stato riconosciuto a livello nazionale dalla Union Camere e nel 2024 siamo stati premiati anche dalla Camera di Commercio austriaca. E penso che una delle cose inoltre più belle di questa realtà è che è stata fondata da una persona che era andata via dall'Italia e poi ha deciso di rientrare, quindi la dimostrazione che favorire il rientro dei cervelli porta alla nascita di queste realtà. Bene. Adesso passiamo alle stazioni appaltanti. Con orgoglio invito all'azienda ULSS 7 Pedemontana. Questa azienda si candida ogni anno per il nostro premio e ha davvero una capacità di innovazione, di invenzione che è straordinaria. Anche quest'anno ci ha stupito. Anche quest'anno ci ha stupito con un nuovo progetto. La motivazione del premio riporta la straordinaria capacità di coniugare in un unico progetto il rispetto del CAM, in questo caso era il CAM della ristorazione, con la riduzione e la produzione dei rifiuti e con l'innovazione. E quest'anno si sono inventati, oltre al rispetto di tutti i criteri ambientali minimi, di agganciare un servizio di ristorazione con l'introduzione e l'installazione di smart locker. Sono appunto degli contenitori a chiave per consentire ai degenti lo scambio con familiari o amici di beni di prima necessità al di fuori degli orari di visita. Questo cambia la qualità e il benessere di chi è ricoverato negli ospedali. Complimenti. Sì, è il bar dell'ospedale, quindi sembra una cosa molto banale, ma invece quando si fa una gara, se l'azienda da tempo ragiona in questi termini, ecco che porta anche innovazione. Quindi, dottor Boaletto, che era responsabile del gruppo che ha inventato queste novità, gli do la parola. Beh, molto velocemente e innanzitutto ringrazio anche la dottoressa Zambonin che oggi non è potuta essere qui presente, di cui porto i saluti. E il nostro bando sostanzialmente si basa su 3 driver principali, quindi sostenibilità economica, sostenibilità ambientale e innovazione, come giustamente è stato detto. Non può esserci, come si diceva anche prima, nulla di tutto ciò se questi 3 driver qui non si parlano. E quindi per quanto riguarda la sostenibilità economica abbiamo pensato a un bando che appunto fosse favorevole sia all'azienda che alle imprese che potessero partecipare. Infatti hanno partecipato e hanno presentato offerta, perché adesso siamo andati avanti 8 aziende. E per quanto riguarda la sostenibilità ambientale sono stati utilizzati tutti i CAM. Appena sono usciti nel novembre 2023 sono stati subito inseriti nel bando, che abbiamo anche leggermente modificato proprio per permettere la partecipazione ed esserci tutti questi. E infine anche la parte dell'innovazione, quindi con gli smart locker, proprio per permettere, per far sì che il bar non fosse soltanto un bar, ma fosse proprio un nuovo luogo aggregativo e soprattutto di innovazione e di creazione di un nuovo spazio per gli utenti e per i dipendenti dell'ospedale. Grazie. L'Università di Padova, anche l'Università di Padova è tra i nostri affezionati, ogni anno ci stupisce. Quest'anno si è candidata con più di 7 bandi diversi. Dice, uno vincerà almeno un bando. Un bando ha vinto per la rivoluzione verde e la transizione ecologica.
Un bando davvero interessante perché il bando che hanno presentato è un accordo quadro per la realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica, in quanto ha impostato un servizio che semplifica e rende agevole lo strumento di fornitura, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, sostenendo efficacemente la diffusione delle fonti rinnovabili e il conseguente miglioramento delle prestazioni energetiche dell'Ateneo. Infatti la produzione di impianti fotovoltaici e l'installazione di questi, sì, bisogna sostenere la diffusione degli impianti fotovoltaici, ma se poi lato stazione appaltante c'è una complessità burocratica enorme, questo sostegno la stazione appaltante fa fatica a portarla avanti. Padova si è inventato un accordo quadro che coniuga e semplifica proprio questo strumento. Bravi. Grazie. Allora, solo 2 parole. Devo portare i saluti della rettrice e soprattutto della prorettrice alla sostenibilità, perché nella nostra complessità, ma anche nell'accogliere un po' tutti i principi, abbiamo un prorettore che si dedica proprio alla sostenibilità. Il progetto di cui risultiamo vincitori 1 su 7 è un progetto che non attiene l'attività dell'università intesa come ricerca, ma noi rappresentiamo un po' la produzione, l'area tecnica che tiene in piedi le 180 strutture circa, da Rovigo a Bressanone, passando per Chioggia, Padova e San Vito di Cadore. L'accordo quadro di cui parliamo è appunto un accordo quadro finalizzato all'installazione di impianti ed è il primo che viene fatto in questo senso, perché fino ad ora, per diversi anni abbiamo previsto in tutti i contratti per la realizzazione delle nostre sedi, tra gli elementi qualificanti anche la realizzazione di sistemi alternativi. Però l'impegno dell'impresa non è stato spinto proprio su questo concetto, ma su altre cose, per cui abbiamo deciso di essere noi i promotori delle nostre esigenze e abbiamo sviluppato questo primo accordo quadro che è per una trentina di sedi, è sperimentale, quindi ci siamo tenuti su una soglia bassa, siamo poco sopra i 2 milioni di euro e ha delle caratteristiche peculiari che l'ingegner Beccaro magari ci racconta meglio. Sì, come in altri interventi precedenti si tratta di un appalto pubblico come accordo quadro e come tutti gli appalti pubblici abbiamo avuto delle vicissitudini, ricorsi al TAR, decidere opportunamente come andare a individuare l'impresa e quindi abbiamo fatto dei criteri prestazionali molto elevati al fine di ottenere il prodotto che non fosse solo semplicemente economico, perché anche, come si è detto in uno dei primi interventi, non dobbiamo come stazioni appaltanti solo pensare al soldo, perché se pensiamo sempre al risparmio difficilmente riusciamo a ottenere dei risultati in termini di sostenibilità. Dobbiamo lavorare in termini di qualità. Qualità vuol dire andare a posizionarsi con dei requisiti molto elevati e mettere in gioco le imprese. E nell'appalto tradizionale vuol dire non fare un confronto competitivo, ma semplicemente in fase esecutiva richiedere e ottenere quello che è stato previsto dal bando. Non sempre questo è semplice perché sono 2 approcci completamente diversi. L'ente cerca di ottenere meglio, l'impresa di spendere meno ed è una guerra continua. L'importante è vincerla, abbiamo avuto un po' di fortuna di trovare come vincitrice un'impresa che ci crede, un'impresa qualificata e che ha contribuito adesso a selezionare i prodotti migliori e cominciare finalmente con la fase di installazione che sarà probabilmente il primo accordo quadro di questo tipo. Abbiamo altri accordi quadri impiantistici che sono già la 3ª e la 4ª edizione, faremo tesoro dell'esperienza di questo accordo quadro per migliorarlo e anche per condividere, se richiesto, con altri enti il nostro know-how. Facciamo parte come università anche all'organismo RUS, che è una rete di atenei sostanzialmente, e abbiamo 2 persone sostanzialmente partecipano a tutti gli incontri nelle varie tematiche della sostenibilità e quindi anche da lì riusciamo ad attingere informazioni e a condividere informazioni.
Continuiamo e invito il Comune di Montecchio Maggiore. Il Comune di Montecchio Maggiore è stato premiato per la categoria Coesione e Inclusione Sociale. Quindi, per l'organizzazione del servizio di manutenzione delle aree verdi, che ha valorizzato la biodiversità e l'approccio multidisciplinare dell'intero territorio, secondo le filosofie del CAM, ma si preme in particolare per l'equilibrio tra l'efficacia del servizio e l'inclusione sociale. Il bando infatti aveva previsto 5 diverse aree di intervento nel territorio comunale, di cui una destinata esclusivamente poteva essere data in gestione esclusivamente a cooperative sociali di tipo B, dimostrando nei fatti che l'inclusione e l'efficacia di un servizio possono coesistere. Grazie. Grazie. Io sono un tecnico, non sono un politico e mi occupo di verde urbano, sono un forestale urbano e cercherò di portare in qualche modo la voce degli alberi a questa assemblea di fatto. Mi occupo di verde urbano in concreto, direttamente, anche se mi occupo anche di appalti e quindi di atti amministrativi. E l'aspetto che ci tenevo a trasmettere in qualche modo, cercare di trasmettervi è questo. Quando si parla di verde urbano, di alberi, generalmente i luoghi comuni sono tanti, ma soprattutto il fatto che siano un problema e un costo. Ed è vero che sono un problema e un costo, e di fatto chi si occupa di verde urbano si occupa dei problemi legati alla natura in ambito urbano. In realtà sappiamo negli ultimi decenni, da migliaia di studi scientifici, che la natura in ambito urbano ci fa bene, ci fa tanto bene. I bambini aumentano le facoltà mnemoniche, abbiamo studi strepitosi, ma dobbiamo calarli nella realtà. Quindi le risorse sono importanti, ma prima di tutto bisogna crederci, perché se abbiamo la convinzione che sia solo un problema e un costo, diventa difficile riuscire a gestire un verde pubblico che spesso è dimenticato. Dobbiamo passare dalla banalità della pulizia e l'ordine, come spesso ci viene richiesto di fare, alla qualità, come si diceva, di pensare anche alla biodiversità, anche a tutti gli aspetti benefici legati ai servizi ecosistemici che ormai conosciamo bene, e quindi ragionare in termini di strategici di aumentare gli spazi verdi, rigenerare le nostre città grazie alla natura. Grazie ancora di tutto. Grazie. Finiamo le stazioni appaltanti con l'Università di Verona, che invito il professor Nicolini, ho visto presente, a venire a ritirare una menzione per la categoria Coesione e Inclusione Sociale. Il progetto che hanno proposto è Matching Your Competence, per aver costruito un ponte di collegamento dei giovani con le istituzioni scolastiche, le università e anche il mondo delle imprese, individuando un'attrattività tra gli studenti, l'amministrazione pubblica, confluita anche in una intesa con il Comune di Verona. Prego. Grazie. Grazie alla Regione per il riconoscimento. È il terzo anno che veniamo qui e la Regione apprezza gli sforzi dell'Università di Verona. Lascerò poi, qui con me ci sono la dottoressa Piacentini e il dottor Olivieri, che sono i due, lo staff della sostenibilità dell'Ateneo. Io lascio appunto poi a spiegare il progetto, dico solo che abbiamo colto questa grande occasione che Invitalia e il Ministero delle Politiche Giovanili ci ha dato. Siamo l'unico partner universitario in Italia di questi hub per il matching al lavoro giovanile, e quindi questo ci ha permesso una serie di strategie che altrimenti non avremmo potuto sviluppare. Poi sono anche qui, sono anche da un mese il coordinatore della RUS Veneto, delle 4 università del Veneto, quindi rappresento in qualche modo i 4 atenei nei temi della sostenibilità all'interno della RUS, e se posso sollecito la conclusione di un nuovo accordo per il Green Public Procurement, perché per gli atenei è rappresentato un momento particolarmente importante, e di questo ringraziamo appunto la Regione per averlo creato. Insomma, se posso, questo è un'aggiunta in più. E lascio adesso all'architetto Olivieri l'illustrazione del progetto.
Allora, giusto per presentarlo, è appunto Hub Rete, è un progetto che, come ha detto correttamente il professor Nicolini, ha creato questa collaborazione, l'Università di Verona ha accolto molto positivamente questa proposta di Invitalia e attraverso questo progetto si cerca di potenziare l'inserimento lavorativo con competenze imprenditoriali dei giovani tra i 14 e i 35 anni, con un particolare focus sulle imprese culturali. E l'Hub offre appunto a questi studenti e giovani dei servizi personalizzati promuovendo circa 100 stage retribuiti sia di attività di autoimprenditorialità e preparazione al lavoro di iniziativa. E questo progetto nasce nel 2023 e appunto con l'utilizzo di metodologie innovative, e nel 2024 l'università ha avviato appunto ha spinto l'assunzione dei giovani dell'università all'interno del Comune di Verona con carattere di temporalità per sviluppare, per sfruttare questi giovani con queste nuove forze e competenze alla digitalizzazione e l'inclusione per le amministrazioni locali. Rinnoviamo insomma questa proposta anche in Regione, visto che adesso siamo al carattere comunale e insomma l'idea è un po' questa. Bene. Invitiamo tutti i premiati a scendere a fare una foto di gruppo. Se vi fermate visto qui, che chi è già qui, il tempo ce lo consente. proviamo a fare una foto E insieme. ricordo che quest'anno la customer dell'evento la trovate scansionando il QR code che c'è sul retrocopertina e vi invitiamo a Direi rilasciare anche il dottor anche Costa di i Venezia vostri commenti e della sua sull'iniziativa. sostenibilità. Dai, insomma, le corse. Allora, i premiati di molto premiati dalla Galdi al centro, avevano 28 premi che ha preso Galdi. Andrebbero anche esposti per terra, perché uno delle sciarpe come fai un po' calcistico? E li teniamo noi, guarda, facciamo così, camere li teniamo, tu tieni questo e noi ne teniamo due. Noi riusciamo una corona attorno a Galdi. Tutto è Galdi. Vedete? Bene, grazie. Grazie. Bene, fra un po' siamo arrivati un po', abbiamo finito un po' prima, fra un po' ci sarà anche il light lunch, intanto c'è una pausa caffè. Però così ci concediamo anche una pausa caffè a metà pomeriggio. Da un punto di vista organizzativo faremo i primi 4 interventi, quindi chiamo qui ad accomodarsi sulle poltrone Silvano Falocco che è già pronto, Rita Bertocco, direttrice della Regione del Veneto, Roberto Grassi e Antonio Cavallin Toscani. Quindi intanto vi accomodate voi, iniziamo sentendo i loro interventi, faremo una piccola pausa caffè e poi cominciamo con la sezione ambiente, quindi con Paolo Giandon della direzione ambiente, direttore, Stefania Tesser, direttrice di ARPAV, Paola Carron e Felice Costa di ANCE Rovigo e Veneto. Allora, introduco il pomeriggio. E Silvano Falocco, per chi
è un nostro affezionato della nostra iniziativa, siamo appunto all'8º anno, è la nostra mente ispiratrice, il fondatore scientifico del forum nazionale, da cui noi nasciamo 8 anni fa come Costola. Infatti il forum della Regione del Veneto nasce proprio così come costola di quello nazionale, di cui Silvano è il fondatore e l'organizzatore. Silvano, oltre ad essere diventato negli anni un'importante presenza che ci ha accompagnato, ogni anno ci porta le testimonianze che a livello nazionale e europeo si muovono, quindi dà a livello nostro territoriale un respiro sovraregionale, quindi è sempre i suoi interventi sono sempre un contributo interessante di riflessione. Oggi però l'ho invitato a parlare del nostro piano, non solo quindi di quello che succede, di come si sta muovendo a livello nazionale ed europeo la legislazione e le progettualità, ma anche e soprattutto del nostro piano, perché la Fondazione Ecosistemi ci ha aiutato nella scrittura e nel dare proprio quel taglio trasversale che il nuovo piano di azione degli acquisti della Regione del Veneto ha assunto. Come vi dicevo stamattina, è un po' una nuova generazione di piani, cioè non si è focalizzato solo e unicamente sulla parte del dare dei target e degli obiettivi da raggiungere sul tema degli acquisti verdi, ma si è posto delle ambiziose progettualità trasversali che saranno appunto poi declinate negli interventi del pomeriggio. Però intanto l'introduzione sul nostro nuovo piano la lascio a Silvano. Silvano, prego. Allora, intanto buongiorno, io cerco di mettere un po' assieme le informazioni, alcune informazioni di tipo magari nazionale ed europeo con il piano della Regione Veneto, per capire anche perché il piano si può dire che va in questa direzione. Noi ogni volta che facciamo un'iniziativa non di questo tipo ma di tipo formativo, stiamo lì a spiegare la differenza tra criteri ambientali minimi e Green Public Procurement, nel senso che il Green Public Procurement è una politica, mentre i CAM sono uno strumento per la diffusione della politica. Questa premessa è necessaria perché, essendo una politica, quella del Green Public Procurement, si incrocia con le politiche di un'amministrazione, cioè è nata per incrociarsi con le politiche di un'amministrazione. Poi ovviamente la sua riduzione ai criteri ambientali minimi, che sono una delle forme che noi stiamo adottando, in verità una forma che l'Europa ha adottato con i criteri comuni europei, che non hanno un carattere mandatorio, ma che con l'approvazione ultima, proprio alla fine della legislatura, del regolamento sull'ecodesign, c'è l'articolo 58 dove appunto fa riferimento alla necessità da parte degli Stati, alla possibilità da parte degli Stati di rendere obbligatorio lo strumento del Green Public Procurement, proprio perché l'Unione Europea si rende conto che il tasso di adozione del GPP è molto vario in Europa, l'utilizzo dello strumento è molto differenziato, mentre i paesi del nord Europa in linea di massima non hanno bisogno di una obbligatorietà, perché le amministrazioni si muovono molto per buone pratiche, quindi accade che magari il tasso di applicazione del GPP può essere più elevato di paesi che hanno questo strumento come obbligatorio. Nei paesi del sud Europa è più facile passare, e anzi è necessario passare per una sua obbligatorietà normativa, ma quello dipende dalle culture giuridico-amministrative di ogni singolo paese. L'Unione Europea ha fatto un passo in avanti dicendo appunto che deve essere obbligatorio, e la Francia seguirà l'Italia, che è l'unico paese che ce l'ha obbligatorio in per il codice dei contratti, per l'articolo 57,1 e 2, che ce l'ha obbligatorio in tutte le procedure di gara. La Francia ci seguirà tra un anno, a partire dal 2025. Però
questa prima considerazione è necessaria perché è ovvio che se noi abbiamo i CAM e i CAM sono uno strumento obbligatorio, uno può pensare che il GPP sia di per sé attuato per definizione, perché è obbligatorio l'adozione dei CAM e quindi il tasso di applicazione è solamente un mancato o un integrale rispetto della legge. Potrebbe essere letto così, in effetti non è, perché quando abbiamo davanti invece una politica, questa politica si incrocia con tutti gli strumenti che un'amministrazione ha. È per questo che i piani di azione devono andare in quella direzione, cioè aumentare l'interdipendenza tra lo strumento del Green Public Procurement e gli altri strumenti scusate, di pianificazione territoriale, fare in modo che si leggano, si incrocino e ogni strumento non vada un po' per conto suo. La prima osservazione che va fatta sul piano è che il piano ha un carattere di continuità. Questo lo dico perché non sono molte le regioni, qualcuna ce n'è, però non sono molte le regioni che hanno un carattere di continuità, di stabilità nella produzione di un piano. Molti l'hanno fatto una volta, poi non l'hanno più rielaborato. È importante questo carattere di stabilità di un intervento di questo tipo, perché questo ha la necessità della continuità per cambiare le politiche degli acquisti oppure di beni, servizi o nella realizzazione delle opere. Serve una continuità di intervento. È necessario capire da parte di tutti gli operatori economici e istituzionali che la direzione è quella e una volta intrapresa non si va indietro in questa direzione. Questo è importante per garantire un'applicazione, perché altrimenti si innestano tutti quei meccanismi che possono essere letti come aspettiamo che gli passi, cioè aspettiamo che a qualcuno che si è alzato storto oggi con l'idea di applicare il GPP, domani invece gli passi l'utilizzo di questo strumento, cioè gli passa l'idea che questo strumento debba essere utilizzato. Invece la continuità qui è la prima cosa che viene in mente leggendo il piano. Il piano ad un certo punto fa il monitoraggio del successo nel raggiungimento degli obiettivi dei piani precedenti, quindi tratteggia la continuità. Questo è un elemento chiave, perché in questo caso appunto è dal 2016 che esiste un piano, quindi significa che per questo ciclo di pianificazione arriveremo al 10° anno, faremo la festa del 10° anno del piano di azione per il GPP. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento che va evidenziato è quello, diciamo, che ha molto a che fare con quello che dicevo prima, il fatto che il Green Public Procurement sia uno strumento con l'incrocio tra obiettivi e azioni. Qua sono previste 30 azioni e la lettura di queste azioni, e poi è così in tutto il piano, è sempre incrociata con altri strumenti. Su questo dico che le amministrazioni devono fare uno sforzo, lo fanno anche attraverso il piano, perché altrimenti i soggetti, non solo gli operatori economici, ma i soggetti istituzionali vanno al manicomio con una diffusione, una approvazione di sigle che ne nasce una ogni tanto, e quindi hai la direttiva, quella relativa al reporting di sostenibilità, il regolamento delegato che la regolamenta, hai la direttiva sulla due diligence, hai il DNSH, e incrociare tutti questi elementi. Questi hanno una matrice comune evidentissima per chi si occupa di questi temi, ma non per chi non si occupa di questi temi. Chi non si occupa di questi temi non vede che hanno una matrice comune, allora bisogna aiutare a tenerli assieme. Lo fa il piano soprattutto facendo riferimento all'altro degli strumenti, ovvero l'Agenda 2030, richiamando ogni volta come gli obiettivi e le azioni facciano riferimento all'Agenda 2030. Ora, tutte queste colonne che io vi ho nominato, cioè
il DNSH, che significa tassonomia ambientale, ma significa PNRR e domani fondi comunitari. La direttiva sul reporting di sostenibilità, che significa essenzialmente ESG, la due diligence, che richiama i 6 obiettivi del DNSH, e ovviamente il Green Public Procurement. Tutti questi noi dobbiamo ogni volta aiutare agli incroci, perché questi incroci ci sono. Io vi consiglio dalla prossima volta, ad esempio, di iniziare a classificare gli impatti degli interventi in 10 categorie. 6 sono quelle che vengono dal DNSH, che però non si sa per quale motivo nella direttiva sulla responsabilità delle imprese sono diventati non 6 ma 5, perché clima riassume adattamento climatico e mitigazione climatica, però gli obiettivi sono 6 in campo ambientale: adattamento, adattamento climatico, mitigazione climatica, gestione delle risorse idriche, economia circolare, riduzione degli inquinanti, degli inquinamenti in acqua, aria, suolo e tutela della biodiversità. 6 obiettivi, però come vi dicevo gli ESG ne mette 5 perché il clima lo mette assieme. Vabbè, sono stranezze del legislatore. E in campo sociale però ne mette 4 di questi obiettivi sociali, probabilmente richiamando la futura tassonomia sociale. È probabile che la tassonomia sociale, quando uscirà, attualmente è in corso ancora di discussione, avrà 4 aspetti sociali da tutelare. Noi li dobbiamo scrivere, cioè li dobbiamo tenere a mente, ovvero forza di lavoro propria, lavoratori dipendenti o a contratto a tempo determinato o indeterminato, forza di lavoro propria, lavoratori e lavoratrici nelle catene del valore, cioè quelli che sono di cui noi ci occupiamo attraverso le catene di fornitura, comunità territoriali e quindi gli impatti sul territorio, e utenti, spettatori, dipende che tipo di attività economica è, cioè l'impatto sull'utilizzatore finale. Ecco, questi 6 obiettivi ambientali e questi 4 obiettivi sociali saranno la matrice, uno potrebbe dire teorica, però insomma metodologica, a cui noi dobbiamo fare riferimento sempre, perché e dobbiamo aiutare noi, perché il legislatore europeo qualche volta non si aiuta. Anche lì sono magari diverse direzioni che hanno elaborato le politiche e magari hanno delle letture che sono leggermente differenti, però se uno dice i 10 obiettivi, uno dice come sarebbe, non erano 9? Sì, perché l'altro ne ha riuniti 2, allora 10 andate sicuri. Allora noi abbiamo aiutato in questo a mettere assieme azioni, obiettivi, almeno per quel che riguarda l'Agenda 2030, che a volte ha una lettura misteriosa, no? A volte vedo che molte amministrazioni faticano, e anche qualche impresa, a vedere non tanto gli obiettivi ambientali, che sono più leggibili, ma ad esempio gli obiettivi sociali, che hanno delle catene logiche un po' lunghe, e quindi uno dice aspetta, in che senso questo riduce le diseguaglianze? Deve andare a fare un ragionamento che è una catena logica che viene da una tecnica che è quella del determinanti, stato, impatto, di PSIR, diciamo, il modello di PSIR, viene da lì come ragionamento, deve fare la catena logica indietro e deve andare a capire dove impatta, dove incide questo obiettivo. Allora, la cosa interessante del piano è che ha tante attività, il 21,2% delle azioni proposte sono nell'ambito della sperimentazione. Questo è molto importante perché il GPP non copre tutto, perché le categorie merceologiche che sono coperte da CAM, cioè le 21 categorie, cioè sono 13 categorie merceologiche, ma con le sottocategorie sono 21, coperte da criteri ambientali minimi, non riguardano tutti gli acquisti di beni e servizi e di opere delle pubbliche amministrazioni, riguardano una parte di queste. Quindi è importante estendere le categorie merceologiche, differenziare quando possibile anche i criteri che vengono ipotizzati, facendo delle sperimentazioni, perché queste sono politiche infatti che hanno una dose di pragmatismo
cioè sono comunità di pratica quelle delle amministrazioni che implementano il Green Public Procurement, e le innovazioni si vanno facendole, non si vanno pensandole, si vanno realizzandole. Quindi le cose importanti sono, quando tu vai in giro, è uno scambio con gli altri paesi europei, capire che cos'è che stanno facendo gli altri, perché ti vengono delle idee, realizzando delle attività, e quindi magari modifichi anche i criteri, perché molte cose noi di questi aspetti non le conosciamo bene. Noi stiamo impazzendo su una gara sulle divise dei Vigili del Fuoco, che è una gara nuova, non avrebbe i CAM, perché sarebbe un settore esentato, che è tutto materiale ignifugo, dove per fare delle divise che siano durevoli, cioè soggette meno a usura, servono dei veri e propri laboratori di ecodesign, perché uno dice sì, ma le mostrine, i gradi, il logo che viene messo, l'imbottitura interna, come fanno a essere disassemblabili? Non è scontato che questo ci sia. E quindi questo il piano lo dice, fa tante proposte innovative. Il terzo elemento, e quindi secondo me per quello è importante, il terzo elemento è quello che collega sempre il GPP a quelle che sono politiche, intanto alle 3 politiche principali a cui il Ministero dell'Ambiente ha collegato il Green Public Procurement, cioè economia circolare, decarbonizzazione dell'economia, riduzione degli inquinamenti. Ci mette invece giustamente la tutela della biodiversità, perché il GPP ha un legame con questa, e anche i criteri sociali, cioè capire come il Green Public Procurement è uno strumento in funzione delle politiche per la decarbonizzazione. Guardate che questo qui non è chiaro neanche negli uffici clima. A me capita tantissime volte che parlo con il responsabile dell'ufficio clima di un'amministrazione e quello ti dice: ma cosa c'entrano gli acquisti con la decarbonizzazione? Che a me sembra una domanda incredibile fatta da un responsabile ufficio clima, ma il problema sono gli acquisti, e che uno non pensa che quei 283 miliardi in Italia, quei 2.300 miliardi in Europa possano orientare l'economia, e quindi questo è una delle trappole in cui cadono anche gli esperti, quindi magari non vede i legami così bene. Chi conosce la materia li vede i legami, ma altrimenti sono di difficile lettura, e quindi è interessante che il documento faccia un lavoro di articolazione tra Agenda 2030 e i criteri di NSH. Guardate che sui criteri di NSH, cioè quelli che fanno riferimento ai 6 obiettivi ambientali e che vengono richiamati dall'articolo 41 del Codice dei Contratti, quindi domani noi avremo le relazioni di sostenibilità per le opere pubbliche, tutte che dovranno dimostrare di aver rispettato quei 6 obiettivi ambientali. Questo qui non viene chiamato DNSH dentro il codice, ma vengono elencati i 6 obiettivi ambientali. Questa è una spinta enorme al GPP. Noi pubblichiamo l'intero rapporto dell'Osservatorio Appalti Verdi, che noi facciamo con Legambiente, lo pubblichiamo il 4 di luglio, ma è impressionante come sono aumentati i tassi di adozione dei CAM dell'edilizia collegati al DNSH, perché questo è stato trainato dal DNSH e lì schizziamo proprio nell'applicazione, dal 30% passiamo al 60%, proprio perché questo strumento, questo approccio è comunque un fattore di traino. Ora, questi elementi, se li teniamo assieme, si trainano l'uno con l'altro e quindi si riescono a raggiungere dei risultati molto più efficaci. Quindi è importante farlo, ed è importante quando in una parte del piano, che appunto diceva Giulia, è pensato in un altro modo, perché è pensato come uno strumento delle politiche. Si fa riferimento alla necessità dell'integrazione. Noi utilizziamo una matrice che mette in collegamento ogni singolo requisito di un CAM con un obiettivo, o nell'ambito dell'ESG, o nell'ambito dell'Agenda 2030, o nell'ambito del DNSH, perché quel requisito permette di raggiungere
degli obiettivi che poi siamo noi a classificarli in modo differente. Uno non deve essere guidato dalla classificazione, perché se no ognuno, diciamo, non mi viene una cosa romana ma non la dico, che però chiarirebbe, che a Roma si dice a Roma ogni giorno s'alza un fregno, che è un modo per dire che s'alza qualcuno per dire ora te lo classifico io in un altro modo, dico sì, ma questo è sempre lo stesso. Quindi però chiarisce l'idea che non dobbiamo farci guidare dalla classificazione. Sono le politiche che guidano su grandi problemi, poi se le classificano in un modo o in un altro, quello viene dopo. Quindi dobbiamo essere noi in grado di aiutare. In ultimo dico che noi stiamo in questo momento lavorando su 2 progetti europei che io voglio fare incrociare molto con le politiche anche della Regione Veneto, mi piacerebbe. Il primo è perché cerchiamo molti alleati, diciamo, su queste politiche. Il primo è lo strumento si chiama BESA, così per mettere un altro acronimo, è il Buy European Sustainable Act, e sarebbe un atto della Commissione europea per comprare europeo e sostenibile. Per grandi acquisti strategici che hanno un ruolo strategico nell'economia, l'Europa non si può far trovare impreparata, cioè la competizione che ha con la Cina o con gli Stati Uniti è talmente impari, perché gli Stati Uniti hanno messo 800 miliardi diretti nell'IBAN delle imprese. È ovvio che tu non puoi competere se invece qui la regolamentazione tende tutta a dire no, libero mercato globale dappertutto, l'Europa si smonta. Quindi noi per alcuni acquisti che incidono su siderurgia, cioè parliamo appunto molte volte partiamo dal cemento, partiamo da lì, diciamo, dal cemento, l'acciaio e così via, ma per grandi acquisti strategici che gli acquisti abbiano anche una valenza europea. È un atto che fa, diciamo, è quello contrapposto all'Inflation Act, quello che è stato approvato dall'amministrazione Biden. Però su questo deve essere europeo e sostenibile. Questa è una politica che una campagna che stiamo facendo. Pubblichiamo in questo mese un rapporto sull'impatto di questa politica in Europa e in Italia, e io credo che, ad esempio, per industrie che sono molto importanti nel contesto nazionale, la dobbiamo fare, cioè non possiamo andare a mani basse, perché altrimenti tra 15 anni non c'è più l'economia europea. E questa è la prima questione. La seconda, e quindi vorrei incrociarlo in un qualche modo perché mi sembrerebbe utile, la seconda invece è che noi facciamo tutto noi, quindi stiamo promuovendo una proposta di legge nazionale per istituire una task force, l'abbiamo chiamata, sul rispetto dei diritti umani lungo le catene di fornitura, perché nessuna amministrazione riesce a controllare che vengano rispettati i diritti umani lungo le catene di fornitura, e quindi di fatto questo tema non c'è. C'è solo in quei paesi che hanno delle strutture nazionali che sono in grado di farlo, e lo fanno per conto delle amministrazioni. Siccome il dumping sociale è molto praticato da imprese globali, è importante capire chi ha bassi costi perché non tutela i diritti umani, non paga i salari e ha dei costi sociali molto elevati, ma se noi non siamo in grado di controllarlo non lo sapremo mai. Quindi stiamo lavorando per l'istituzione di questa task force. Speriamo di arrivare a un testo condiviso entro settembre, e poi su questo faremo un'iniziativa nazionale. Però per dire che questo, il piano della Regione Veneto, poi ho chiuso, fa parte dei piani, non è l'unico, però fa parte dei piani di questa nuova generazione, quelle che iniziano a dare per scontato il fatto che il GPP, che i CAM siano obbligatori, e iniziano invece a vedere come questo strumento possa orientare realmente l'economia e la società.
Grazie Silvano, sì, infatti era un po' il tema che introducevo anche stamattina, che il nostro piano appunto è di nuova generazione, nasce quindi dando per scontata l'applicazione dei criteri ambientali minimi, ma spostando e ampliando la sua vista sul tema sociale da una parte e anche sulle relazioni con le altre politiche. Iniziamo quindi gli approfondimenti di questo nostro piano con le altre politiche. I primi interventi del pomeriggio sono allora di Rita Bertocco di Regione Veneto, una collega dirigente della Regione del Veneto, e di Roberto Grassi, che iniziano parlandoci del Pact CTE 2014-2020, progetto territori, che è un progetto europeo che fa focus anche a livello europeo di questa progettualità sull'importanza degli acquisti verdi. E poi presentiamo l'altra, proseguiamo. Vai, prego Rita. Grazie, buongiorno a tutti. Inizio dicendo che la mia unità non si occupa di appalti di GPP o di appalti innovativi, come vedremo poi in seguito come tema di ulteriore di dettaglio. Noi ci occupiamo della cooperazione territoriale europea, più nota come Interreg, è il secondo dei due obiettivi della politica di coesione, che è la principale politica di investimento europea, e non ci occupiamo di GPP, di appalti innovativi, ma ci occupiamo di creare le condizioni affinché si possano affrontare sfide territoriali anche su temi così di dettaglio come il GPP, anche grazie alla condivisione, all'appartenenza a comunità di pratiche, per citare un tema già presentato più volte nel corso della giornata, e in queste comunità di pratica quindi affrontare queste sfide anche grazie alla condivisione di soluzioni innovative, la condivisione di risorse e di sforzi da parte di tutti gli appartenenti, per arrivare ad un livello di innovazione che permetta di concorrere allo sviluppo territoriale delle regioni europee e superare i divari. È un po' questo l'obiettivo della politica di coesione. E in questo percorso del progetto Territori vedremo come il progetto Territori interseca perfettamente il PAR GPP Veneto e le altre strategie regionali. Abbiamo avuto modo di collaborare proprio perché la cooperazione territoriale insegna un metodo di lavoro che contribuisce al successo dei risultati della cooperazione, con tutta una serie di attori. Sono certamente gli attori che fanno parte del protocollo d'intesa con la Regione, quindi tutte le università venete, Union Camere del Veneto e ARPAV, con attori anche a livello nazionale, quindi con Agide, in particolare con Agide, con l'iniziativa Smart Italy, che è proprio un programma strategico nazionale a sostegno della sperimentazione per le pubbliche amministrazioni degli appalti innovativi, e quindi parleremo poi più in dettaglio degli appalti innovativi come leva di sviluppo per il mercato. E certamente queste iniziative nazionali a cosa tendono di base? A supportare la competenza, lo sviluppo di competenze appropriate nelle pubbliche amministrazioni, che poi sono la base per portare avanti progetti così ambiziosi. Abbiamo certamente anche collaborato a livello interdirezionale con colleghi della Direzione Affari Generali, Acquisti e Affari Generali, colleghi dell'ambiente, della ricerca, innovazione e energia, proprio perché sono temi che vanno a intersecare più strategie regionali, pur essendo appunto così di dettaglio, ma abbiamo visto come il coordinamento e l'integrazione sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti. Ora, nelle mie slide troverete molte informazioni di contesto. Io cercherò magari di andare velocemente sulle prime, però restando agli atti potrete poi eventualmente approfondire anche questi temi. Come si diceva, la politica di coesione è la principale politica di investimento dell'Unione Europea. Per darvi un ordine di grandezza, parliamo per il periodo di programmazione settennale 21-27 di più di 75 miliardi di euro di fondi europei, a cui contribuiscono e si aggiungono poi circa 32 miliardi dei confinanziamenti nazionali. Come si diceva, è una politica che mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni europee, è organizzata con cicli di programmazione di 7 anni. In tutti questi cicli certamente le amministrazioni nazionali e regionali partecipano nella definizione delle priorità strategiche, che poi vedremo nel dettaglio, portando le istanze
dei territori nei tavoli di negoziazione e di concertazione. Ed è per questo che uno dei principi chiave della politica di coesione è il principio del partenariato, che significa che il territorio, tutti i partner rilevanti dalle amministrazioni ai vari livelli al partenariato economico e sociale sono coinvolti nel processo di creazione degli strumenti operativi poi per l'attuazione degli obiettivi della politica di coesione. Vedete da questa slide che si tratta del secondo obiettivo. Il primo obiettivo è invece l'obiettivo forse più conosciuto, obiettivo investimenti per la crescita e l'occupazione, è sostanzialmente l'obiettivo in cui si inseriscono i programmi regionali FESR, FSE Plus, che probabilmente avete intercettato nella vostra attività. Ma Interreg nella sua evoluzione ha conosciuto una crescita esponenziale fino a diventare appunto il secondo obiettivo della politica di coesione, a dimostrazione di quanto sia importante la cooperazione tra paesi, tra regioni, città europee per raggiungere e massimizzare l'impatto dei fondi che vengono definiti fondi strutturali, fondi di investimento europei. In questa slide vedete i 5 obiettivi di policy, gli obiettivi strategici della politica di coesione, che ormai probabilmente avete incontrato più volte nel corso della vostra attività. Quello che rileva oggi sottolineare è che certamente la politica di coesione è una politica green. È una politica green, lo si vede nell'obiettivo strategico 2, un'Europa più verde, ma il tema della sostenibilità ambientale è un tema trasversale. E c'è un altro principio che supporta questo orientamento green della politica di coesione, al di là ovviamente del quadro più generale del Green Deal, dell'Agenda 2030, ed è il principio della concentrazione tematica. Con la concentrazione tematica l'Europa, con il pacchetto regolamentare, impone che i programmi di attuazione della politica di coesione concentrino la maggior parte delle risorse, parliamo di circa il 60%, su alcuni obiettivi, tra cui a misura preponderante l'obiettivo di policy 2. Qui vedete l'evoluzione di Interreg da una semplice iniziativa comunitaria con una minima dotazione finanziaria fino alla programmazione 14-20, che è stata la prima programmazione in cui è diventato un vero e proprio obiettivo della politica di coesione con un regolamento dedicato. Nel 21-27 c'è stato un leggero decremento della dotazione finanziaria per Interreg e ora attendiamo l'orientamento della nuova Commissione. Certamente stiamo già lavorando nei vari tavoli di concertazione al sostegno della politica di coesione, ma più nel dettaglio dei programmi Interreg, proprio per l'impatto che hanno generato nei nostri territori e per la possibilità di condividere esperienze, buone pratiche, approcci innovativi con il partenariato di tutta Europa. Con Interreg, per chi non lo conoscesse, cosa facciamo? Finanziamo la cooperazione tra enti che possono essere sia pubblici che privati, con ovviamente specifiche che cambiano di programma in programma, che appartengono a varie aree geografiche che sono definite sulla base della omogeneità delle caratteristiche di ciascuna, e si parte da regioni confinanti, quindi con programmi transfrontalieri più piccoli, ad esempio l'Italia-Austria, l'Italia-Slovenia, come vedremo poi nella slide successiva, fino a coprire aree più ampie. All'interno di questi progetti si scambiano buone pratiche come livello base di cooperazione, oppure si testano fino ad arrivare a testare soluzioni innovative, anche importando risultati innovativi da programmi a gestione diretta, come per esempio l'Horizon 2020. Interreg viene spesso definita una nicchia, aperta solo a esperti di settore, perché è vista come uno strumento estremamente complesso. Si lavora in lingua, si lavora con delle scadenze che non sono quelle del PNRR, però sono comunque molto stringenti. Gli oneri amministrativi non sono pochi, ma nel corso delle generazioni di Interreg si è lavorato molto alla semplificazione, e la semplificazione della gestione è proprio una delle caratteristiche dei programmi Interreg 21-27. Sono progetti che hanno una caratteristica comune, sono progetti sostenibili, proprio perché rispondono al quadro più generale degli obiettivi di policy della politica di coesione, ma sono sostenibili e devono esserlo anche dal punto di vista finanziario e dei risultati.
quindi sono progetti di qualità. L'Europa è sempre più esigente, quindi a seconda chiaramente delle specifiche di ciascun programma, i progetti europei sono progetti ambiziosi che però portano risultati concreti nei nostri territori. Qui nella slide vedete quali sono i programmi che insistono nella Regione Veneto, sulla Regione Veneto e di cui ci occupiamo. Partiamo dai programmi transfrontalieri, Italia-Austria, Italia-Croazia, l'Italia-Slovenia, per passare poi ai programmi più ampi, transnazionali e interregionali, che quindi coprono non più solo i livelli provinciali che interessano invece i programmi transfrontalieri, ma livelli regionali e nazionali. E quindi il Central Europe, IPA-Adrian, Spazio Alpino, Euromed, Interreg Europe, più dei programmi interregionali di supporto Urbact, Espon 2030 Interact, supporto appunto alla generazione di idee innovative. In ciascuno di questi programmi la Regione Veneto porta le istanze dei propri territori e ha un ruolo ben definito sia nella programmazione sia nell'attività di attuazione, fino anche alla valutazione dei progetti che vengono candidati. Trovate nel link a fondo di questa slide, il Veneto verso il 2030, il sito della nostra area Capitale Mano Programmazione Economica, che raggruppa tutti gli aggiornamenti sull'attuazione della politica di coesione, gli interventi regionali a valere sui programmi regionali e della CTE, e chiaramente aggiornamenti sui programmi di cui siamo direttamente autorità di gestione, come l'Italia-Croazia, e a breve sarà disponibile anche un sito dedicato che si aggiunge al sito regionale dedicato proprio alla cooperazione territoriale europea. Questi programmi sono però parte di una cornice più ampia, una cornice programmatica strategica, che sono le strategie macro-regionali, EUSAR e EUSALP, quindi strategie, possiamo definirle di geopolitica, sono quadri strategici di riferimento in cui gli Stati definiscono le proprie priorità politiche e a cascata queste priorità le ritroviamo poi nei programmi di cooperazione e anche i programmi regionali, in un'ottica di integrazione, come si diceva prima. Infatti l'architettura istituzionale in cui ci inseriamo è l'ambiente ideale per favorire il coordinamento tra fondi, che è una richiesta sempre più pressante da parte della Commissione, che ci permette poi di essere più efficaci e ottimizzare i risultati della gestione dei fondi europei. Trovate però più dettagli nelle slide anche in caso di approfondimenti che voleste portare avanti. Come si comporta il Veneto nella cooperazione territoriale europea in Interreg? Il Veneto ha sempre dimostrato una buona partecipazione, una certa vivacità progettuale. Vedete che nel 14-20 sono stati finanziati circa più di 300 progetti, 317, con un totale però di 516 partecipazioni, perché ciascun progetto ovviamente raggruppa un consorzio, un partenariato di enti e un'allocazione di fondi FESR, quindi fondi europei per lo sviluppo regionale, di più di 80 milioni di euro. Certamente sono cifre che sono piuttosto limitate se paragonate ai finanziamenti che caratterizzano i programmi regionali o altri programmi a gestione diretta, ma i programmi Interreg, i progetti Interreg hanno permesso la creazione di reti in tutta Europa che si sono sempre più rafforzate nel giro delle varie programmazioni e hanno permesso di creare dei risultati concreti nei nostri territori. Ovviamente la programmazione 21-27 è ad una buona fase di avvio, c'è stato qualche ritardo nell'avvio di alcuni programmi. Vediamo che a livello Veneto sono stati già allocati quasi 7 milioni di euro. Ovviamente la situazione al momento è leggermente cambiata, perché sono in fase di sottoscrizione i contratti di finanziamento per una serie di progetti afferenti a più programmi, però possiamo dire che la partenza per questa programmazione è sicuramente positiva. Questa è la disponibilità finanziaria per il periodo 21-27 dei programmi. Quello che rileva dire è che il finanziamento dell'Europa va dal 75% all'85% e a questo in ciascun programma si aggiunge un cofinanziamento nazionale a valere sul fondo di rotazione. Qui ritrovate gli estremi normativi
I flussi finanziari per il cofinanziamento sono certamente in capo al MEF IGRUE e la novità della nuova programmazione è che questi fondi complementari sono disponibili e accessibili anche ai soggetti privati, e questo dimostra l'investimento che è stato fatto anche a livello nazionale a sostegno della partecipazione di tutto il partenariato nazionale italiano. Come vi dicevo prima, Interreg non deve spaventare, le opzioni semplificate dei costi sono una realtà che è stata introdotta nella nuova programmazione. Questo significa che al di là delle piccole differenze tra i vari programmi, molte voci di spesa, che sono quelle che poi nella gestione dei progetti possono aver creato in passato grandi mal di testa ai nostri beneficiari in fase di controllo e di audit, sono state semplificate, sono stati introdotti molti meccanismi di flat rate, lump sum, in modo tale da evitare eccessivi controlli poi sulla spesa, ma invece più controlli sull'attività, a dimostrazione che i progetti dovranno essere sempre più efficaci sui nostri territori e raggiungere obiettivi concreti. Nella presentazione, prima di passare poi in concreto al progetto territorio e a spiegare come si aggancia al PAR GPP, ritrovate alcuni esempi di progetti. Su questi magari vado veloce perché poi li riprenderemo. Per avere però più informazioni sulla progettualità Interreg ci sono varie piattaforme che vi consiglio di vedere. Sono piattaforme gestite a livello centrale e nazionale come Smart CTE o a livello europeo come KPU e Coisio. Ovviamente informazioni soprattutto in lingua nazionale si possono ritrovare nei siti regionali delle varie regioni italiane, in particolare appunto anche la nostra, nei siti di programma dove ciascun progetto ha un sito dedicato e appunto in queste piattaforme che sono una banca dati preziosissima proprio per attingere a soluzioni innovative che possono essere poi introdotte nelle nostre amministrazioni. Molte amministrazioni venete, tra quelle che hanno partecipato ai progetti, hanno colto lo spirito della cooperazione, hanno adottato l'approccio della cooperazione e hanno inserito la partecipazione ai progetti Interreg proprio nelle loro strategie di sviluppo, e questo si è dimostrato vincente per loro, che hanno obiettivamente raggiunto dei risultati anche di innovazione, soprattutto di innovazione nelle pratiche dell'amministrazione che arrivano appunto dallo scambio di buone pratiche a livello europeo. Un'altra iniziativa importante nazionale che può far comprendere l'importanza dei progetti sono i progetti faro della cooperazione, che sono progetti che hanno comportato, prodotto cambiamenti effettivi, soprattutto misurabili e duraturi nei nostri territori. Questa raccolta di progetti è stata curata dall'Agenzia per la coesione territoriale, un organismo importante della governance nazionale della cooperazione, che però ha cessato le sue funzioni assorbite poi dal Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma certamente il lavoro fatto è un lavoro attualissimo, è ancora disponibile nel link che ritrovate nella prima immagine, e tra questi progetti faro c'è un progetto Veneto, c'è il progetto Circe 2020, un progetto in tema di economia circolare che, come vedremo poi, è stato mappato all'interno del programma PAR GPP. Protagonista del progetto è senz'altro ARPAV, la nostra agenzia regionale per l'ambiente, e vedremo poi nel dettaglio quali sono alcuni dei risultati prodotti dal progetto. Come il progetto Territori si inquadra nella governance nazionale. Nella governance nazionale il Dipartimento Politiche di Coesione ha istituito questa architettura di progetti strategici finalizzata al coordinamento tra programmi, alla capitalizzazione dei risultati della cooperazione e alla creazione di percorsi innovativi a partire dai risultati della CTE. Il progetto si inserisce in una delle linee del programma complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei programmi CTE, chiamato PAC CTE, ed è stato negoziato con le regioni in un percorso piuttosto lungo e complicato, che ha visto però la partecipazione attiva delle regioni, che hanno presentato le proprie istanze e hanno definito
l'architettura proprio di questi 3 progetti strategici. Il primo appunto è territori, altri 2 sono legati alle sinergie, poi le vedremo nel dettaglio, sinergie con i programmi e un altro alla formazione delle competenze. I progetti si chiamano Sinergie, Semplificazione e Sapere. Il progetto strategico territori è stato testato su 3 aree pilota. La prima area pilota è l'area adriatico-balcanica, poi l'area mediterranea e l'area alpina Europa centrale. Il Veneto è coinvolto nell'area alpina Europa centrale. È un progetto che è coordinato da Regione Puglia in un comitato però paritetico. Insieme a Regione Puglia c'è anche Regione Toscana e Lazio e Regione Friuli Venezia Giulia sono regioni partner di questa iniziativa. L'obiettivo di territori è la creazione di modelli riutilizzabili e replicabili da altre regioni per valorizzare i risultati della CTE. In particolare vedremo poi come si sia arrivati a definire la creazione di una piattaforma, quindi chiamiamola anche comunità di pratica, su un tema specifico all'interno della macrocategoria dell'economia circolare. Queste sono le regioni coinvolte nelle 3 aree pilota, ciascuna come vedete ha individuato un focus tematico. Questo è il focus tematico della regione Alpina Europa Centrale, poi nel dettaglio entrerà Roberto Grassi che è l'esperto incaricato per supportare le regioni in questo percorso. Quello da cui si è partito è certamente una mappatura dei progetti Interreg rilevanti. Vedete che sono stati identificati alcuni progetti nel tema dell'economia circolare con un focus su GPP nell'edilizia sostenibile. I programmi di riferimento sono sia transfrontalieri che transnazionali e in questa slide vediamo i dettagli dei progetti mappati, i cui risultati sono stati considerati promettenti e di cui si è discusso nei primi incontri della comunità di pratica. Il primo progetto è il progetto GPP for Build, finanziato dal programma Italia-Austria. Partner Veneto è l'Università di Padova, certamente il settore di riferimento è l'edilizia. Il progetto ha contribuito a lavorare nuovamente sulle competenze, che è una priorità assoluta, creando dei centri di competenza a supporto del mercato, ma soprattutto della PA nell'ambito dell'attuazione del GPP. A seguire appunto il già citato CIRCE 2020 con capofila ARPAV e come altro ente evento ETRA SPA. Come azioni pilota, che sono poi le azioni più concrete portate sui nostri territori, ARPAV e l'azienda ETRA hanno lavorato alla produzione al sviluppo di una metodologia per la produzione di biogas da rifiuti organici, tra le varie cose. Il progetto ha inoltre anch'esso lavorato sulla formazione, istituendo un corso di formazione proprio per le stazioni appaltanti sull'utilizzo dei CAM e nel codice degli appalti. Elemento comune la formazione anche per il terzo progetto finanziato dal programma Interreg Europe, GPP Stream, che non ha partner veneti ma che è stato mappato come un progetto rilevante, le cui buone pratiche in tema appunto di lavoro sulle competenze e ottimizzazione poi dell'utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito anche grazie al GPP sono state acquisite per il lavoro della piattaforma. Gli ultimi 2 progetti mappati sono il Graspinno, finanziato da MED, a cui ha partecipato la Direzione Ricerca e Innovazione regionale, che ha lavorato allo sviluppo di un database internazionale di prodotti in tema di efficientamento energetico per gli edifici pubblici e sono stati testati in 2 siti pilota, li vedete indicati alla Scuola Padre Angelo Codello a Valdobbiadene e al Palazzo Ancilotto Santa Lucia di Piave. L'ultimo progetto Spazio Alpino, Circular 4.0, con la partecipazione di Veneto Innovazione e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Veneto Rovigo, ha lavorato al supporto alle PMI nei processi di economia circolare digitalizzata. Quindi queste sono tutte iniziative che ho riassunto molto estremamente, ma che possono essere approfondite nei siti di progetto anche attraverso le piattaforme dimostrate prima.
Questi sono gli altri 2 progetti che fanno parte del trittico dei progetti strategici nazionali, su cui non mi soffermo perché gli elementi di base sono già stati condivisi. In che modo si concretizza la sinergia tra il progetto strategico territori e il nostro PAR GPP regionale? Allora, la Regione del Veneto ha identificato con la Regione Friuli Venezia Giulia, che è la regione partner di questo progetto, appunto il tema del Green Public Procurement come prioritario. Come detto più volte oggi, è un tema prioritario e soprattutto per un'area come quella delle Alpi Europa centrale. Visto anche però il focus dei progetti che sono stati mappati come più promettenti tra i progetti finanziati dalla CTE e l'allineamento a strategie regionali come appunto il PAR stesso o il protocollo d'intesa sull'edilizia sostenibile, ma non ultima l'S3 regionale che il progetto Territori intercetta in diversi ambiti. Quindi identificato questo tema si è considerato il territorio come un'opportunità per l'attuazione e il rafforzamento del PAR GPP ed è quindi stato inserito come uno degli strumenti di attuazione all'interno del documento. Questo percorso del progetto però ci ha portato a identificare delle attività concrete, di cui parlerà poi Roberto, di sperimentazione, di rafforzamento delle competenze grazie a un'iniziativa finanziata dal programma Interreg Europe che ci permetterà di avere delle iniziative, delle attività di formazione, beneficiare di formazione direttamente da parte delle regioni o altri soggetti di rilievo a livello europeo esperti in GPP, ma in particolare negli appalti innovativi, che sono poi il salto ulteriore che la comunità di pratica che fa parte del progetto Territori ha deciso di affrontare come tema innovativo, ma sappiamo bene estremamente sfidante. La piattaforma di cooperazione, che è quella che appunto abbiamo istituito attraverso il progetto, coinvolge tutti gli attori del protocollo d'intesa per il GPP e il protocollo regionale. E è stata valorizzata ovviamente la sezione delle best practice, ma solo una parte delle best practice in tema di economia circolare, e di questo si è discusso nel primo incontro della piattaforma, ma certamente ce ne sono altre che possono essere rintracciate tra le best practice e tra i vari progetti mappati sia all'interno del progetto che nelle piattaforme europee. Io spero di non avervi annoiato dando una panoramica, ho cercato di essere sintetica, però l'argomento è molto vasto. Però ecco, il messaggio che può passare è che vorrei far passare è quanto sia importante beneficiare, approfittare di questa opportunità di cooperazione per lavorare su temi anche così complessi, che sono estremamente sfidanti per le amministrazioni pubbliche, in particolare per le amministrazioni regionali e poi per gli enti locali, e unendo le forze, appunto condividendo le risorse a livello europeo. Grazie. Bene, buon pomeriggio. La mia presentazione, come introdotto dalla dottoressa Bertocco, segue diciamo la sua, e io cercherò di entrare un po' più nel dettaglio delle attività che abbiamo fatto in questi mesi con il progetto Territori. Infatti la dottoressa Bertocco vi ha introdotto il primo dei 4 step del progetto, che è quello della scelta della tematica interessante per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e della selezione dei progetti Interreg considerati più interessanti e più diciamo, promettenti. Le successive fasi del progetto, che sono ancora in corso, sono state quelle di scegliere poi una sfida e una pista di lavoro, di formare una piattaforma o comunità di pratica, come la vogliamo chiamare, e poi di cercare di trarre da questa esperienza una modellizzazione.
Dei progetti e della scelta dei temi abbiamo già parlato, ci sono diciamo, tantissime piattaforme su cui si possono trovare delle buone pratiche e dei progetti realizzati. Aggiungerei soltanto a quanto è stato detto che lo scopo di tutto questo progetto pilota è quello di provare a capitalizzare le buone pratiche di questi progetti europei. Capitalizzare è un altro tema che noi usiamo nel gergo dei progetti europei. In poche parole, insomma, significa che tentiamo di estrapolare i risultati e gli output più innovativi, più interessanti, e cerchiamo di dare loro una seconda vita o una terza vita anche oltre la fine del progetto, quindi di mettere in valore quello che è stato fatto durante il progetto. E quindi da una prima macro selezione che riguardava l'economia circolare di più di una cinquantina di progetti tra quelli mostrati negli elenchi prima, ne abbiamo appunto estrapolati quei 5 interessanti che riguardavano il GPP riferito agli edifici pubblici. Dopodiché tutti insieme abbiamo fatto un lavoro di identificazione di sfide e piste di lavoro, laddove sfide abbiamo chiamato quelli che potrebbero essere obiettivi, diciamo, territoriali di sistema e di lungo periodo, e piste di lavoro invece una loro declinazione un po' più pratica, in attività un po' più concrete. E diciamo, sono soddisfatto e contento di vedere che le sfide e le tematiche che noi abbiamo individuato insieme ai beneficiari dei progetti sono quelle che abbiamo toccato durante tutta la giornata fino ad oggi. In particolare noi ne abbiamo individuate 4. La prima è quella che il GPP deve essere una leva per l'innovazione del mercato e quindi che bisogna ripensare le strategie della PA e i modelli di business. Serve il GPP come policy per innovazione. La seconda sfida è quella di puntare sul capitale umano, quindi sulla formazione e sulle competenze. È chiaro che per adottare delle pratiche innovative come quelle del GPP o altre ancora più nuove e meno conosciute è necessario puntare sulla formazione sia del personale della PA, che rappresenta il lato della domanda, sia anche la formazione nel mercato delle imprese che rappresentano l'offerta. Una terza sfida che noi riteniamo importante e che anche oggi abbiamo visto toccata più volte è quella di rafforzare e migliorare il dialogo e la collaborazione tra il pubblico e il privato, perché la sfida dell'innovazione in questo settore del GPP si vince, è una sfida win-win, laddove il dialogo porta ad una collaborazione concreta e propositiva. E la quarta sfida è quella di provare addirittura ad andare oltre al GPP. Ed è questa, la vedete segnata in verde, perché tra le 4 identificate a livello macro, questa è quella che Regione Veneto, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, ha deciso di perseguire. E come pista di lavoro abbiamo provato ad individuare quella di sperimentare nuovi concetti, uno dei quali è appunto quello, nuove pratiche, diciamo più che concetti, uno dei quali è quello degli appalti innovativi. Ecco quindi che abbiamo provato ad individuare il tema degli appalti innovativi come un tema, una sperimentazione che Regione Veneto e anche Regione Friuli Venezia Giulia vorrebbero e potrebbero adottare e portare avanti nei prossimi mesi o anni, proprio per tentare di continuare ad innovare sia internamente i propri processi, ma anche di aiutare il mercato e stimolare il mercato con nuovi prodotti e servizi. E abbiamo anche provato ad immaginare quali potrebbero essere ulteriori canali di finanziamento su cui, finanziamento nel senso di trovare dei programmi europei o nazionali che potrebbero aiutare queste regioni a trovare i fondi per continuare queste attività. Ecco, diciamo la direttiva UE di cui abbiamo anche già parlato sugli appalti pubblici sottolinea l'importanza dell'innovazione, dell'eco-innovazione e dell'innovazione sociale, sottolinea che le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione
perché ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso, qualità-prezzo e maggiori benefici economici, ambientali e sociali, attraverso generazione di nuove idee, loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. Ecco, sono quindi tutti i temi che noi abbiamo già toccato e affrontato durante la mattinata e che vorremmo che anche il progetto Territori portasse avanti con interesse e con forza. Quindi perché appalti innovativi? Appunto perché la Regione Veneto si sente, non dico pronta, ma vorrebbe provare a spingersi più in là verso nuove sfide che abbiamo visto anche raccontate questa mattina e che in altri paesi europei, in altre regioni europee sono magari già stati testati e provati. Ed ecco anche da qui l'importanza, come si diceva prima, del confronto anche a livello europeo di esperienze e di buone pratiche per migliorare la conoscenza. Dal punto di vista, diciamo, un po' più concreto, dopo la scelta della tematica, della sfida e anche l'individuazione degli appalti innovativi come futura pista di lavoro, abbiamo creato una piattaforma di stakeholder, quindi una comunità di pratica di portatori di interesse, che è un luogo fisico o virtuale in cui si cerca di scambiarsi conoscenze e competenze e andare e provare a tentare di lanciare diciamo nuove sfide, capitalizzando i risultati dei progetti già realizzati e quindi le esperienze già realizzate. Quindi abbiamo già fatto una riunione il 9 aprile in sede presso Regione Veneto, una riunione molto interessante in cui abbiamo invitato anche l'agenzia Agid a raccontarci la loro esperienza del progetto Smarter Italy. Abbiamo invitato i beneficiari, cioè i partner dei progetti che avete visto selezionati e che ci hanno raccontato le loro esperienze e ci siamo confrontati su quello che potrebbe essere, su quello che potrebbero essere i prossimi passi e i prossimi sviluppi. Ovviamente i risultati che noi ci attendiamo da questa piattaforma, che si interseca molto bene con le attività già degli attori del protocollo per l'edilizia sostenibile, sono quelle di networking, e quindi consolidare, perché ce n'è sempre bisogno di consolidare le conoscenze e le relazioni e di scambiarsi, di trovare momenti anche come questo per trovare dei momenti per scambiarsi delle conoscenze. Un altro risultato potenzialmente interessante potrebbe essere quello di lanciare nuove progettualità, quindi nuove idee da candidare a progetti sia italiani che europei, e poi anche quello di far migliorare la circolazione delle informazioni e di dialogo istituzionale, sia intraregionale ovviamente che con il territorio. Dai primi risultati di questi primi incontri della piattaforma è emersa la necessità di approfondire un po' di più il tema degli appalti innovativi che almeno diciamo ad un primo confronto con i portatori di interesse partecipanti a questo primo tavolo sembrava essere un po' ancora un tema ancora un po' sconosciuto. Quindi abbiamo appunto, come diceva la dottoressa Bertocco, approfittato di una opportunità molto interessante che è quella offerta dal programma Interreg Europe di diciamo, poter usufruire di una peer review che letteralmente insomma, è una revisione tra pari. Praticamente questo programma Interreg Europe, che copre geograficamente tutte le regioni europee, ci supporterà in una ricerca di altre regioni, altri territori che hanno già conoscenze e competenze e hanno già testato questi processi di appalti innovativi, e ci supporterà in un percorso che vedrà che si finalizzerà in un incontro insieme a queste regioni che hanno già le conoscenze e insieme ad altri esperti europei selezionati, un confronto appunto per noi. Per Regione Veneto servirà per capire quali sono gli step da implementare per poter concretamente poi in futuro essere pronti per lanciare degli appalti innovativi.
E quindi come benefici attesi ci aspettiamo appunto un'analisi della nostra sfida di policy, perché appunto stiamo parlando di policy e non tanto di strumenti normativi. Appunto ci attendiamo di avere uno scambio proficuo di esperienze con i responsabili delle altre regioni europee e poi anche presentazioni di potenziali soluzioni su come superare degli ostacoli che noi abbiamo individuato a livello regionale. E quindi otterremo, diciamo, un documento di raccomandazioni e conoscenze specifico e adottato, diciamo, preparato ad hoc per Regione Veneto e la sua situazione specifica. L'ultima slide è dedicata alla modellizzazione di tutto questo processo, nel senso che il progetto Territori in sé è un progetto pilota, quindi è una sperimentazione che dal livello nazionale viene calata sul livello regionale e tutto questo lavoro che noi stiamo facendo e che altre regioni stanno portando avanti parallelamente, avete visto, su altre tematiche, l'obiettivo finale è quello di provare a costruire un modello di azioni, in modo che l'esperienza che noi stiamo facendo su questo specifico tema, su questa specifica diciamo, sfida, possa essere poi preso, replicato e riutilizzato da altre realtà regionali, perché appunto la condivisione delle esperienze è importante, ma è anche importante diciamo, costruire dei modelli che possano essere poi passo a passo seguiti e replicati, proprio per non disperdere e per non lasciare indietro delle conoscenze e delle competenze già acquisite. Ecco, io ho concluso. Bene, grazie. Allora, avete sentito, la sfida che ci aspetta come stazioni appaltanti è raccogliere da questa modellizzazione, da queste progettualità europee, possiamo attingere un percorso per specializzarci in una nuova frontiera che sono gli appalti innovativi. Quindi noi attendiamo questa vostra modellizzazione per diffondere l'appalto innovativo attraverso le stazioni appaltanti e il nostro piano che vuole sostenere appunto le tematiche ambientali. Tra l'altro col nostro piano, appunto, oltre all'appalto innovativo c'è tutto il tema che ha introdotto anche prima Silvano, che deve essere abbinato il requisito ambientale con i requisiti sociali, che sono sempre più importanti e che mi danno lo spunto per dare la parola al relatore prima di fare una piccola pausa e poi riprendiamo, che è Antonio Cavallin Toscani, che è dell'Università di Padova. Anche questo è una progettualità inserita nel nostro nuovo piano d'azione. Abbiamo già siglato con l'Università di Padova l'intesa, abbiamo iniziato a collaborare, perché proprio il tema degli aspetti sociali negli appalti è quello che riteniamo debba essere implementato ed è la nuova frontiera da introdurre, arricchire i nostri appalti, fare sì che siano quello strumento di governo che diceva prima Silvano. E la ricerca dell'Università di Padova proprio vuole indagare sulla filiera della fornitura, quindi prego. Buon pomeriggio a tutti, grazie per la presentazione. Allora, presenterò appunto questo progetto che abbiamo avviato da pochi mesi fornendo due punti di vista diversi sul Green Public Procurement. Uno è quello dei fornitori e delle catene di fornitura e l'altro invece è un po' anche quello della prospettiva, prendo qui quello, le slide, relativo alla prospettiva dei ricercatori e accademica. Quando stavo preparando questa presentazione ho pensato sì, questa audience comunque sarà molto alfabetizzata in termini di contesto regolatorio, magari anche report di associazioni di categoria. Magari una prospettiva che manca è quella, cosa è stato fatto a livello di ricerca sul GPP. Quindi inizierò, questa è la struttura della mia presentazione. Chiedo scusa subito perché il materiale è in inglese,
il materiale del progetto, anche il progetto che vi presenterò, che è stato fatto preliminarmente a questo, è stato presentato anche a dei convegni internazionali. Abbiamo cercato di attirare il feedback anche da colleghi internazionali, per cui è prevalentemente in inglese, ma tradurrò e cercherò di evidenziare tutti i punti prevalenti ovviamente in italiano. Quindi dicevo, vorrei iniziare da un approfondimento su quello che è la prospettiva della ricerca e quindi cosa è stato capito nella letteratura accademica in ambito Green Public Procurement, e quindi con una prospettiva non solo italiana e europea, ma anche a livello internazionale, perché ci sono anche studi che hanno fatto ricerca su questo in Cina, negli Stati Uniti. Può anche essere interessante capire cosa è successo in altri contesti geografici, con contesti istituzionali leggermente diversi. Poi introdurrò un progetto di ricerca che abbiamo avviato l'anno scorso, preliminarmente a quello che invece su cui mi dilungherò di più con la Regione Veneto, che è partito da pochi mesi, e che abbiamo fatto internamente all'Università di Padova. Faccio anche una breve premessa. Nella mia carriera professionale ho incontrato il GPP in vari momenti. E infatti anche con Silvano ci conosciamo da un po' di anni. Nella mia tesi di laurea avevo analizzato l'impatto di un grande evento e dopo quello studio, insieme ad altri, ha concorso a informare i CAM sugli eventi, che penso siano stati pubblicati già da un paio d'anni. E dopo con il Comune di Padova ho conosciuto altre persone, ho fatto un'esperienza mentre si stava revisionando il piano d'azione comunale all'epoca. L'anno scorso ho rincontrato il GPP perché con il mio collega, il mio mentore Andrea Vinelli, che è qui oggi, stavamo parlando con l'area approvvigionamento dell'Università di Padova, che dopo vi mostrerò qualche numero, non pensavo neanche io, ma l'Università di Padova ha dei volumi di acquisto non indifferenti. Vi mostrerò qualche dato, ed è quindi una stazione appaltante non da poco. Abbiamo visto che di propria iniziativa alcuni colleghi dell'ufficio acquisti avevano iniziato a inserire dei criteri di sostenibilità non solo nelle gare, nelle categorie merceologiche disciplinate da CAM, ma anche in altre. Quindi stavano cercando di estendere questo impegno ambientale anche in altre categorie merceologiche, e quindi abbiamo pensato perché non cerchiamo di fare un progetto insieme internamente di ricerca per capire qual è l'impatto dell'adozione di questi criteri. Quindi questo è un primo progetto che ha anche dopo informato quello che invece stiamo facendo adesso e che abbiamo formalizzato con la Regione Veneto da poco. È iniziato da poco, vi presenterò dei risultati preliminari su quello e vi illustrerò invece i successivi passaggi. Quindi iniziamo dalla letteratura accademica. Innanzitutto uno potrebbe pensare che magari non è un argomento di interesse per i ricercatori. Questo è un famoso database accademico in cui si scaricano gli articoli scientifici e ho interrogato il database in maniera molto semplice, cercando articoli che contenessero il termine Green Public Procurement nel titolo o nell'abstract, e vediamo che siamo attorno ai 400 articoli. Quindi questi sono tutti articoli che sono stati soggetti a peer review, quindi hanno passato uno scrutinio. Andando nel profondo di questa letteratura, quindi ho cercato di analizzarla e capire quali fossero i contenuti e un po' gli insight che potessero essere utili, ho capito che la ricerca si è concentrata prevalentemente su due ambiti relativi al GPP, o meglio, diciamo che ha adottato due prospettive. Una è una prospettiva un po' più macro a livello di policy, quindi per capire qual è l'impatto del GPP a livello dell'intera economia, okay? Quindi prendendo un po' la prospettiva del regolatore, se vogliamo. E all'interno di questo contenitore, macro contenitore, identifichiamo diversi contributi e flussi di ricerca. Uno dei primi è stato relativo a capire come istituzionalizzare i criteri nelle politiche degli acquisti pubblici. Ormai lo diamo per scontato, infatti siamo anche a un'iterazione successiva di un piano d'azione regionale, ma all'inizio non era un problema banale, cioè capire come integrare questi criteri nelle politiche di appalto pubblico. In Unione Europea è stato risolto in maniera relativamente integrata, in altri paesi ha posto delle difficoltà non indifferenti. Quindi
anche dei ricercatori di scienze politiche e di diritto hanno supportato i regolatori in questo compito. E un successivo invece stream di ricerca si è occupato di più o meno 15-10 anni fa di mappare e capire quale fosse il livello di adozione, lo stato dell'arte di adozione dei criteri da parte delle organizzazioni pubbliche. Questo era prima che nascesse un qualcosa come l'osservatorio degli appalti, sugli acquisti verdi, e quindi i ricercatori avevano provato a dare questo contributo, infatti ci sono anche degli autori italiani qui. All'epoca però direi che questi risultati sono abbastanza obsoleti perché si riferiscono a 10-15 anni fa. Il livello di adozione, non in Italia, in generale anche nell'Unione Europea, era abbastanza basso, e anche i pesi dati ai criteri premiali rispetto ad altri criteri di qualità non era significativo. Direi però che è obsoleto questo risultato perché appunto fanno riferimento a 10-15 anni fa e vediamo anche dall'ultimo report fatto dall'osservatorio che la situazione è abbastanza cambiata, quantomeno in Italia. E un altro stream di ricerca si è occupato invece, anche questo non è un problema non indifferente, a capire per le determinate categorie merceologiche quali fossero i criteri più adeguati, soprattutto nell'edilizia, abbiamo parlato prima di edilizia, informare la stesura e la scelta di quei criteri richiede degli studi da fare, delle analisi di ciclo di vita, sia a livello ambientale, sia a livello economico, e quindi degli sforzi di ricerca significativi. Un ultimo invece flusso di ricerca si è occupato, anche adottando una prospettiva critica, di interrogarsi se effettivamente il GPP sia uno strumento di policy efficiente e efficace. Perché come enti pubblici ci sono varie soluzioni che si possono perseguire per raggiungere determinati obiettivi ambientali, come la neutralità climatica. Ovviamente il GPP interviene in questo contesto. Però alcuni ricercatori si sono chiesti, rispetto ad altri strumenti, ripaga il GPP? In quale prospettiva temporale? A livello di costi riusciamo a raggiungere gli stessi obiettivi in maniera più efficiente? Vi devo dire che non sono giunti a una risposta a questa domanda, perché come potete immaginare è molto complessa e è un fenomeno complicato da analizzare. Però secondo me è utile anche mantenere una prospettiva critica verso gli strumenti di policy, perché comunque evolvono, è sicuramente per assodato che ci serve, ma il modo in cui debba essere disegnato invece e magari progettato o evoluto, bisogna comunque mantenersi aperti e innovativi. Il secondo livello, che è invece quello su cui un po' si colloca il nostro progetto di ricerca, è quello organizzativo, che invece analizza il GPP da un punto di vista degli operatori economici che sono influenzati o che introducono questi criteri o che sono influenzati dalla loro introduzione. Qui si concentra la maggior parte della ricerca accademica, che soprattutto si è occupata di capire quali fossero i driver e le barriere nell'adozione del Green Public Procurement, ovvero quali fattori facilitano o impediscono una corretta adozione del GPP. Da questo punto di vista ci sono parecchi contributi, sono state anche proposte varie classificazioni. Avevo sentito prima il detto su Roma che ogni giorno si sveglia... Cos'è che era? Anche nella comunità accademica ogni giorno più o meno si sveglia qualcuno e propone una nuova tassonomia, una nuova classificazione, quindi è un qualcosa che ha risuonato con me. L'idea comunque è che ci sono delle barriere comuni in tutti i contesti geografici in cui si è provato a implementare il GPP, queste sono emerse, ma non penso siano sorprendenti, sono quelle che vengono anche riportate annualmente dall'osservatorio. E facendo una sintesi, alcune barriere citate spesso sono la scarsa conoscenza ambientale o degli strumenti ambientali come l'LCA o Life Cycle Costing, e anche la formazione sul GPP all'interno delle stazioni appaltanti. Altri fattori, altre barriere potrebbero essere degli obiettivi organizzativi non chiari o una struttura organizzativa non adeguata a gestire i processi di GPP, una mancanza di impegno politico nell'adottare il GPP. Ovviamente ci sono alcune
orientamenti politici meno predisposti, altri di più. E un'altra barriera spesso citata è quello dei vincoli finanziari o economici, l'idea che gli acquisti verdi costino di più. In realtà vari studi hanno dimostrato che questo può essere vero nel breve termine, se invece si adotta una prospettiva di ciclo di vita anche nel costo, si ripagano tipicamente le iniziative, si ripagano, comunque non costano di più. Quindi questo è un punto di vista, è un contributo importante da ricordare. Quello che abbiamo visto da questa prima analisi macro della letteratura è che gli studi si sono focalizzati molto sulle organizzazioni pubbliche e sui fattori abilitanti o bloccanti del GPP, però manca abbastanza fortemente la prospettiva dei fornitori degli enti pubblici, quindi quelle aziende che lavorano per il settore pubblico, e come il Green Public Procurement sia andato a impattare i loro processi, la loro organizzazione dei processi interni e anche l'organizzazione delle loro catene di fornitura, che non è un problema non indifferente se ci pensate, perché dal momento che vengono pubblicati dei CAM, quello significa che i fornitori devono iniziare a aggiornare le loro reti di fornitura, o mantenendo i fornitori precedenti e facendo degli interventi di formazione, oppure facendo scouting e cambiando i fornitori. Quindi c'è un effetto significativo a catena, a monte, e su cui c'è poca visibilità finora. Quindi questo è un po' il punto di partenza. Alcune parole sul progetto dell'anno scorso. Dato questo contesto, abbiamo cercato di creare una partnership con il nostro ufficio interno dell'Università di Padova per cercare di capire se i risultati che avevamo visto nella letteratura accademica in qualche modo erano validati anche nel nostro contesto organizzativo. E in particolare abbiamo condotto vari casi di studio per cercare di capire come l'adozione di questi criteri nelle gare dell'Università di Padova andavano a influenzare 3 attori. Quindi per ora nel progetto dell'anno scorso non c'era solo un focus sui fornitori, che è invece il focus di quello che vi racconterò dopo, ma abbiamo anche cercato di capire l'impatto sull'ufficio acquisti, quindi sull'area approvvigionamento dell'Università di Padova, e anche sui clienti interni, che lasciatemi dire è un altro, magari sono degli altri soggetti che spesso non vengono citati. Con clienti interni intendiamo quegli soggetti all'interno delle organizzazioni che dopo effettivamente utilizzeranno i beni o i servizi acquistati tramite GPP. A volte sono clienti esterni, perché potrebbero essere direttamente i cittadini, però a volte si compra qualcosa come stazione appaltante che viene utilizzata dai dipendenti o da altri soggetti. E quindi anche la prospettiva di questo gruppo di attori ci interessava, ed è sintetizzata da quello schema. Come vi dicevo, pochi numeri sull'Università di Padova, perché sono stato abbastanza stupito quando siamo entrati a vedere i livelli delle gare dell'università, però dopo, vedendo questi numeri, mi sono reso conto che ha senso. È una comunità di quasi 75.000 persone. L'università gestisce più di 200 edifici, 222. Non so la Regione Veneto dove si attesta, però molto meno probabilmente. 32 dipartimenti. Questo introduce un'altra prospettiva interessante, che è quella di avere un'organizzazione multilivello. Quindi vengono fatti acquisti sia a livello centralizzato, ma anche a livello decentralizzato da alcune strutture. E questo avviene anche in altri enti pubblici, non solo le università, quindi secondo me anche quello è un punto di vista, è un aspetto interessante. L'anno scorso eravamo primi come in un ranking di sostenibilità degli Atenei. Devo essere sincero, è il dato dell'anno scorso, perché quest'anno siamo stati scalzati, però dai, faremo il nostro meglio per tornare primi l'anno prossimo. Vi dicevo, dei casi di studio, in particolare abbiamo analizzato 5 gare d'appalto dell'università, e vedete gli importi sono abbastanza significativi, vanno dal 1 milione ai 3 milioni e mezzo, varie categorie merceologiche, arredi interni, gestione del verde, distributori anche d'acqua e anche macchinette,
E poi c'era il servizio di facchinaggio, che è un problema non indifferente perché l'università ha edifici non solo a Padova, ma anche, per esempio, il mio dipartimento, che è quello di tecnica e gestione dei sistemi industriali, è a Vicenza. Quindi dobbiamo spostare beni e persone tra strutture che sono anche distanti. Abbiamo anche strutture a Rovigo, Treviso, eccetera. E all'epoca alcune di queste categorie non erano impattate dai CAM. I CAM per i distributori sono usciti a fine 2023, mi pare. All'epoca di questa gara non c'erano, quindi era un caso abbastanza innovativo e il nostro ufficio acquisto ha introdotto dei criteri, traendo spunto dai criteri della ristorazione collettiva, se ricordo, che erano usciti un po' prima. E quindi volevamo anche capire qual era l'impatto dell'introduzione di questi criteri in questi trattori. Ecco, ottimo. Sulle vending machines, esatto. Ottimo, sono contento. Beh, ma so che è anche stata presentata prima il protocollo d'intesa che si è occupato di vari temi. Non sapevo delle macchinette, sinceramente, sapevo degli altri ambiti, quindi sono contento che questa collaborazione sia stata fruttuosa. Qualche risultato molto breve sul primo progetto, quindi quello dell'anno scorso, che in realtà è stato un po' il trampolino di lancio per quello che stiamo svolgendo adesso. A livello di acquirenti abbiamo visto più o meno validati i risultati che avevamo visto nella letteratura, nel senso che è importante avere del personale all'interno dell'ufficio acquisti che abbia delle competenze significative in ambito di sostenibilità, e noi siamo fortunati all'Università di Padova. Lasciatemi dire che le università in generale hanno un'altra fortuna, che è quella che sono dei centri di conoscenza, quindi capita che se hanno bisogno di stilare dei requisiti tecnici possono chiedere all'esperto forestale, all'esperto di ingegneria ambientale. Non tutti gli enti hanno questa fortuna. Le università ce le hanno, infatti cercano anche di far ricadere queste competenze con protocolli di intesa e altre iniziative. Un altro aspetto interessante sull'ufficio acquisti è che c'era, però non è stato dopo sostanziato, la volontà di non solo fare degli acquisti verdi a livello centralizzato, ma anche di trasmettere questa conoscenza ai dipartimenti dell'università, in cui tipicamente gli acquisti erano sotto soglia e quindi non era obbligatorio farli con i criteri, però l'ufficio acquisti aveva cercato di far permeare questa cultura sull'acquisto sostenibile anche per acquisti sotto soglia. Abbiamo intervistato i responsabili di acquisto dei dipartimenti, invece abbiamo visto che purtroppo c'era un po' di resistenza al cambiamento. Questo avviene in tutte le organizzazioni e per gli acquisti sotto soglia questo è ancora qualcosa che non viene fatto regolarmente. Lato fornitori, e adesso andrò proprio sui fornitori perché è quello che ci interessa di più per lanciare il prossimo progetto, abbiamo notato alcune cose nuove che confermavano la letteratura. Una è che per molti fornitori i criteri inizialmente vengono vissuti come un incremento di costo. C'è un costo iniziale di conformità ai criteri e per adeguarsi. Svariati fornitori già in quel momento però ci hanno detto che però tipicamente questo costo si ripaga con una maggiore competitività, perché grazie a questi criteri hanno in grado di innovare la propria offerta di prodotti e servizi e creare magari un segmento green che andavano poi a offrire anche ai loro clienti privati, e questo andava a aumentare la loro competitività anche rispetto ai loro clienti, al mercato del privato, e quindi in qualche modo questo era un investimento che si ripagava. Posso quindi muovere verso il corrente progetto per cui abbiamo da poco lanciato una collaborazione con la Regione, e che abbiamo capito che c'è una lacuna sia nella letteratura che nella nostra comprensione relativamente a cosa succede oltre il primo livello di fornitura. Cioè, vengono introdotti questi criteri, va bene, i fornitori si riorganizzano,
cambiano l'assetto dei propri processi, ma abbiamo poca visibilità su come lo fanno e su come vanno a aggiornare le loro reti di fornitura. E secondo noi questa è una cosa molto interessante anche per le stazioni appaltanti, perché alla fine l'obiettivo del Green Public Procurement è in qualche modo guidare queste catene di fornitura verso la sostenibilità, sfruttare quel driver economico che ha grazie al forte potere di acquisto e in qualche modo spingere le catene di fornitura, però va verificato come questo succeda e quindi è un po' questo l'obiettivo che stiamo cercando di fare, è condurre molteplici casi di studio di fornitori che lavorano regolarmente per gli enti pubblici e capire come l'introduzione dei CAM o anche di criteri in categorie merceologiche non disciplinate da CAM abbiano impattato i loro processi operativi e i loro network di fornitura. Abbiamo iniziato a condurre alcuni casi di studio, però ovviamente abbiamo intenzione a estendere il campione di molto. Infatti tra l'altro ho visto che c'è stato un intervento molto a fuoco del dottor Bianchi, che purtroppo non c'era questa mattina, ma potrebbe essere un caso di studio anche per noi, magari dopo se avrò il piacere di conoscerlo lo proverò a chiedere se desidera partecipare alla nostra ricerca. E qui vedete alcuni fornitori che lavorano regolarmente per gli enti pubblici, i primi 5 che siamo riusciti ad analizzare in questo periodo di tempo. Sono fornitori che lavorano per più enti pubblici, sia università e anche per la Regione Veneto. E, di nuovo arredi soprattutto, quindi mobili per ufficio o anche per classi di università o di scuola, servizio di pulizia, di nuovo i distributori e anche la gestione del verde. Vedete che sono aziende abbastanza diversificate, perché andiamo da piccole aziende con un fatturato di 5 milioni ad aziende che hanno 700 milioni di fatturato e che lavorano per il pubblico in diversa misura. Perché è importante mappare questa cosa? Perché se per un'azienda la quota di fatturato dal pubblico cuba solo il 5%, non ci aspettiamo che vada significativamente ad aggiornare i propri processi e la propria catena di fornitura. Se invece lavora prevalentemente per il pubblico, 90% o qualcosa del genere, come alcuni qui, in questo campione, ovviamente ci aspettiamo che l'impatto sia significativo. E un'altra variabile interessante, la data di uscita dei CAM, perché se sono usciti prima o dopo le aziende hanno avuto più o meno tempo per adeguarsi, e anche stiamo cercando di mappare qual era l'impegno ambientale delle aziende a monte e a valle dei CAM, nel senso, avevano già delle certificazioni di sostenibilità prima? Sì o no? Perché ovviamente se ce le avevano già prima vuol dire che stiamo parlando di aziende già virtuose e non ci aspettiamo grosse modifiche dei loro processi e delle reti di fornitura. Non mi soffermerò su questa slide, volevo solo mostrarvi che il tipo di analisi che stiamo facendo per tutti questi fornitori. Stiamo mappando gli impatti dei criteri dei CAM sia sui loro processi interni, quindi come hanno revisionato i propri processi di produzione, acquisto, soprattutto questi, e nella colonna di destra invece come hanno modificato le loro reti di fornitura. Hanno cambiato i fornitori o tenuto quelli storici e li hanno cercati di aggiornare? Hanno ridotto il numero di fornitori? Sono ricorsi a fornitori internazionali? Queste sono tutte domande che stiamo indagando. La relazione con i fornitori è cambiata? Sono nate delle partnership più coese con gli enti pubblici, che è quello che abbiamo visto da parte degli enti pubblici, ma è percepito anche dai fornitori? Queste sono le domande micro che stiamo investigando. E vi propongo una sintesi, e dopo chiudo di alcuni pattern che abbiamo visto finora. Però ripeto, sono i primi 5 casi e la nostra intenzione, il progetto varrà per tutto il periodo del piano d'azione, quindi aumentare il nostro campione notevolmente. Però finora abbiamo visto 3 cose interessanti. Uno è il discorso delle certificazioni, nel senso che in un'economia in cui le performance di sostenibilità non vengono ancora comunicate in maniera trasparente da tutti gli operatori, probabilmente cambierà grazie alla CSRD che nominava Silvano. Nell'arco di 5-10 anni questo potrebbe essere risolto, ma per ora
la comunicazione di sostenibilità o comunque la verifica e il rispetto dei requisiti alla fine si traduce in controllare se ci sono delle certificazioni o delle asseverazioni o no. E quindi nei network di fornitura anche il certificatore arriva ad avere un ruolo non indifferente, perché tutte queste aziende ci hanno detto sentiamo il certificatore una settimana sì e una no, perché diventa un partner essenziale per le aziende. Quindi avere una relazione solida con dei certificatori. Non solo, perché i fornitori di primo livello, abbiamo visto, hanno un doppio ruolo. Devono sia ottenere delle certificazioni loro, per sé, sia devono richiedere ai propri fornitori a monte, quindi noi parliamo di fornitori di secondo e di terzo livello, di ottenerle e devono proprio controllarle. Quindi hanno dei costi di certificazione propria e hanno dei costi di verifica della conformità dei fornitori a monte e eventualmente di formazione dei fornitori a monte per ottenere quelle certificazioni, oppure di scouting per identificare dei fornitori che ce le hanno già. Quindi sono tutta una serie di costi, i costi di certificazioni che sono venuti un po' a crearsi a causa del GPP, che probabilmente non erano previsti, ma che si rendono necessari come meccanismo di controllo e interessano le strutture di costo e i network e le reti di fornitura delle aziende. Il secondo punto invece è una sorta di mismatch, quindi di disequilibrio che abbiamo notato in alcune filiere tra i CAM proposti e il livello di performance di quelle filiere. Questo è il parere dei fornitori, e solo di pochi fornitori, vi ho detto 5, quindi non posso dire che sia generalizzabile, però i fornitori che abbiamo intervistato ci hanno detto in alcune filiere i criteri base o comunque le specifiche tecniche sono già, quando sono entrati i CAM, erano già rispettati di default dalla maggior parte dei fornitori di secondo livello. Sto parlando particolarmente di metalli e legno. Ci hanno detto che invece in altre filiere hanno visto che la situazione non era quella, tipo packaging, veicoli, pelle. Ci hanno nominato queste, dopo vedremo se vengono confermate con altri casi. Ci hanno detto in quel caso che invece solo pochi fornitori di secondo livello erano conformi ai CAM e quindi si è creata una sorta di perdita di potere di contrattazione. Tutti andavano da questi e quindi c'erano dei problemi di lock-in verso questi fornitori. Quindi un consiglio per la modalità in cui vengono settati i CAM è proprio cercare di capire qual è il livello di maturità dell'industria, quindi è già di default è fatto questo, però abbiamo visto che c'è qualche discrepanza a livello di percezione dei fornitori su questo. L'ultimo è interessante, riguarda solo quei criteri che richiedono ai fornitori di integrare delle piccole e medie imprese locali. E avviene in alcune categorie merceologiche, per esempio i distributori, i fornitori di servizi di macchinette o distributori devono integrare dei fornitori locali per prodotti freschi. Non ricordo se sia un criterio premiale o una specifica tecnica, oppure anche nella gestione del verde, questo mi pare sia un premiale, di avere dei fornitori di sementi o comunque di piante locali. E questo è stato uno sforzo per i fornitori non indifferente, perché prima si affidavano a dei distributori nazionali di grosse dimensioni che li rifornivano per tutti i territori, e hanno dovuto iniziare a disintermediare questi grandi fornitori e cercare di integrare delle piccole aziende. Come potete immaginare sono costi significativi a livello di scouting e dopo integrazione, costi di transazione in generale. Quindi queste sono... però devo dire che in realtà ci hanno detto anche che c'è stato un costo, però anche in questo caso sono stati felici di averlo fatto, perché queste offerte a chilometro zero, che sono riusciti a creare, pagano molto anche nel privato adesso, quindi non voglio dire solo la parte dei costi, ma anche la parte dei ricavi. Queste sono state un fattore che gli ha permesso di vincere anche dei clienti privati, queste offerte a chilometro zero, quindi anche questa è stata un'opportunità. Prossimi passi, e quindi chiudo qui, dicendo che vogliamo estendere il campione, perché 5 fornitori sono pochi e vogliamo arrivare ad avere un campione significativo per avere generalizzabilità dei risultati. Potenzialmente anche creare un questionario
da fornire ai fornitori. Potremmo anche ingaggiare ecosistemi per questa attività. Potrebbe essere interessante disegnare un questionario da fornire ai principali o comunque a un bel campione di fornitori di enti pubblici e arrivare quindi a capire qual è la situazione sulle varie filiere, sui vari settori, come sono state aggiornate a causa dei CAM. Perché vogliamo farlo? Quindi quali sono le implicazioni manageriali nel far ciò? Per i regolatori o per gli enti pubblici, quello che vorremmo fare è appunto dare magari delle linee guida per raffinare o bilanciare specifiche tecniche e criteri premiali per le varie filiere, in base a quello che è successo in quelle filiere dopo l'adozione dei CAM. Invece per i fornitori, quindi per i fornitori degli enti pubblici, secondo noi avere dei casi, dei best case, quindi delle aziende che sono riuscite a integrare, a revisionare i propri processi e le proprie catene di fornitura in maniera efficace, quindi sono state di successo nel far ciò, possono dare un riferimento importante per le altre aziende. Quindi vorremmo creare delle linee guida anche per i fornitori in base al proprio contesto di riferimento, quindi taglia, settore di riferimento, vedere cosa i migliori hanno fatto, come sono riusciti a rispondere ai requisiti del GPP, gli ha permesso di vincere le gare e anche aumentare le proprie performance. Quindi questo è un po' quello che ci aspettiamo dallo studio e per cui lavoreremo nei prossimi 2 anni in collaborazione con la Regione Veneto. Bene, grazie. Grazie. Sono proprio contenta che sia partita anche questa progettualità, perché già solo all'inizio, dai primi casi, si dimostra molto, molto interessante. E dato stazione appaltante, anche noi ci siamo spesso interrogati su questa indicazione contenuta nei CAM dell'obbligatorietà delle certificazioni, che ovviamente per la stazione appaltante è una misura ottimale, perché consente all'amministrazione di non essere aggredita giudiziariamente, perché ha un criterio, c'è una certificazione, c'è una possibilità di confrontare in modo oggettivo più fornitori e quindi ci siamo sempre domandati: ma stiamo imponendo qualcosa di troppo a questi operatori economici? E devo dire che negli anni, probabilmente appunto sta crescendo anche da questo punto di vista, si vede la sensibilità degli operatori economici, quindi del mondo delle imprese. Intanto lato esecuzione c'è la differenza, non c'è niente da dire, non è un costo in più solo per l'impresa, è un costo che ripaga in termini di qualità. La qualità per la stazione appaltante fa la differenza, l'impresa più certificata ha un metodo, una verifica, ha degli standard di qualità da rispettare che ti danno un servizio sicuramente superiore. E poi anche mi piace l'esempio delle vending machine che è stato utilizzato, ed è vero. Anche noi abbiamo, con le prime gare in cui abbiamo introdotto i criteri ambientali minimi, mutuando da quel documento guida che i colleghi dell'Università di Padova hanno scritto con noi in quel documento, l'abbiamo mutuato, abbiamo introdotto tutti questi prodotti freschi, questi prodotti a chilometro zero, una diversificazione dei prodotti della macchinette. È stato accompagnato anche da un rialzo dei prezzi. Noi ci aspettavamo una reazione abbastanza importante a livello di clienti interni, e invece no, è stata proprio la qualità paga. La qualità del prodotto offerto non ha avuto impatto anche sul rialzo dei prezzi, quindi i criteri ambientali hanno migliorato la vita a molti. Allora, io adesso vi do solo, direi, 10 minuti di pausa tecnica, ma non abbandonate la sala, perché chi ci parlerà dopo sono il dottor Giandon della Direzione Ambiente, la dottoressa Tesser di ARPAV, e poi abbiamo 2 graditi ospiti, Paola Carrone e Felice Costa di ANCE Regione Veneto, che ci porteranno una progettualità lato impresa che è il cantiere impatto sostenibile. Qui è un'iniziativa aperta agli ingegneri e agli architetti che quindi sicuramente avranno molto da
apprezzare da questa progettualità che ANCE sta portando avanti e che ho avuto il piacere di vedere presentata in anteprima qualche mese fa. Mi dicono chi non ha ancora firmato, per i crediti c'è sempre un registro fuori. Comunque, tempo 10 minuti, ci ritroviamo qui. Grazie. Anche gli ultimi relatori che hanno cose interessanti da dirci. Allora chiamo ad accomodarsi Paolo Giandon, direttore della Direzione Ambiente, che ci parlerà del protocollo d'intesa regionale in materia di edilizia sostenibile e circolare. Chiamo a direttrice Stefania Tesser di ARPAV, che ci parlerà poi di sottoprodotti e gli inerti nel territorio regionale, e invito anche Paola Carrone e Felice Costa di ANCE, Rovigo e Treviso, che illustreranno il cantiere impatto sostenibile, l'illustrazione del manifesto di questa progettualità che è ANCE, che dà una guida alle imprese nel mondo dell'edilizia ad essere più sostenibili e più pronte a un mercato che rispetta i diritti non solo dell'ambiente, ma anche i diritti dei lavoratori. Iniziamo subito con Paolo. Prego Paolo. Sì, ringrazio anch'io per l'opportunità di parlare di questa iniziativa che, a dire il vero, è stata originariamente assunta nell'ambito delle strutture regionali dai colleghi della Direzione Lavori Pubblici, ma che poi è stata, diciamo così, concordemente portata avanti dalla Direzione Ambiente, proprio perché rientra in pieno nell'ambito del tema dell'economia circolare che è seguito appunto dalla Direzione Ambiente. Questo protocollo d'intesa, che è così denominato edilizia sostenibile e circolare, è stato sottoscritto ormai più di un anno fa da Regione Veneto, ANCE Veneto, ANPAR, che diciamo, sono i produttori dei materiali riciclabili da rifiuti inerti, ARPAV, Confindustria Veneto, Legambiente, UAV e Università di Padova. Da dove si è partiti? Si è partiti dall'evidenza messa in luce dall'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti, che ha, diciamo, innanzitutto trattato in uno specifico focus la problematica del recupero dei rifiuti inerti, partendo dal presupposto che i rifiuti inerti sono in peso la frazione principale dei rifiuti prodotti non solo nella nostra regione, ma a livello europeo e mondiale. E quindi è necessario che l'amministrazione pubblica si ponga il problema di come correttamente vengono gestiti questi materiali. E diciamo, la misura che è stata individuata come maggiormente agevolatrice del recupero di questi materiali è stata, diciamo, quella di abbassare, o meglio di ridurre quelle limitazioni che dal punto di vista dei produttori avevano un po' impedito o reso difficoltoso, no, il meccanismo del recupero, soprattutto dal punto di vista delle restrizioni normative, no, alle possibilità di recuperare questi materiali. Quindi l'aggiornamento del piano per questo motivo ha previsto l'istituzione di un coordinamento regionale per i sottoprodotti e di un tavolo tecnico per gli end of waste, cioè i rifiuti cosiddetta cessazione della qualifica di rifiuto. Coordinamento che appunto prevede, no, la possibilità di individuare procedure di semplificazione per il recupero di questi rifiuti, non solo dei rifiuti inerti, no, di tutti i rifiuti in generale, tra le amministrazioni competenti all'applicazione della normativa, quindi Regione, ARPAV in primis, e le organizzazioni di categoria che hanno modo in quell'ambito di portare le loro
necessità, le loro esigenze e in particolare il loro punto di vista, che spesso è diverso, ecco, da quello di chi è tenuto ad applicare la norma. Però torno un attimo indietro. L'aggiornamento del piano evidenzia il fatto che mentre il piano del 2015 individuava, diciamo, comunque una capacità di recupero in termini di presenza impiantistica, no? E di ditte in grado di affrontare la gestione e il recupero dei rifiuti adeguata, già comunque nel 2015 si evidenziava la difficoltà di trovare uno sbocco di mercato, cioè succedeva che gli impianti raccoglievano i rifiuti, li trattavano, li rendevano idonei a riutilizzo, però poi rimanevano in stoccaggio negli impianti perché non c'era uno sbocco di mercato. Quindi da qua già si capisce l'importanza da un lato della qualificazione di questi materiali, no? Quindi della possibilità di dare evidenza dei controlli e della qualità dei materiali recuperati, ma dall'altro anche la necessità di agire sulla leva proprio degli acquisti verdi dei GPP, perché questi sono materiali che poi vengono utilizzati spesso in diverse opere e realizzazioni e interventi che sono competenza delle amministrazioni pubbliche. Quindi si è intervenuti, diciamo, nel piano si è riaffermata la necessità di un rapporto costruttivo con le imprese del settore, col mondo produttivo, attraverso tavoli di confronto, e quindi è stata individuata questa come modalità principale, come dicevo all'inizio, per superare ostacoli che purtroppo nell'operatività spesso si sono anche verificati come motivi di rischio per le imprese, perché spesso ci si trova, no? L'impresa opera convinta di applicare correttamente la normativa, poi invece si scontra con esiti di controlli o verifiche che qualificano il materiale come non idoneo al riutilizzo. Quindi in questo senso il confronto tra pubblica amministrazione e mondo produttivo è importante per abbattere queste barriere. L'analisi fatta anche dell'aggiornamento del piano, tra l'altro, mette in evidenza il fatto che la normativa regionale, che già diversi anni fa era stata approvata sulla demolizione selettiva, cioè sulla possibilità di separare correttamente i materiali, no, da costruzione in fase di demolizione, in modo che il recupero fosse il più possibile massimizzato e potesse portare a materiali poi recuperati di qualità, aveva avuto una buona applicazione, no, fino a qualche anno fa, però negli ultimi anni si era notato un riaumento dei rifiuti cosiddetti misti, cioè derivanti da una scarsa attenzione alle modalità di demolizione selettiva. Quindi un'altra delle misure che sono state individuate è la necessità di porre nuova attenzione alla necessità di agire mediante queste tecniche. Quindi l'aggiornamento di piano, tra le azioni nel focus sui rifiuti, costruzioni e demolizioni, prevede questo: il rilancio della demolizione selettiva, l'applicazione da parte degli enti pubblici delle norme sul GPP e dei CAM relativi a questo tipo di materiali, una regolazione dell'approvvigionamento di inerti per la realizzazione di opere pubbliche, che sono, diciamo, l'ambito in cui questi materiali possono essere in buona parte utilizzati, un incremento delle possibilità di riutilizzo nel medesimo cantiere di produzione, perché spesso esiste questa possibilità, e poi la costituzione di tavoli tecnici con le parti interessate. Ecco, da qui, proprio su richiesta, diciamo, delle organizzazioni che poi hanno sottoscritto, con una DGR del febbraio 2023 è stato approvato
il protocollo d'intesa in materia di edilizia sostenibile e circolare, a cui è seguita la sottoscrizione da parte di tutti questi soggetti che vedete anche qui elencati, e che ha fra gli obiettivi specifici questi che adesso cerco brevemente di descrivervi. Allora, innanzitutto la riduzione del consumo di risorse naturali attraverso l'utilizzo di aggregati di recupero e altri materiali di recupero in sostituzione dei materiali vergini, no? Questo è un po' l'obiettivo generale. Quindi l'utilizzo anche di risorse naturali che siano rinnovabili, quindi qua entriamo già nel merito dell'eco-design, no? Cioè nel momento in cui progetto un'opera è importante già prevedere, se possibile, il riutilizzo di materiali che non sono, che si prestano poi alla possibilità di un ulteriore riutilizzo a fine vita dell'edificio. Quindi questo è un altro degli elementi che era stato posto, che viene posto all'attenzione dal protocollo. Poi lo sviluppo di un'industria del recupero di alta qualità e concorrenziale che orienti il mercato verso una maggiore e assestata fiducia nella qualità del materiale. Perché questo è un aspetto critico, cioè se c'è una scarsa richiesta per questo tipo di materiale, anche perché nel tempo, no, eventi, fatti negativi che hanno interessato questo tipo di materiali hanno ingenerato una certa sfiducia negli operatori del settore, e quindi per recuperare la fiducia da parte di questi soggetti è necessario evidenziare ancor di più il fatto che questi materiali di recupero presentano una qualità elevata, quindi sono paragonabili ai materiali vergini per tutta una serie di utilizzi, e quindi possono essere certamente utilizzati in sostituzione dei materiali vergini, avendo così un risultato sicuramente di maggior sostenibilità. E poi un altro obiettivo è una lettura del quadro normativo vigente che permetta di individuare le criticità e le possibili iniziative volte al loro superamento. E qua, insomma, gli esempi si sprecano. Uno fra tutti il regolamento sull'end of waste per i rifiuti inerti, che ha avuto una serie di vicissitudini a livello nazionale, approvato con difficoltà e ora già bisognoso di un'ulteriore revisione, quindi cosa che ha impedito anche finora di fare un protocollo o una qualche norma di riferimento regionale, perché si era sempre in attesa di questo riferimento nazionale. Ma questo è solo un esempio per dire della difficoltà di operare in questo settore, in questo ambito, che richiede una concertazione proprio per evitare di mettere le imprese in situazioni di rischio e di difficoltà. E qua poi veniamo ad aspetti più operativi che sono proprio nell'ambito dell'eco-design, in particolare l'analisi del processo progettuale e realizzativo di una costruzione edilizia in una visione strategica fondata sull'ottimizzazione dei processi di economia circolare. Quindi in particolare poi l'utilizzo del Building Information Modeling come strumento per raggiungere gli obiettivi di circolarità, quindi modelli, no, che ci permettono di analizzare il processo di progettazione dell'opera, introducendo all'interno di questa progettazione tutti quegli elementi che aumentano, no, le caratteristiche di circolarità dell'opera. Quindi oltre alla possibilità di riutilizzo dei materiali di recupero, anche ad esempio l'utilizzo di materiali seppur vergini ma che potranno essere riutilizzati più volte, ma anche tutta una serie di accorgimenti che rendono l'opera più conforme agli obiettivi di sostenibilità che insomma più volte nella giornata odierna sono stati ribaditi. E la possibilità poi di sviluppare una piattaforma web dove si raccolgano tutte le esperienze e le iniziative. I sottoscrittori si sono incontrati una volta per discutere, no, quali sono i primi passi da realizzare per raggiungere questi obiettivi,
in realtà insomma, ancora non si è riusciti a concretizzare un'iniziativa, no? L'idea era di poter realizzare un'iniziativa pilota che potesse interessare un edificio pubblico, quindi si era pensato ad un edificio ad esempio di edilizia residenziale pubblica da ristrutturare, in cui si potesse, no, attivare un'esperienza di questo tipo, cioè che prevedesse la possibilità di massimo recupero dei materiali e di realizzazione di una ristrutturazione fatta esclusivamente con materiali di recupero. Ecco, questa è ancora un po' un'iniziativa che è al vaglio della nostra struttura, diciamo, che si occupa degli edifici, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica oltre che delle università e delle associazioni di categoria che avevano dato disponibilità, insomma, di individuare delle imprese che potessero concretizzare questa idea. E quindi ecco, siamo qua in una situazione ancora in evoluzione, naturalmente con la volontà di portare avanti queste idee, ma anche con la consapevolezza che la Regione da sola non può fare granché, ma ci vuole la fattiva collaborazione da parte di tutti i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo. Mi pare che ho finito e vi ringrazio. Buongiorno a tutti, sono Stefania Tesser, lavoro all'unità Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End Waste e Sottoprodotti dell'Agenzia. Allora, prima di tutto ringrazio per l'invito, per questa occasione che per me, per l'Agenzia è importante, per focalizzare appunto anche con i tecnici qualche elemento base su, spesso ci chiedono la differenza tra sottoprodotto e end waste, magari i presenti conoscono già la differenza perfettamente, però magari due concetti di base preferisco riprenderli e poi molto si collegherà a quello che come linee di indirizzo ha già elencato il dottor Giandon. Allora, prima di tutto appunto quello che ci premeva appunto sottolineare è la differenza tra quello che è un sottoprodotto e un end waste. Allora, il sottoprodotto è uno scarto di un ciclo di produzione che è diverso ovviamente dal prodotto di una determinata azienda, quindi uno scarto che viene normato a livello insomma di legislazione dell'articolo 184 bis e è uno scarto che può essere direttamente reimmesso nello stesso ciclo produttivo o in cicli produttivi analoghi per i quali non serve operare azioni diverse dalla normale pratica industriale. Questo è una tipologia di scalto che per sua natura non diventerà mai un rifiuto perché è già idoneo al riutilizzo e quindi esce completamente dalla normativa sui rifiuti e anche da tutti gli adempimenti burocratici che sappiamo più o meno pesanti seguono il regime dei rifiuti. Diversamente, l'end waste è uno scalto di produzione che, così com'è, non può essere direttamente riutilizzato, è uno scalto di cui il produttore si disfa, anche perché magari semplicemente non ha contezza che un'altra azienda potrebbe adoperarlo tal quale, quindi spesso diventa un rifiuto, un materiale che magari a un'altra azienda farebbe comodo come sottoprodotto, ma quel concetto di simbiosi industriale dove uno ha uno scarto che serve a un altro, diciamo che non è ancora completamente implementato nella nostra società, direi anche in tutta Italia se non in Europa, quindi un produttore si disfa di questo scarto che da normativa diventa automaticamente rifiuto e quindi per diventare nuova materia prima, seconda, oggi detto end waste, cioè materiali lapidei sostitutivi, se vogliamo parlare degli inerti, ha bisogno di transitare attraverso un'attività di recupero che viene fatta dai famosi impianti di trattamento dei rifiuti inerti, di cui accennava già il dottor Giandon, che oggi vediamo stracolmi di cumuli di end waste che non trovano collocazione sul mercato. Ovviamente l'obiettivo dell'end waste è quello di fare in modo che questo end waste non resti nei piazzali ma torni a entrare nei cicli di produzione. Ci sono diverse criticità su questo, dopo provo a elencarne un paio. In via estremamente sintetica, quindi un sottoprodotto è uno scalto di un processo produttivo che può essere direttamente valorizzato, non ha la necessità di nessun parere preventivo o autorizzazione, è onere della prova di chi lo produce dimostrare le 4 condizioni,
che devono essere dimostrate prima della produzione del sottoprodotto. Cosa significa questo? Che non è che io, produttore, produco uno scarto, lo tengo lì a tempo indeterminato e prima o poi mi verrà in mente a chi posso darlo. No. Per essere qualificato come sottoprodotto io devo averlo come esito del mio processo produttivo, ma devo sapere già che c'è un utilizzatore che ne ha la necessità e quindi normalmente si chiede un contratto o una lettera di interesse, di solito gli organi di controllo prevedano proprio che ci sia un contratto che fa in modo di legittimare appunto che questo non è un rifiuto di cui il produttore vuole disfarsi, ma che effettivamente interessa a un successivo utilizzatore. E ha già citato il dottor Giandon che in termini di incentivare il ricorso sottoprodotto è stato istituito un coordinamento regionale che ha lo scopo appunto di individuare delle filiere che vengano riconosciute a livello regionale come filiere di sottoprodotti in modo da agevolare le aziende a utilizzare questa pratica che è virtuosa in quanto appunto permette di evitare tutto, l'ho già detto, il peso burocratico dei rifiuti, che però deve avere un minimo di certezza, non deve essere una scorciatoia per il trattamento dei rifiuti, ma deve essere una vera valorizzazione degli scarti. Diverso appunto è quello dell'end waste. L'end waste è uno scatto di un processo produttivo di cui il detentore appunto si disfa e quindi diventa un rifiuto, va recuperato presso un impianto, la cessazione della qualifica deve rispondere alle 4 condizioni dell'articolo 184 ter e in questo caso la cessazione della qualifica di rifiuto prevede un'autorizzazione dell'impianto. Un'autorizzazione che nel caso in cui ci sia una valutazione caso per caso, e dopo vi dico insomma in cosa consiste la valutazione caso per caso, richiede il parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia. Appunto perché il parere obbligatorio? Perché appunto la cessazione può avvenire tramite aderenza a regolamenti europei, ad esempio il regolamento del vetro o i regolamenti riferiti ai metalli, quindi il 333 e il 75, oppure tramite decreti nazionali. Ha già citato il dottor Giandon, per gli inerti c'è il decreto 152-22 che adesso è in fase di aggiornamento. Quindi in questo caso, nel momento in cui c'è una cessazione che si riferisce a questi decreti o regolamenti, l'agenzia diciamo, non è coinvolta se non come supporto istruttorio agli enti e c'è l'autorizzazione dell'impianto proprio ai sensi di questi regolamenti. Per tutto quello che non è coperto da regolamenti e decreti che sappiamo si contano sulle dita di una mano, c'è la manina per quel motivo, cioè quelli emanati sono molto, molto pochi, 4-5 sono in corso di lavorazione con una stima che va da un 6 mesi a qualche anno ancora per l'uscita, ad esempio quello dello spazzamento, quello dei tessili, le guaine bituminose, insomma più o meno rilevanti diciamo a livello nazionale. Tutto il resto va in caso per caso, ossia richiede un parere appunto, come ho già detto, obbligatorio e vincolante dell'Agenzia. È ovvio che se l'autorità competente non acquisisce il parere positivo di ARPAV, non autorizza l'attività di recupero. Quindi da questo punto di vista siamo un po' il collo di bottiglia rispetto al recupero di materia. Le condizioni del caso per caso sono quelle previste dalla normativa a cui si aggiungono 5 criteri dettagliati che vedete riportati sulle slide, comunque prevedono una disamina sulle caratteristiche dei rifiuti in ingresso in base all'idoneità a produrre l'end waste, un'idoneità dei processi e delle tecniche di trattamento, ossia i macchinari che l'azienda ha, perché ovviamente non tutti i macchinari permettono di arrivare a una certa idoneità del materiale recuperato e poi il sistema di gestione e dichiarazione di conformità che accompagnano l'MPS. Ci sono delle linee guida del sistema agenziale che normano il caso per caso, sono state emanate con l'auspicio che poi tutte le regioni potessero conformarsi a standard comuni di rilascio dei pareri. In realtà la situazione è che manca un coordinamento a livello nazionale, quindi ogni agenzia nell'ambito del proprio territorio norma i pareri caso per caso, al momento senza un coordinamento nazionale. Quindi ci coordiniamo tra di noi, però diciamo che manca un cappello istituzionale che dica
Il parere rilasciato dal Veneto o dalla Lombardia è quello che fa riferimento per tutto il territorio nazionale, quindi Molise, Sicilia, Liguria, vi conformate a questo parere. Ecco, questo passaggio manca. È un notevole dispendio di energia perché siamo in 20 agenzie. Se a ognuna venisse chiesto di fare 2 pareri standard l'anno, ne avremmo già 40 a livello nazionale. Invece qui ognuno va per conto suo con lo sforzo appunto di valutare i singoli casi. Anche per gli end of waste, appunto, ha già citato il dottor Giandon, c'è un tavolo che dovrebbe partire appunto dagli end of waste più comuni che l'agenzia insomma riconosce come principali o più bisognosi di un coordinamento per fare in modo che ci siano delle facilitazioni nella produzione dell'MPS. Come collocamento, diciamo, dei 2 concetti, sappiamo che i sottoprodotti escono dalla fase di produzione e direttamente possono essere inseriti nella fase di consumo, invece, come ho già detto, l'end of waste passa necessariamente per la gestione dei rifiuti. Entrambi hanno l'obiettivo di sostituire le materie vergini nei cicli produttivi, per cui l'obiettivo finale sia dei sottoprodotti che dell'end of waste è quello di essere adeguatamente validi da essere competitivi con le materie prime vergini. Per il rilascio dei pareri, ma qui vado veloce, abbiamo individuato a livello di ARPAV, c'è solo la mia struttura che rilascia i pareri caso per caso. In altre regioni ogni dipartimento provinciale rilascia i pareri, quindi aumenta anche la complessità. Ad esempio in Lombardia ci sono pareri non solo diversi da quelli che rilascia il Veneto, ma anche la provincia di Brescia rilascia pareri diversi, ad esempio dalla provincia di Milano, quindi c'è anche una necessità di coordinamento interno che per fortuna noi non abbiamo, nonostante l'onere sulla struttura sia abbastanza impegnativo. Noi abbiamo più o meno un centinaio di istanze di pareri caso per caso all'anno, insomma, ci sono 5 tecnici che ci lavorano a tempo pieno. L'obiettivo è quello di ottimizzare il rilascio dei pareri, garantendo un equilibrio tra la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle aziende, perché ovviamente più requisiti si impongono, più è complicato per le aziende mantenere una sostenibilità gestionale ed economica. Trovare un equilibrio tra quella che è la conformità ambientale e prestazionale, perché ovviamente un materiale che poi deve essere venduto deve avere una conformità ambientale e i vincoli che siano i meno necessari, cioè gli unici necessari e non aggiuntivi, quello di un po' diciamo equilibrarsi tra gli usi consolidati che si conoscono e quindi sui quali è facile magari anche rilasciare un parere, e quelli che sono i prodotti innovativi che richiedono un'analisi più dettagliata, e poi appunto come ho già detto l'equilibrio tra quanto possiamo chiedere alle aziende e quanto questo impatta a livello economico sulle loro fasi produttive. Per questo abbiamo creato una pagina dedicata nel sito di ARPAV che riporta appunto la normativa e tutta la documentazione necessaria per il rilascio dei pareri caso per caso. Abbiamo creato un template dedicato per le aziende su cui possono inserire le informazioni senza fare relazioni di centinaia di pagine, ma solo con le informazioni necessarie, e una checklist per le autorità competenti in modo che sappiano definire bene quando la documentazione arriva se c'è tutto il necessario, onde evitare di chiedere integrazioni che magari risultano inutili e che portano solo a un rilascio, un allungamento dei tempi di rilascio del parere. E poi abbiamo creato degli end of waste standard, ossia quelli più comuni che abbiamo pubblicato nel sito con un elenco che per ogni, diciamo, end of waste che viene riportato nella tabella iniziale si apre una tabella di dettaglio che descrive per quello specifico end of waste quali sono i codici che possono concorrere alla produzione, che caratteristiche devono avere, quali sono le tipologie di processi che possono essere adottati e i requisiti di conformità ambientale e prestazionale. Qualora un'azienda, questo è un file che viene aggiornato costantemente man mano che rilasciamo pareri, qualora un'azienda trovi nel sito dell'agenzia un parere che fa già il caso suo, cioè i rifiuti che vuole trattare sono esattamente quelli elencati o un sottoinsieme ovviamente di quelli elencati
e l'end of waste è descritto e è concorde sui criteri di conformità ambientale e prestazionale, può semplicemente chiedere all'autorità competente di fare riferimento a quell'end of waste. C'è un template semplificato proprio fatto apposta per queste richieste, in modo che con 2 paginette la ditta insomma se la cavi, perché l'analisi del caso è già stata fatta, insomma, e quindi è più veloce il rilascio. Perché ho parlato degli end of waste standard nel campo degli inerti? Perché, insomma, al di là del fatto che gli impianti di trattamento inerti, in quei 1000 impianti di recupero di materia che abbiamo in Veneto, sono la maggior parte, per cui percentualmente sono il numero maggiore di impianti, anche perché ovviamente il numero di pareri end of waste che arrivano ogni anno, il numero maggiore è sugli inerti. Sugli inerti perché sappiamo che il 152-22 copre solo parzialmente le richieste, è un decreto che permette il recupero di 18 codici. Normalmente noi abbiamo impianti in Veneto che operano con 140-150 codici CER, per cui sicuramente non possono adeguarsi al decreto e quindi tutto va in parere caso per caso. E, appunto, rispetto ai principi che sono già stati riportati, l'ha già detto il dottor Giandò, gli inerti sono oltre 7 milioni di tonnellate in Veneto, sono quasi simili in termini quantitativi ai rifiuti speciali, per cui su 16 milioni, 7 milioni sono i rifiuti inerti, che comprendono per il 72% la costruzione e demolizione, un 15% sono le scorie, dei processi termici, 8% i rifiuti minerali naturali, per cui gli scavi della carta, gli sfridi della cava, scusate, gli sfridi derivanti dalla lavorazione della pietra, e il 3% rifiuti da trattamento rifiuti, per cui 19, e poi il 2% sono altri codici. La maggior parte di questi rifiuti, il 98%, va a recupero di materia in impianti fissi o in impianti mobili, e solo meno del 2% va direttamente in discarica, con il problema che nonostante effettivamente vadano a recupero di materia, poi l'end of waste non trova il collocamento di mercato. Per cui anch'io avevo ribadito la necessità della demolizione selettiva, appunto per permettere il massimo recupero dei costituenti riutilizzabili, quindi non mi soffermo su questo, e appunto quello che la delibera 1773 già prevedeva e che deve essere appunto riportata un po' all'attenzione di tutti, perché sappiamo che negli ultimi anni, anche con tutti i cantieri che possiamo un po' definire mordi e fuggi, nel senso molti cantieri che anche con i bonus si sono creati e hanno dovuto lavorare in tempi molto brevi, operare anche una demolizione selettiva era, oltre che costoso, anche particolarmente complicato, dati i tempi ristretti a disposizione delle imprese, insomma. Quindi il concetto è quello che anche tramite la demolizione selettiva si riesca a generare un end of waste di valore. Quindi quello che stiamo facendo, appunto perché possa entrare a pieno diritto negli appalti, perché ha il valore che serve agli imprenditori, perché spesso l'end of waste, diciamo, che arriva dal trattamento misto dei rifiuti inerti misti è idoneo ai sottofondi stradali e basta. Quindi siccome non faremo tutte queste opere viarie o queste strade in modo da, per fortuna insomma, che possano assorbire tutto questo end of waste per sottofondi stradali, quello che stiamo in qualche modo chiedendo alle ditte accanto all'end of waste per sottofondi stradali, perché quello è legittimo che possano produrlo, quello di cercare di orientare i loro trattamenti verso nicchie che abbiano più valore, ossia di valutare se c'è la possibilità a livello impiantistico di separare quello che è il calcestruzzo per avere un end of waste che è il calcestruzzo, oppure i laterizi che possono essere separati per l'end of waste laterizi, in modo che in questo caso possono essere inseriti in cementifici con funzione di smagrante, eccetera, oppure proprio nelle fornaci come singoli flussi più puliti e di valore, che quindi generino anche un maggiore introito per l'impianto di recupero e una maggior garanzia di collocamento, proprio perché hanno il valore tale da sostituire effettivamente la materia prima seconda, non sono un misto che può essere idoneo solo al
ai sottofondi stradali. Quindi il nostro ruolo un po' nel rilascio dei pareri è quello di appunto cercare di trovare un equilibrio tra la certezza che dobbiamo avere per la tutela ambientale e quello che è il progresso verso l'economia circolare, che invece deve spingere a avere materie prime e seconde competitive. Quindi rendere più efficiente il rilascio dei pareri, garantire un uguale trattamento a tutte le aziende venete e possibilmente con respiro extraregionale, per questo che stiamo cercando un autocoordinamento tra agenzie, una trasparenza nel procedimento istruttorio che permetta anche alle aziende di capire come sono collocate e quali possono essere i margini di manovra rispetto al materiale che trattano, un supporto alle aziende che ovviamente nell'agenzia c'è la veste di istruttoria preventiva, di cui fa anche parte il nostro parere, e poi c'è tutta la parte di controlli che vengono svolti dai colleghi, quindi anche qui serve un equilibrio e poi appunto quello di rendere questi materiali sostitutivi quanto più competitivi. E ho concluso. Grazie. Adesso, dopo aver sentito Stefania che ci ha parlato dei rifiuti da demolizione e ricostruzione, la perfetta chiusura della giornata è sentire come le imprese siano già pronte ad essere virtuose. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Paola Carrone e sono qui in rappresentanza del mondo imprenditoriale nel settore edile. Io rappresento circa 200 aziende iscritte ad ANCE, Rovigo e Treviso e quindi questi temi sono molto cari e con i quali anche con la Regione abbiamo collaborato, come è stato visto. Io volevo parlare di un progetto, il mio intervento sarà breve, poi ci sarà il dottor Costa che entrerà nel termine per spiegarlo e dopo il mio intervento ci sarà una breve pillola, un video che vorrà essere molto chiaro nella spiegazione. Noi abbiamo proposto, le imprese che io rappresento sono imprese di piccole e medie dimensioni, però il tema della sostenibilità sta diventando veramente molto forte, molto sentito e il ruolo mio in questo caso di presidente della mia associazione era quello di cercare di individuare un percorso per promuovere e preparare le imprese per dare risposte a richieste che il mercato sta chiedendo. Il mercato lo chiede il sistema bancario, per cui questo era il mio intento e quindi abbiamo aderito a questo e abbiamo proposto questo codice di condotta volontario che si fonda su 8 punti principalmente con 3 livelli. Dopo entrerà appunto nel merito, ma si toccano temi legati alla sicurezza, alla legalità, alla formazione, all'ambiente, tutti temi che riguardano quelli della sostenibilità. Ovviamente non è rivolto solo alle imprese, ma anche a tutta la lunga filiera del nostro settore. E qui abbiamo una responsabilità noi come imprese, ma è quella di essere, abbiamo questa responsabilità di far crescere chi lavora con noi. E quindi abbiamo lavorato per fare questo. Questo codice di condotta volontario viene verificato da una commissione interna all'associazione, ma abbiamo anche voluto costituire un comitato, di vigilanza, del quale la dottoressa Tambato fa parte e che ringrazio, per verificare a campione e visitare anche i cantieri dove le imprese vogliono ottenere questo attestato di cantiere impatto sostenibile. Quindi non è una certificazione, siamo ancora in una fase in cui io non volevo appesantire ulteriormente le aziende, anche se ci vogliono termini oggettivi per quantificare e qualificare le cose. Per cui sicuramente questo è un tema che ho visto che è stato accolto molto bene dalle aziende, perché dà modo a loro di comunicare anche all'esterno che stanno lavorando su queste tematiche specifiche e soprattutto hanno la consapevolezza che già molte cose che fanno all'interno dell'azienda sono cose sostenibili, sono nella giusta strada. Ovviamente il livello base, che è quello, argento, è un livello dove le imprese sono già attrezzate, fanno già molto, perché
perché aderiscono al nostro sistema, diciamo, associativo, ai nostri enti paritetici, quindi c'è un'attenzione sui temi legati alla sicurezza, alla legalità, alla formazione del personale, ad aderire a un contratto collettivo nazionale del lavoro, per cui rispondono già ai requisiti minimi, però a volte le imprese non si rendono conto che già fanno queste cose, quindi volevo creare proprio questo spirito di consapevolezza nell'impresa e far nascere però anche la voglia di migliorarsi, e qui allora il livello oro o platino porta a far crescere le aziende, e quindi prima il professor Cavallin dell'Università di Padova ha toccato il tema dell'LCA. Per le imprese che vogliono raggiungere il livello platino sul tema ambientale è importante fare il calcolo dell'LCA e quindi calcolare l'impronta carbonica di un progetto dalla sua nascita alla sua morte, e questo è un tema impegnativo e mi rendo conto che magari l'impresa piccola non sarà portata a farlo, ma per le imprese che lavorano, io lavoro con fondi stranieri e hanno già iniziato a chiedermi questa cosa, per cui sento la responsabilità di far crescere le imprese verso questa strada, perché voglio che siano pronte quando il mercato chiederà, e farà la differenza tra essere preparati o meno in questi temi. Io do la parola al dottor Costa che entrerà nei temi e specificherà, però vorrei chiedere alla regia se manda in onda la pillola, il breve video che spiega. Grazie. La sostenibilità è diventata un fattore imprescindibile anche per la filiera delle costruzioni, che deve introdurre nuovi approcci e nuove pratiche per ridisegnare i processi produttivi, la gestione e i prodotti da costruzione, con particolare sensibilità rispetto agli aspetti ambientali e sociali. Per affrontare questa sfida dobbiamo adottare un modello di governance che valorizzi tutte le fasi di progettazione e di produzione, ovvero il cantiere sostenibile. La sezione autonoma ANCE Rovigo Treviso di Confindustria Veneto Est, in collaborazione con Assilpren di ANCE, promuove il progetto CIS, Cantiere Impatto Sostenibile. Si tratta di un codice di condotta volontario che impegna i sottoscrittori a lavorare in modo pratico e concreto per un'edilizia più green, etica, sicura e quindi sostenibile. Ogni sottoscrittore, aderendo al manifesto, adotta il codice di condotta e un modello di organizzazione e comportamento efficace ed efficiente, fortemente basato sulla trasparenza. Il progetto CIS è un'opportunità per dimostrare che le aziende edili, attraverso un impegno volontario e la condivisione di azioni comuni, possono autovalutare le proprie pratiche aziendali e perseguire con responsabilità ed impegno i valori dello sviluppo sostenibile. Il manifesto è composto da 8 specifici valori che il sottoscrittore si impegna a fare propri e a promuovere, nello specifico sostenibilità, decarbonizzazione, tutela dell'ambiente, legalità, dignità del lavoro e responsabilità, l'impegno per il sociale e la catena di fornitura. Per ciascun impegno sono previsti 3 livelli di azioni, concrete e misurabili, che il sottoscrittore pianificherà per il raggiungimento del primo, secondo o terzo livello e l'ottenimento del relativo logo, argento, oro o platino. I loghi argento, oro o platino sono rilasciati da un comitato tecnico operativo e potranno essere esposti sulle recinzioni dei cantieri. Il comitato è formato da esperti in materia ambientale, sindacale, legale, di sicurezza, sviluppo sostenibile e decarbonizzazione e sono chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il raggiungimento di ciascun livello. Solo in caso di esito positivo o se in presenza di tutti i documenti richiesti per il raggiungimento del livello di riferimento, il comitato potrà rilasciare il relativo attestato e il logo corrispondente. Gli attestati e i loghi potranno essere poi oggetto di ulteriore verifica, effettuata a campione dal Comitato di Vigilanza.
Costruire, ponendo attenzione ai valori economici, sociali ed ambientali, è oggi un impegno e una grande responsabilità per dare vita alle città del futuro. Noi ci siamo e voi? Per saperne di più potete contattare la sezione autonoma ANCE Rovigo Treviso di Confindustria Veneto Est. Vediamo se caricano le slide. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Eccole qua. Anche da parte mia ringrazio l'Avvocato Tambato per l'invito. Ho il compito di chiudere la serata. Non sarà semplice parlare dopo la Presidente e dopo il video perché è stato già detto tutto. Però ci sono delle cose che posso aggiungere. Un po' di numeri. Quante imprese hanno aderito? Al momento abbiamo 18 imprese che hanno aderito, 4 hanno già avuto l'attestazione, 8 hanno restituito l'adesione e devono ancora restituire gli impegni sottoscritti e altre 4 sono in attesa di restituire ancora il primo step che è l'adesione. Poi abbiamo avuto un interesse da parte delle banche, da parte delle assicurazioni che si sono avvicinate con curiosità a questo progetto e devo dire che grande merito l'ha avuto la Presidente per l'intuizione della semplicità dello stesso, ma anche il valore aggiunto che dà ad un'impresa che aderisce perché sia banche che assicurazioni sono molto attente al chiamiamolo rating di sostenibilità, però gli elementi di valutazione sono talmente tanti che è difficile fare una sintesi, mentre Cantiere Impatto Sostenibile lo fa. Da dove siamo partiti? Siamo partiti dai 17 punti che sono i criteri ESG. Ovviamente sono solo una base di riferimento perché poi questo progetto non entra esattamente nel merito dei 17 impegni. È importante comunicare cosa fa l'impresa nelle materie, quindi la sostenibilità noi l'abbiamo codificata anche valutando chi contrasta l'infiltrazione della criminalità organizzata, chi applica il giusto contratto di lavoro, chi ispira la gestione del capitale umano a principi di equità ed inclusione. Come già detto è un codice di condotta volontario, non è una certificazione, è bensì un protocollo oppure una procedura attraverso 8 impegni misurabili e 3 livelli crescenti di responsabilità. Una cosa importante da dire, gli 8 impegni non ve li leggo, li avete già visti prima, è che il primo livello, il livello argento, non comporta costi per le imprese, cioè è completamente gratuito, la formazione è fatta a carico dell'associazione attraverso i propri enti bilaterali, comporta delle ore che ovviamente il datore di lavoro dovrà destinare alla formazione, ma per il resto tutto quello che riguarda sia il piano di comunicazione che il rilascio del cartello di cantiere è completamente a carico dell'associazione. Finiti gli 8 impegni, vediamo i livelli. I livelli sono 8 moltiplicabili ogni volta, quindi o sono, per il primo livello sono gli 8 base, per il secondo livello loro diventano 16, per il terzo livello diventano 24. Diciamo già che la maggior parte delle imprese hanno ottenuto l'argento, l'unica impresa che ha ottenuto l'oro è l'impresa della Presidente, però ha mosso molta attenzione il fatto che con l'argento si può ottenere andando a codificare tranquillamente quello che già si fa,
però le imprese lo prendono come un impegno a migliorarsi, quindi l'oro è già nel mirino di tutti quelli che hanno raggiunto l'argento. Molti di quelli che hanno sottoscritto l'adesione stanno aspettando di vedere se riescono a raggiungere l'oro invece dell'argento. Quindi è partita una sfida di consapevolezza e di coinvolgimento di tutto il sistema impresa per avanzare di livello rispetto al primo. Come si ottiene il primo? Io vi faccio vedere un po' l'escalation, no? Che si parte dal primo livello, la differenza tra il primo e il terzo. Sostanzialmente nel primo c'è un vero e proprio impegno. Nel terzo, come vedete, c'è un bilancio di sostenibilità, quindi vedete che c'è una certificazione, c'è un costo, c'è un'asseverazione, mentre il primo livello si ottiene solamente con la delibera dell'organo di governance di adesione al manifesto del sottoscrittore. Sulla decarbonizzazione è la stessa cosa. Nel primo livello il sottoscrittore nomina un responsabile del piano di attuazione in cantiere impatto sostenibile, che si chiama RICIS, ed è la persona referente per gli impegni di decarbonizzazione che il sottoscrittore ha assunto aderente al manifesto. Il terzo livello già ha un cantiere Net Zero Carbon, quindi o una certificazione ISO oppure le altre che vedete, GHG, SBT. Impegno alla tutela dell'ambiente e economia circolare. C'è una formazione a carico del sottoscrittore per il primo livello, attraverso una prassi per la gestione della tutela dell'ambiente, del cantiere, dell'acqua, dell'area, dei rifiuti. Qui già come associazione ci siamo mossi per il riciclo di alcuni materiali, partecipando al PVC Forum e anche attraverso una sottoscrizione di una convenzione con ANCE Veneto per il riciclo della carta da cantiere, quindi già 2 primi passi sono stati fatti. Al terzo livello invece ci vuole una certificazione che è la ISO 14000 oppure un'altra certificazione ambientale equivalente che può essere il LEED, il BREEAM, il WELL. La legalità, primo livello, formazione di almeno un rappresentante della governance aziendale a un corso riconosciuto da ANCE solo 231 e questo viene fatto da noi, mentre il terzo livello prevede l'attuazione della 231 in maniera massiccia, cioè ci vuole l'organismo di vigilanza e anche il modello organizzativo di gestione, quindi anche qua non è una certificazione ma è un modello organizzativo che ha un costo abbastanza elevato per l'azienda. L'impegno alla trasparenza, questo è uno dei nostri cavalli di battaglia. Trasparenza e dignità del lavoro. Non c'era bisogno del codice CIS per portarlo avanti. Noi attraverso il nostro sistema, sapete che nella bilateralità c'entra la cassa edile dal 2021 rilascia il DURC di congruità, che è diverso dal DURC normale perché riguarda la percentuale minima di manodopera che deve essere impiegata all'interno di un cantiere. Attraverso questo DURC di congruità e attraverso la collaborazione della cassa edile noi riusciamo a controllare che l'impresa risulti in regola con l'utilizzo di manodopera e l'applicazione del relativo contratto. Infatti l'impegno che viene sottoscritto dall'impresa, che poi vale anche per il controllo, vedete il secondo livello, trasparenza e controllo filiera, appalto e subappalto, costringe l'impresa a far applicare questo tipo di contrattazione anche al secondo livello, cioè nel subappalto. Adesso sapete che il subappalto è anche liberalizzato nei contratti pubblici e questo tipo di controllo è molto gradito ed importante nel nostro ambito. Mentre il terzo livello prevede addirittura la denuncia di fenomeni di dumping contrattuale.
L'impegno sulla sicurezza del lavoro, anche questa è una cosa importantissima per noi. Nel cantiere sicuro primo livello si adottano azioni utili alla gestione e sicurezza del lavoro in cantiere. I principi a cui dovranno essere riferiti i comportamenti sono sicurezza e responsabilità e riguarda tutto il personale del lavoro. Cantiere responsabile nel secondo livello comporta già l'aver attivato una collaborazione con CPT per la sicurezza del lavoro in cantiere. Per chi non sapesse cos'è il CPT è un organo di controllo, il comitato paritetico territoriale, che viene gestito a metà tra datori di lavoro e lavoratori e ha a disposizione dei tecnici che effettuano 350 visite gratuite in cantiere ogni anno solo per la provincia di Treviso. Queste 350 visite si concludono con il rilascio di una checklist, come fa lo SPISEL, e delle prescrizioni per adeguare il cantiere alle norme in materia di sicurezza, per cui è particolarmente apprezzato. Settimo e penultimo impegno sociale. Queste sono, diciamo, in ottica trasparenza si parla di cantiere pulito, quindi ridurre comportamenti che possono generare disturbo al vicinato, con particolare attenzione ai rumori, le polveri e gli ingombri. Avere una buona relazione con chi vive e lavora intorno ai cantieri per migliorare l'immagine, magari fare delle giornate di cantieri aperti come previsto nel terzo livello per attraverso un open day far vedere che cosa si fa, accettando magari disoccupati in formazione al lavoro oppure invitando le scuole edili per far vedere in che modo si può lavorare all'interno di un cantiere. Cose che peraltro già vengono fatte dalle nostre imprese. E l'ultimo impegno è l'impegno verso la catena di fornitura, sensibilizzando tutta la filiera attraverso i propri fornitori. Questo varia dal primo al terzo livello, si va proprio a codificare un criterio di scelta dei fornitori, creando un regolamento di selezione in base a criteri oggettivi di sostenibilità, anche nell'ottica di collaborazioni di principi di supply chain management ed esporre tali criteri a principi guida sul proprio sito web aziendale o a darne evidenza. Gli organi di cui abbiamo parlato, il comitato tecnico operativo è composto da 5 componenti, la dottoressa Wegmeister che avete visto parlare prima è l'esperta in materia di sostenibilità, poi abbiamo altri 4 colleghi altrettanto bravi ed esperti. Io sono il coordinatore di questo tavolo tecnico. Nel comitato di vigilanza abbiamo 3 esperti, tra cui l'avvocato Tambato, la presidente dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, che è la dottoressa Paola Roma, e il dottor Luca Passadore, che è un esperto in materia ambientale che alcuni di voi probabilmente conosceranno. Poi c'è un collegio di garanzia composto dai provviviri dell'associazione, che finora per fortuna non ha dovuto intervenire, e il tavolo degli imprenditori composto dai soci che ha il compito di orientare gli sviluppi di questo codice. Questi sono i 3 loghi che vengono rilasciati con i 3 livelli. Concludo dicendo che stiamo lavorando insieme a ANCE Milano e ad ANCE Bari, che hanno sposato questo progetto, insieme all'UNI per renderla una prassi di riferimento UNI. Abbiamo già fatto 3 riunioni operative molto mirate e puntate sull'argomento. La prassi di riferimento è praticamente pronta, mancano alcuni dettagli e poi penso che ci sia solamente da lavorare per migliorare ulteriormente questo progetto. Chiudo ringraziando anch'io il dottor Giandon che ha presentato quel protocollo proprio da noi in Confindustria Veneto Est per la prima volta. Attualmente la Regione ha chiesto le nostre osservazioni con un termine di 30 giorni, che scade tra poco, quindi il primo passo credo che si farà, non so se entro l'estate o subito dopo l'estate, perché le osservazioni so che sono arrivate sia da noi che da ANPAR, ANCE Veneto le sta producendo e anche gli altri enti coinvolti stanno dando seguito alla richiesta della Regione, per cui speriamo che diventi operativo anche questo. Grazie a tutti.
A me le conclusioni, mi fa piacere vedere che siete resistiti tutti quanti fino alla fine, però sono anche molto soddisfatta perché era una sfida questo forum in questo posto, cambiando quindi 7 anni di tradizione che ci avevano portato a Venezia con un'altra organizzazione della giornata. E sono soddisfatta perché quest'anno avevamo la novità, il nuovo piano degli acquisti verdi, e come vi dicevo stamattina ci siamo posti delle nuove ambizioni. Le nuove ambizioni sono proprio quelle di allargare il tema degli acquisti verdi non solo all'aspetto del rispetto del CAM e degli aspetti ambientali, ma a 360 gradi introdurre con un livello più alto il rispetto del tema etico, sociale e di rispetto dei lavoratori, e delle collaborazioni trasversali che oggi pomeriggio avete sentito e sono state illustrate e avete visto che stanno già partendo. È interessante anche quest'ultima carrellata che abbiamo visto, perché avete capito benissimo che sul tema dell'edilizia è uno dei temi più forti, sia perché lato rifiuti è più impattante, ma abbiamo visto come il terreno delle imprese già da stamattina e stasera con la presentazione del manifesto di ANCE è sensibile, è attenta al mondo delle imprese, e vorrei chiudere proprio con 4 parole che ci hanno fatto vedere prima i colleghi di ANCE nel loro video: green, etico, sicuro e sostenibile. E questi sono proprio i 4 fondamenti che devono portare avanti chi vuole fare un po' di sostenibilità a 360 gradi, cioè non dimenticare che la sostenibilità deve essere agganciata all'etica e quindi a una condotta seria e responsabile, e alla sicurezza. Il tema della sicurezza dei lavoratori penso che sia uno dei temi di maggiore attualità in questo periodo. Quindi io ringrazio tutti, spero di vedervi affezionati anche alla prossima edizione. Invito a compilare il questionario di gradimento che si può compilare online scaricando dal QR code della cartellina che vi è stata consegnata, e per chi vuole i crediti a firmare all'uscita. Grazie a tutti e della partecipazione e della presenza.